ragazze e bentornati su questi schermi. Oggi parliamo del terrificante triangolo dei Perletti. Era da troppo tempo che non ci lasciavamo andare al trash italiano più zozzo, ma qui il trash si è decisamente spinto oltre il trash. Qui abbiamo raggiunto il livello della discarica. Avete presente il caso di Justin Bieber, Selena Gomez e Hailey Baldwin? Ecco, immaginate se tutto quel casino fosse accaduto in Italia. Sapete cosa avremmo? Avremmo Mirko e Perla. Mirko e Perla sono i Gelena d'Italia e Greta è una Hailey Baldwin che invece di nascere negli Stati Uniti è nata a Melzo. Cominciamo subito. È l'estate 2023 quando a Temptation Island fanno il loro ingresso come concorrenti Mirko e Perla, due normalissimi scappati di casa come tutti noi, in cui tutti noi ci possiamo rivedere. Ora, per chi non lo sapesse, Temptation Island è quel reality show in cui le coppie in crisi vengono separate dal proprio partner e catapultate in due villaggi turistici separati, ciascuno pieno di tentatori e tentatrici pronti a mettere alla prova la loro fedeltà. Qualora uno dei due partner commetta qualche marachella, il video della sua marachella viene prontamente mostrato al partner nell'altro villaggio, che puntualmente reagisce o piangendo o picchiando l'arredamento. Il reality serve a mettere alla prova la solidità del rapporto, cioè serve a scoprire se il tuo partner tiene veramente a te o se invece è uno sporco traditore, e quindi alla luce di ciò si decide se uscire dalla trasmissione da fidanzati oppure da single. Ora, normalmente le coppie che si presentano sono disastrate, tanto che nella stragrande maggioranza dei casi tutti noi spettatori speriamo che si lascino, ma Perla Vatiero e Mirko Brunetti fanno eccezione. Loro sono probabilmente l'unica coppia nella storia di Temptation Island che apparentemente ha più sostenitori che oppositori. Addirittura quando c'erano le loro party durante le puntate di Temptation Island io sbuffavo perché mi annoiavo, dicevo ma dai che noia, questi sono qui per sbaglio, cioè è ovvio che torneranno insieme, basta Mirko e Perla, fateci vedere i veri cornuti. Questo perché? Perché Mirko e Perla sembrano una giovane coppia in crisi, ma di quelle crisi che tutte le coppie attraversano prima o poi, ma manco una sola volta nella vita, a cadenza regolare, ogni 3-4 anni, niente di così sensazionale, ragazzi. Lei che dice io mi annoio, tu non mi corteggi più come un tempo, voglio fare esperienze estreme, e lui che le risponde ma dai, ma noi facciamo un sacco di cose belle, ieri siamo andati da Burger King invece che da McDonald's, più esperienza estrema di così cosa vuoi? Ora, prima di parlare di Temptation Island dobbiamo andare alle origini della love story tra Mirko e Perla. Chi sono Mirko e Perla? Come si sono conosciuti Mirko e Perla? E cosa hanno sbagliato nella vita per arrivare a Temptation Island, Mirko e Perla? Torniamo indietro di qualche anno. Perla è una bambina di 12 anni che vive ad Angri, in provincia di Salerno. Un giorno va a visitare gli zii a Rieti. Durante questa visita dagli zii conosce Mirko. A Perla piace il cugino di Mirko. Tornata a Salerno, però, lei e Mirko si telefonano spesso, parlano spesso, si conoscono meglio, insomma una chiacchiera tira l'altra, ben presto si mettono a flirtare. Se non che un giorno Mirko si fidanza con un'altra e niente, Perla va avanti con la sua vita da Perla. E che fa nella vita Perla? Perla è una cintura nera del karate, definita dalle fonti locali un'eccellenza angrese. Nel 2019 si aggiudicherà il bronzo al campionato nazionale universitario. E infatti Perla va anche all'università, dove frequenta la facoltà di scienze motorie, perché lei appunto è un'appassionata di sport, le piace lo sport, il suo sport preferito è la corsa dietro a Mirko. Un bellissimo giorno Mirko infatti torna sulla piazza e questa volta Perla non se lo fa scappare, anche perché Mirko dirà che in realtà mentre stava con quell'altra pensava sempre a Perla. Vabbè, i due si mettono insieme, ma rimane il fatto che siano separati dalla bellezza di 310 chilometri, che sarebbero tipo 3-4 ore di treno in teoria. Poi non so come siano i treni da quelle parti, cioè se sono come qui a Palermo, per percorrere 310 km possono volerci dalle 3 ore alle 4 settimane. Un viaggio della speranza che non sai se finirà in tragedia. Comunque per 2 anni la loro relazione procede come una relazione a distanza e Mirko e Perla sono felici. Dopodiché i due decidono di andare a convivere e qui cominciano i problemi. Si dice spesso se l'amore è vero resiste alla lontananza. No, col cavolo, la vera sfida non è resistere alla lontananza, la vera sfida è resistere alla vicinanza. Innanzitutto si pone un problema: ci trasferiamo da me o ci trasferiamo da te?
Per Mirko è impensabile lasciare la propria città in quanto lavora nella pizzeria Eurofocaccia, una catena di pizza al taglio che sarebbe di proprietà della sua famiglia. Infatti Pietro e Bruno Brunetti l'hanno fondata niente meno che negli anni 60, quindi che fai, la butti un'attività avviata da 60 anni? No, Mirko non la butta. Perla invece non lavora, quindi in qualche modo spetta a Perla mollare la famiglia, gli amici, la palestra, il luogo in cui è nata e cresciuta per andare a vivere dal suo amore a Rieti. Questo sacrificio Perla diciamo che non lo fa a cuor leggero, lei se lo annota sul quaderno dei motivi per cui odiare Mirko per il resto della sua vita. Non esisterà nulla che Mirko potrà fare per ripagare questo immane sacrificio che Perla sta facendo per lui. Nessuna dimostrazione d'amore di Mirko sarà mai comparabile nella testolina di Perla a quella che lei sta dando a lui. Questo già, ragazzi, ci fa intuire quale sarà il primo grande problema della coppia. Perla probabilmente si sente come se non stia davvero scegliendo di trasferirsi a Rieti, ma come se fosse costretta a farlo, e questo contribuirà a trasformare una cosa bella, ovvero l'andare a vivere con l'uomo che ama, in un sentimento ambivalente nei suoi confronti. Ti amo e ti odio. E quindi Perla ogni mattina quando si sveglia a Rieti fa colazione inzuppando la sua fetta biscottata in un calderone oscuro pieno di rancore. A questo punto Perla e Mirko convivono a Rieti. Perla prosegue gli studi, si laureerà in scienze motorie, mentre Mirko lavora tutto il giorno. Anche lui a un certo punto si laureerà in economia e management, a quanto pare, però non ho capito bene le tempistiche di ste lauree, perché comunque erano molto giovani quando si sono conosciuti. Rendiamoci conto che sti ragazzi stanno studiando, capito? Stanno ancora mettendo le basi per la loro vita. E infatti a un certo punto Perla crea il proprio brand di abbigliamento, Perlistas. Ora, essendo Mirko assente per gran parte della giornata ed essendo che Perla lavora al proprio brand da casa, la cura della casa per l'appunto grava quasi interamente su Perla. E a una certa la cosa le inizia a pesare. Perla e Mirko cominciano a pizzicarsi e nell'arco di un paio d'anni la loro relazione, che inizialmente bruciava di passione, si raffredda. Mirko, secondo Perla, diventa sempre più apatico, ma secondo Mirko non è così, anzi lui sente di fare del proprio meglio per rendere Perla felice, ma tutti i suoi sforzi falliscono miseramente. Perla agli occhi di Mirko non apprezza niente di quello che lui fa per lei e a lui cadono le braccia, e quindi si crea questo circolo vizioso in cui più Perla si lamenta del fatto che lui sia apatico, più lui diventa apatico, o meglio più lui non si sforza di scaldare la situazione, perché tanto quando ci prova lei non lo apprezza, quindi manco vale la pena fare sta fatica. Perla e Mirko potrebbero fare terapia di coppia e risolvere tutti i loro problemi in 2 sedute contate, e invece decidono di partecipare a Temptation Island, probabilmente pensando: ma sì, da una parte facciamo luce sulla relazione, dall'altra parte diventiamo anche famosi, che schifo non fa. Questo me lo fa pensare il fatto che Perla l'anno prima di partecipare a Temptation Island avesse partecipato alle selezioni di Miss Italia, classificandosi quinta alle selezioni provinciali. Quindi da una parte i riflettori a Perla non dispiacciono, dall'altra parte lei ha un'autostima abbastanza forte da poter sopportare con dignità il fatto che il suo fidanzato vivrà per 21 giorni con 12 tentatrici bonazze. Temptation Island 2023 inizia. È il momento in cui io decido senza motivo di cambiare colori alle pareti del mio set per pentirmene amaramente qualche giorno dopo. E a questo punto, ragazzi, ripercorriamo il percorso di Mirko e Perla a Temptation Island puntata dopo puntata, perché proprio l'ordine cronologico con cui i due si faranno i dispetti a vicenda durante Temptation Island dividerà il pubblico in 2 grandi fazioni, il team Perla e il team Mirko. Il team Perla dirà: ha iniziato prima Mirko, mentre il team Mirko dirà: no, ha iniziato prima Perla. Andiamo quindi alla prima puntata di Temptation Island. Perla sin dal primo giorno si lamenta di Mirko. Lei si presenta così a Temptation Island, come un lamento continuo. Mi sta sul cioè mi rompo il tante volte mi fa calare mi pesa la situazione. Voglio proprio cambiare la vita.
c'è. Se Perla fosse uno dei 7 nani sarebbe Brontolo. Ad esempio, mentre le sue compagne parlano delle corna che hanno, poverine, Perla comincia a lamentarsi, tra l'altro in modo molto agitato, per il fatto che il suo fidanzato Mirko, che lei aveva incaricato di prepararle la valigia, non le abbia messo le sue creme in valigia. E lei dice tipo: ho visto una cosa doveva fare, farmi la valigia, e non è stato capace manco di questo, non è capace di fare niente. E le altre che la guardano tipo: ok, aliena, beata te che hai questi problemi qui. Cioè, Mirko è proprio proprio stupido. Non c'ho il mio shampoo per i ricci, non tengo il gel. Cioè, tutta roba che mi sono comprata non ho un cazzo. Ho detto: guarda, mettimi, ma è così sempre, mettimi la roba in valigia, Cioè, intendevi la tua valigia? Vabbè, ma è normale, scontato. Cioè, io sto senza la mia roba. Beh, almeno tieni i tuoi ricordi. Insomma, di lì a poche ore Mirko viene chiamato nel Pinnettu. Cos'è il Pinnettu? Il Pinnettu è la tipica capanna dei pastori sardi e nel programma, che appunto è ambientato in Sardegna, questa capanna diviene il luogo dove i concorrenti vengono chiamati per guardare i video del proprio partner o della propria partner che fa la birichina. Ora, nel Pinnettu Mirko sente la fidanzata Perla che si lamenta della loro intimità e del fatto che lui sia poco intraprendente nella vita di coppia, dove per poco intraprendente si intende senza palle. Senza palle è un'espressione che Perla utilizzerà spesso per riferirsi a Mirko. Senza palle, lui non ha le palle, lui è senza palle. Lei lo dirà talmente spesso che a un certo punto a Mirko cadranno veramente. Inoltre, nel video che vede Mirko, Perla dice: io nella vita ho bisogno del fuego, e lui questo fuego, questo fuoco non me lo dà più. Il tutto lo dice mentre è circondata praticamente da tutti i tentatori del villaggio. Cioè lei è da sola in mezzo a questo harem di tentatori a brontolare per il fatto che il fidanzato non le dia il fuego. Mirko non crede ai propri occhi, ma non finisce qui. Non contenta, infatti a un certo punto Perla chiede: oh ragazzi, chi me lo fa un massaggio ai piedi? Mirko esce gravemente turbato dal Pinnettu e quando ritrova la capacità di articolare il linguaggio inizia anche lui a sfogarsi coi suoi compagni di viaggio e dice: Perla ha un atteggiamento di pretesa nei miei confronti, lei è convinta che io debba dimostrarle che la amo, ma lei invece no, cioè lei non mi deve dimostrare niente perché lei nella sua testa già mi ha dimostrato abbastanza per sempre trasferendosi da me, cambiando città. Vabbè, nei giorni seguenti Perla non vede nessun video di Mirko, sintomo del fatto che lui si sia chiuso nell'armadio e non stia dando confidenza a nessuno. Perla, non ho alcun video per te. Che? Si sta facendo la vacanza, dai. Mirko invece guarda una serie TV. Nei video che vede Mirko, Perla lo definisce, cito testualmente, un tossico del telefono. Amo, è tossico del telefono, sta così. Non ti ascolto. Dice che lui non la mette mai al centro nella vita quotidiana, dice che lui lavora tutto il giorno e che a casa fa tutto lei, lui non fa niente, non si rende conto di quanto lei lo aiuti a tenere in piedi la sua carriera perché lui da solo non potrebbe mica gestire tutto e insomma dice che si sente trascurata da Mirko. Si sente trascurata, non si sente apprezzata, non si sente corteggiata. Mirko di fronte a questi video si sfoga e dice: io non è vero che la trascuro, anzi io spesso torno a casa stanco da una giornata di lavoro e cerco di aiutarla con il suo sito, cerco di fare tutto quello che posso per lei. Una volta per il suo compleanno, racconta Mirko, le ho organizzato una festa a sorpresa, ma lei durante il taglio della torta si è intristita improvvisamente, se ne sono accorti tutti gli invitati, la cosa ha generato molta tensione e di lì a poco si è scatenata una lite tra noi due durata fino alla mattina seguente, dice Mirko. E litigammo tutta la notte perché lei non era quello che si aspettava e sinceramente ad oggi ancora non ho capito cosa si aspettava. Cerco sempre, anche che sia prendere un fiore sotto casa e portarlo di sopra. Ti porto il fiore rosso, lei dirà sì va bene. Però era meglio giallo. Tra l'altro Mirko dice: io avevo intenzione di chiederle di sposarmi, ma dopo quella lite del compleanno ci ho ripensato. A questo punto Mirko esce dall'armadio e da questo momento in poi lui è arrabbiato, si dichiara arrabbiato. Mirko si trasforma da che sembrava un adorabile cucciolo di foca ferito che non avrebbe mai fatto male a nessuno a che si digievolve nel peggiore dei malesseri.
Praticamente a questo punto Mirko se ne va in giro per il villaggio con questa espressione da chihuahua infastidito e vuole farla pagare a Perla. Si vede tutto quello che fa, tutto quello che dice, trasuda vendetta, trasuda rabbia, cioè secondo me è evidente che lui speri che Perla veda e che Perla senta ciò che lui dice di lei e ciò che lui fa. E così anche Perla inizia a vedere qualche video a questo punto. Perla vede un video in cui Mirko la definisce una viziata, una persona che non si accontenta mai, una che non presta attenzione ai suoi bisogni, dice che lei lo dà per scontato perché tanto lo sa che qualunque cosa faccia, lui ci sarà sempre per lei. Inoltre Mirko dice: Perla si lamenta tanto del fatto che in casa faccia tutto lei, ma in realtà Perla manco cucina perché dice che non è la mia serva. Non contento, Mirko dice: Perla ai miei amici sta pure sulle balle perché lei non sa stare con le persone, è asociale. Quindi ragazzi, lui per Perla è apatico e lei per Mirko è asociale. Insieme potrebbero conquistare il mondo, ma Perla non vuole uscire di casa per farlo e Mirko non c'ha voglia di farlo. A questo punto è Mirko a vedere dei video di Perla. Perla dice: ah, Mirko è ossessionato dal lavoro, al che Mirko decide di ossessionarsi con qualcosa di diverso. Greta, la tentatrice Greta, il che è ironico perché Greta è un nome greco che deriva dal nome Margerites, che significa Perla. Che cosa? Questo genererà una certa confusione, cioè io sbaglio spesso nel riferirmi all'una o all'altra, scambio facilmente i nomi, spero anzi di non sbagliare mentre registro questo video. Immaginate che situazione scomoda per Mirko. Perla vede che Mirko dice a Greta: lo sai Greta, io in realtà non lascio Perla solo perché mi fa pena, non la voglio fare soffrire, perché ancora mi sento in colpa per quella volta in cui lasciai una mia ex e la feci soffrire. Niente di meno, e ci stai pensando ora, magari quella è sposata con figli, si è rifatta una vita a Dubai e tu ti stai scantando per lei. Vabbè, ricordatevi questa cosa ragazzi perché ci servirà più avanti. Non contento, Mirko balla con Greta, si scambia sguardi maliziosi con Greta e a un certo punto inizia a rivelarle anche delle cose personali, diciamo. Mirko dice a Greta: lo sai Greta, io con mia madre non parlo da 4 anni per colpa di Perla, perché Perla e mia madre hanno litigato e quindi io non parlo con mia madre. Perché se devo pensare a un futuro, no? Come posso pensare di non parlare con mia madre per tutta la vita? Non gli voglio dare colpe del perché non c'è un rapporto, perché ha totalmente ragione lei, totalmente. Grave ragazzi, praticamente quello che si evince che cos'è? Che Perla non voglia che lui parli con sua madre, cioè che Perla gli abbia chiesto di scegliere tra lei e sua madre. Perla, vedendo questo video in cui Mirko rivela sta cosa, dice: no, allora io non voglio spiegare i particolari perché sono successe cose talmente gravi che non si possono dire in televisione, ma non è così, cioè Mirko per me può fare pace con sua madre se vuole, certo è che se fa pace con lei ci lasciamo. Quindi che cosa sembra a questo punto? Che Perla non sia molto aperta al compromesso, cioè che lei tipo lo lascerebbe se lui facesse pace con sua madre. In realtà scopriremo molto tempo dopo Temptation Island che forse era la mamma di Mirko ad averlo messo di fronte a questa scelta, o almeno così sembra di intuire, perché Mirko un giorno dirà di aver smesso di parlare con la madre in quanto lei sarebbe una mamma oppressiva che lo avrebbe spinto a privarsi di molte cose se voleva starle vicino. Quindi l'idea che mi sono fatta io è che sia stata la mamma di Mirko a dirgli: Perla non mi piace, se vuoi stare con lei con me non ci devi parlare. Ma ovviamente mi potrei sbagliare. In ogni caso, inevitabilmente mi viene da pensare: ma Perla non diceva che Mirko non la mette al centro nella vita quotidiana? Cioè lui non parla più con la madre per lei, per poter stare con lei. Più di questo cosa deve fare una persona per dimostrarti che ti mette al centro di tutto il resto? È pur vero che Perla non è neanche l'unico motivo ad avere spinto Mirko a non parlare più con la madre. Infatti Mirko spiegherà, sempre dopo Temptation Island però, che dopo il divorzio dal padre sua madre abbia cercato di metterlo contro di lui, contro il padre, senza mai riuscirci, e che lo abbia usato come il trofeo da contendere con suo padre. Quindi diciamo che non è propriamente vero che lui non parli più con sua madre per colpa di Perla, semmai lui non parla più con sua madre per colpa di sua madre. Ma torniamo a Mirko che si struscia con la tentatrice Greta. L'avevo messo io?
Perla, vedendo Mirko strusciarsi con Greta, si lascia andare anche lei con il bell'Igor, il tentatore Igor. Perla si sfoga con Igor, gli dice: io ho fatto tanti sacrifici per Mirko, ho sprecato gli anni migliori della mia vita a cucinare per lui. Ma quindi Perla cucina o non cucina? Di fronte a questi video Mirko è deluso, dice che Perla sta sputando troppo nel piatto in cui ha mangiato. La domanda è: chi lo ha cucinato questo piatto? Perla vede dei video, vede Mirko e Greta che flirtano, scherzano, giocano, si scambiano battutine e alludono al rivedersi fuori dal programma. Mirko vede dei video, vede Perla che lo fa passare per uno che senza di lei è perduto. Infatti dice che a lei Mirko è servita, perché dice a livello lavorativo Mirko aveva me dietro, a livello di mente aveva me dietro. E invece a cosa è servito Mirko a Perla? A niente, ragazzi. Addirittura Perla dice: fondamentalmente lui è stato una rovina per la mia vita. Fondamentalmente lui è stato solo una rovina per la mia vita. No, dai, è bruttissima sta cosa. Sì, ragazzi. Parole forti, ma non finisce qui. Perla dice anche: le palle a Mirko gliele ho fatte cacciare fuori io. Perla è ossessionata dalle palle di Mirko. In realtà anche Mirko è ossessionato dalle palle, perché era un calciatore prima di buttarsi sulle pizzerie di famiglia, quindi comunque lui e Perla hanno molto in comune. Comunque non finisce qui. Mirko vede altri video di Perla, vede un video in cui Perla dice: dopo che facciamo fichi fichi, lui si mette subito con il telefono oppure si addormenta, quando io invece vorrei parlare o quantomeno vorrei un po' di affetto. Poi Mirko vede un video in cui Perla c'ha un momento di... cioè le sale la psicanalisi e dice: secondo me Mirko non si sente alla mia altezza. Ma non finisce qui. Mirko vede anche un altro video, un video in cui Perla spalma a Igor la crema solare, poi vede un video in cui Perla balla con Igor, poi vede un video in cui Perla si siede tra le gambe di Igor, si fa fare un massaggio da Igor, poi Igor a massaggio finito si sdraia sopra di lei. Insomma, sta finendo a bordellino. Finito di vedere questi video, Mirko va a sfogarsi, indovinate da chi? Da Greta. Da qui in poi solo il peggio può accadere tra Mirko e Perla, perché si è capito che più video vede uno, più video vuole fare vedere all'altro e la situazione sfugge di mano, diventa una guerra. Entrambi intensificano il rapporto coi tentatori, con Greta e Igor, e Greta e Igor si affezionano veramente a questi due. Ma Mirko e Perla degenerano tantissimo. Mirko infatti vede un nuovo video di Perla. In questo video Perla dice: io e Mirko abbiamo la vita sessuale di due signori anziani, lo facciamo ogni 15 giorni e io mi annoio. Mirko è diventato apatico, è pigro, mi parla tutto il giorno del suo lavoro. Ma perché invece di parlare del tuo lavoro non mi sbatti come un tappeto? Onestamente, dice Perla, non mi manca tanto mentre sono qui. Perfetto. A questo punto è Perla a vedere un video di Mirko, vede che Mirko organizza a Greta un romantico aperitivo in piscina durante il quale i due si abbracciano, si stuzzicano. Poi Perla vede un altro video in cui Mirko balla con Greta, dice che sta sbarellando per lei, vede un video in cui Mirko dice agli altri compagni: raga, io sto troppo bene con Greta, che cosa devo fare? Ma la cosa più grave, ragazzi, è che Mirko inizia a dire a Greta cose molto improbabili e ovviamente Perla vede tutto attraverso i video. Mirko dice a Perla cose del tipo: io non mi sono mai sentito così con una persona, è la prima volta nella mia vita che mi sento così bene con una persona, è la prima volta di qua, è la prima volta di là. Al che Perla sbrocca e dice: oh scusami, ma allora in questi 5 anni tu con me hai fatto finta? Ma come? Noi piangevamo dopo i nostri momenti di intimità e ora dici a una che conosci da 2 settimane: non mi sono mai sentito così con una donna? Ma allora con me come ti sentivi? Piangevi per lo sconforto e io pensavo che tu piangevi perché eri innamorato di me? Cioè, se in 5 anni non hai provato per me quello che stai provando per Greta dopo 2 settimane, che cosa hai provato per me? Tenerezza, compassione, fratellanza? Ma non finisce qui. Perla vede altri video, vede che Greta e Mirko si scrivono dei messaggini sulla sabbia nascondendosi dalle telecamere, dopodiché si coccolano, si abbracciano e a una certa Mirko le dice: e pensare che avrei pagato oro per un momento così.
riferendosi a Perla. Perla, ragazzi, c'ha un crollo mentale, comincia a urlare, vi faccio sentire il suo sfogo. Lui si sta vivendo una storia d'amore. Se oltre a viversi quello che si sta vivendo, lui sta screditando me, come se non fossi stato un cazzo. Quando tutti quanti ti hanno messo nel cielo e sei tornato a casa e ci stava per... Non devi dire, a sta cosa, non devi dire. 2 anni appresso a te, ho perso tutto, ho perso tutto, ma tu veramente fai? Io lo sapevo che c'erano dei problemi, è inutile che mi salavatico di me. Ah, ma a me sta bene tutto, ma a me non manca niente, a te ti pare una persona che non ti manca niente. A me pare che ti manca tutto, perché per guardare quella per una come me, che sono semplice, ma non perché quella è brutta, ma proprio il modo di essere, lo stile della persona. Tu le persone così non le guardavi, vai in discoteca, mamma mia no, che schifo. Può anche essere una strafiga, ma è una tamarra a fronte a me. Proprio incoerenza, cioè io non ho capito un cazzo del mio fidanzato, perché non ce le parti. Tra l'altro in un altro momento Perla dirà: io una volta ho fatto un filler alle labbra e Mirko non mi ha parlato per giorni. E quindi, capito, giustamente Perla si inalbera per l'incoerenza, perché si nota che Greta non solo abbia il filler alle labbra, ma che ne abbia una quantità che di solito si fa in diversi anni, anche perché lei ha un ambulatorio a Bergamo. In questo ambulatorio, tra le varie cose, c'è anche il chirurgo estetico e quindi lei fa il filler nella sua clinica. Va sempre così, comunque, chi disprezza compra. Ma il breakdown di Perla continua. Perla a questo punto dice: io per Mirko ho rinunciato a tutto, mi sono trasferita, ho rinunciato alla mia famiglia, alla mia vita, ho perso tutto per lui. E lui cosa fa? Mi fa le corna, perché queste, dice Perla, per me si chiamano corna. Dopo questo crollo emotivo Perla si ricompone, si ricorda di essere una diva arrivata quinta alle provinciali di Miss Italia e torna a strusciarsi con Igor. Mirko viene chiamato nel pinnetto e vede un video. In questo video Perla si chiude con Igor nella casa dei single dove non ci sono telecamere, perché Igor si deve cambiare per la serata e Perla decide di fargli compagnia mentre lui si cambia, capito? Poi durante la serata lei e Igor ballano insieme, ballano, cioè meno male che c'erano i vestiti, perché altrimenti Perla doveva fare un test di gravidanza. Poi si scambiano battutine e a un certo punto Igor dice a Perla: sono venuta a ricordarti che sei roba mia. Va bene, che trash. Igor, per la cronaca, non l'hai acquistata al discount. Perla commenta la serata appena trascorsa con Igor dicendo alle sue compagne: finalmente mi sento viva. Mirko invece penso che si senta morto a questo punto, anche per lui il crollo mentale è ormai imminente e di fronte a questi video definisce Perla, cito testualmente, una deficiente, una ragazzina di merda, una bambina. Dopodiché prende a calci una poltrona, dopodiché se ne va in piscina con Greta a placare i suoi bollenti spiriti, dove lei gli dice: tu sei una persona fantastica, io Mirko ti vorrei avere nella mia vita. E Mirko si mette a piangere commosso, perché dice che è da tanto che non si sente dire certe cose. Mirko e Perla si stanno portando l'un l'altra al massimo livello di esasperazione. Poi io quando mi c'è un punto che divento cattivo, perché io sono la persona più buona del mondo, ma se mi incazzo mi faccio anche il tronco. Perla si apparta in spiaggia con Igor. Greta scrive sul petto di Mirko: ho voglia di te, e Mirko le risponde: anche io. Greta e Mirko trascorrono le notti in spiaggia aspettando l'alba, scambiandosi frasi romantiche, e alla fine si addormentano insieme in spiaggia. Perla e Igor invece vanno insieme a fare shopping, poi in spiaggia si nascondono sotto il telomare, dove a giudicare dai rumori si scambiano un bacio. Non si capisce se sia propriamente un limone o un bacio sulla guancia, comunque per mettersi sotto il telo la malizia c'è, quindi come dice Perla, questi al mio paese si chiamano corna. E infatti in seguito Perla rivela alle compagne di provare qualcosa per Igor. Mirko vede il video di tutta sta roba e dice: basta, sono pieno, e si va a consolare da Greta. Mirko e Greta passano di nuovo la notte in spiaggia e si promettono di tenersi in contatto anche fuori dal programma. Ma non solo, ragazzi, Mirko le dice di stare provando le sensazioni più belle della sua vita,
sta con lei. Quindi ancora una volta sminuisce la sua relazione con Perla. Ora, si stanno comportando tutti come dei pagliacci in questa storia, però Mirko forse in modo particolare, cioè lui in modo particolare sta giocando con il fuoco. Perché? Perché Mirko sembra star coinvolgendo Greta in una triangolazione emotiva tra lei e Perla. Infatti, se ci fate caso, fa continuamente dei paragoni indiretti tra le due donne. Con te io provo sensazioni mai provate prima. Traduzione: tu mi fai provare sensazioni più forti rispetto a quelle che mi faceva provare Perla. Oppure, come mi guardi tu non mi guarda nessuno. Traduzione: mi guardi in modo più intenso tu che Perla. Oppure ancora, come mi sento bene con te non mi sono mai sentito bene con nessuno. Traduzione: tu mi fai sentire meglio di Perla. Inizialmente questa triangolazione potrebbe fare sentire Greta molto desiderata, al punto che potrebbe volerne di più, ma nel tempo, se Mirko e Greta dovessero inaspettatamente iniziare una relazione anche fuori dal programma, capite ragazzi che questa dinamica diventerebbe dannosa, perché Greta finirebbe per sentirsi costretta a dimostrare sempre a Mirko di essere migliore di Perla, e questo la potrebbe portare a una dipendenza emotiva, a sentirsi sempre insicura, ad avere paura che se abbassa la guardia non sarà più migliore di Perla agli occhi di Mirko, e quindi Mirko tornerà subito da Perla, perché oddio, l'unico motivo per cui lui sta con me è che sono migliore della sua ex. La relazione diventerebbe tossica, perché l'autostima di Greta si legherebbe direttamente a questa terza persona, Perla, la ex, che non dovrebbe essere più presente in una nuova coppia, e invece il suo fantasma aleggerebbe per sempre. Ma andiamo avanti ragazzi, andiamo per ordine. Greta e Mirko si scrivono i messaggi sulla sabbia bagnata, messaggi che restano un mistero perché le telecamere non li riescono a inquadrare. Sappiamo solo che Greta a quello che Mirko le scrive sulla sabbia risponderà vero. A questo punto il conduttore Filippo Bisciglia entra nel villaggio, va da Mirko e gli consegna un video a mano, all'antica. Questo ci fa capire quanto sia bollente questo video, e infatti Mirko si preoccupa, dice che è un po'. In questo video vediamo Perla che alle 7 del mattino bussa alla casa dei tentatori, chiama Igor e se lo porta nel suo letto, dove Igor la abbraccia, le fa sentire la presenza, diciamo, ma lei gli dice tipo smettila. Lei tipo alla fine si tira indietro. Di fronte a queste immagini Mirko cede e chiede il temutissimo falò di confronto. Questo significa che l'avventura di Mirko e Perla a Temptation Island si conclude. I due stanno per incontrarsi davanti a un falò e dovranno decidere se tornare a casa insieme o separati. Mirko va a salutare Greta e le chiede mi aspetti? Quindi le fa capire che la vuole frequentare fuori dal programma. Lei gli dice di sì, che lo aspetterà, e poi va a piangere in un angolino. Al falò Perla arriva inviperita, si rifiuta pure di salutare Mirko, i due si rinfacciano tutta la loro esistenza e la conversazione tocca momenti molto bassi, come quando Mirko le dice io ti ho dato più di quanto non ti abbia dato la tua famiglia in tutta la tua vita. Ma quello che ti ho dato io, neanche tua madre e tuo padre te l'hanno dato. È la verità. Per quanto mi possa amare, che cosa? quello che ti ho dato io non te l'ha dato. Al che Perla gli dice senti Mirko, tieni i miei genitori fuori dalla tua cazzo di bocca. Perla gli dice tu non hai le palle, ancora con ste palle. Mirko le dice tu invece sei pesante, mi rimproveravi pure perché respiravo troppo forte. Insomma, dopo un falò di confronto molto trash, dal quale tutti ci aspettiamo una riappacificazione, succede che Mirko dice io non sono più innamorato di Perla. E benché Perla sembri sperare di tornare con Mirko, lui è categorico, non la vuole più e se ne va. Vi faccio vedere la scena della loro separazione. Quando prima ho chiesto a Mirko che cosa provi per Perla e lui distinto ha risposto niente, io ti ho visto, stavi per piangere. No, vabbè. Cioè, in questo momento provo proprio... Penso che debba farti la domanda. Mirko, decidi di uscire da Temptation Island solo o con Perla? Fili ad oggi ti dico da solo. A questo punto lo devo chiedere anche a Perla. Perla,
decidi di uscire sola o con Mirko? Certo, se vuoi uscire da solo non posso fare diversamente, ma non voglio uscire da sola, perché sarebbe folle. A questo punto Mirko va da Greta e i due escono insieme da Temptation Island come una coppia. Allo stesso modo Perla uscirà con Igor, seppure con una certa riluttanza. E niente, fine di Mirko e Perla. Io ragazzi ho pianto tantissimo quando si sono lasciati, perché non me l'aspettavo, vi giuro, non li ho tollerati per tutta la trasmissione, perché ero convinta che si stessero facendo i dispetti come due bambini. Ero convinta che ovviamente sarebbero tornati insieme alla fine, e invece... cioè, escono con i tentatori, ma stiamo scherzando, non ci sono più valori. Ora, come ci sono rimasta male io di fronte a questa conclusione, ci sono rimasti male migliaia di telespettatori, tanto che si concentra su Mirko e Perla molta attenzione mediatica anche dopo la fine di Temptation Island. Ebbene, a un mese dalla fine di Temptation Island, Mirko e Greta si presentano felici e innamorati alla puntata di Temptation Island 30 giorni dopo, quella in cui si fa vedere come siano andate a finire le coppie dopo un mese. Il loro amore è così intenso, ragazzi, che gli ha lasciato un segno indelebile sulla pelle. Si sono fatti un tatuaggio di coppia. Mirko e Greta si sono tatuati entrambi sull'avambraccio: "I tuoi occhi, la mia cura". Non so, mi sembra che stiamo esagerando, ma non è tutto, ragazzi. Mirko a quanto pare già ha conosciuto la mamma di Greta, la quale infatti a un certo punto posta su Instagram questa foto. Nella foto ci sono Mirko, Greta e lei, che si chiama Marcella. Ora, Mirko le commenta: "Grazie suocera". Vi prego, ditemi che suocera è il cognome di Marcella. Niente, Mirko già si sente sposato, ragazzi, si sente già di famiglia a casa di Greta. E infatti Mirko, durante l'intervista che si svolge un mese dopo Temptation Island, quella che vi dicevo poco fa, dichiara a proposito di Greta: se è così speciale lei è perché lo è anche la famiglia. Anche qui percepisco l'ombra di una triangolazione, visto che durante il falò aveva rinfacciato a Perla che la sua famiglia non le stesse vicino. Ma a parte ciò, vedo anche che il love bombing Mirko non lo stia facendo solo a Greta, ma che lo stia estendendo anche alla famiglia di Greta. Ma in realtà anche il tatuaggio è una triangolazione, secondo me. Infatti Mirko già aveva fatto un tatuaggio di coppia anche con Perla. Nell'altro braccio una scritta che dice "más fuerte", più forte. Quindi Mirko ha in un braccio Greta che gli dice "i tuoi occhi, la mia cura", nell'altro braccio Perla che gli dice "sì, più forte". Più avanti Mirko dichiarerà di avere fatto un tatuaggio anche con il suo primo amore. Mirko è il nostro Pete Davidson, ragazzi. Anche lui, come Pete Davidson, ha una lista di tatuaggi dedicati alle ex più lunga delle querele a carico dei Ferragnez. Cioè praticamente Mirko fa le stesse cose con tutte. Ora, andrebbe fatta forse un po' di autoanalisi, forse anche un po' di analisi. Vabbè, Greta a questo punto, a proposito di Mirko, dice "io sono innamorata pazza", quindi anche lei molto equilibrata. Il tutto è successo in un mese. Cioè qualche mese prima Mirko era pronto a sposare Perla, adesso gli occhi di Greta sono la sua cura, Marcella è sua suocera e i due sono innamorati pazzi. Un'altra cosa importante che è successa a Mirko subito dopo che è uscito da Temptation Island è stata che è andato a fare pace con sua madre. O meglio, Greta racconterà che è stata lei a obbligarlo a fare pace con sua madre, cioè lei lo ha obbligato, parole di lei, a mandare alla mamma un mazzo di fiori con un bigliettino, così da quel momento in poi sono tornati a parlare. Mirko così, poco dopo l'uscita da Temptation Island, pubblicherà su Instagram questo post. È una foto con la sua mamma, come vedete, e nella didascalia scrive
cosa mi ha dato questa esperienza? Con 21 giorni tutto quello che sembrava irrisolvibile di colpo è al suo posto. Sono andato a fondo nei miei pensieri smettendo di farmi domande ma cercando le risposte. Questa foto, questo abbraccio con la mia mamma racchiude tutti quei 21 giorni in cui volevo uscire migliore di come ero entrato. Non pensiamo a cosa sia successo tra noi, ma ricominciamo da qui. Commenta Greta, siete bellissimi. Fun fact, la mamma di Mirko si chiama Marcella, come la mamma di Greta. C'è un bug in Matrix. Ma cosa ne pensa Perla? Perla sta affrontando la rottura con più dignità, secondo me. Infatti lei dice, io ho metabolizzato la situazione, però sono delusa, perché dopo 5 anni di relazione, di cui non mi ricordo quanti di convivenza, forse 3, dopo tutto quello che abbiamo passato io e Mirko, lui non mi ha manco voluta incontrare fuori dal programma per parlare. Io lo volevo rivedere, ma non per rimetterci insieme, semplicemente penso che questa cosa andasse fatta per poter voltare pagina definitivamente, quindi io questo non me l'aspettavo. Per me questa è stata una mancanza di rispetto alla nostra storia da parte di Mirko. Ora ragazzi, la versione di Mirko però è diversa, cioè lui dice, io e Perla ci siamo sentiti al telefono dopo Temptation Island, ma Perla ha iniziato a sminuirmi di nuovo, quindi io non l'ho voluta incontrare, non me la sono sentita. Scopriremo però più avanti che le cose siano andate diversamente. Infatti, solamente 2 giorni dopo il rientro da Temptation Island, Mirko a quanto pare ha raggiunto Greta a Monza, senza lasciarsi un margine di tempo per poter incontrare Perla e parlare con lei di persona. Comunque Perla, per quanto riguarda Igor, dice, con Igor ci sentiamo, ci siamo visti, mi dà delle attenzioni, mi auguro di trovare del tutto la serenità e che questa conoscenza possa continuare con una certa serietà, perché io non mi apro facilmente. Quindi niente tatuaggi di coppia, niente suoceri, tutto, cioè lei sta facendo le cose con i piedi di piombo. Subito dopo l'intervista Mirko pubblica su Instagram queste foto, cioè tipo il suo profilo è vuoto, non c'è più nulla, ci sono solo queste foto in cui si limona Greta. Un'ostentazione sospetta. Infatti l'atteggiamento di Mirko e Greta non incontra i favori del pubblico, tanto che ragazzi i commenti più frequenti sotto il post sono tipo, che cringe, siete troppo plateali, Mirko stai mancando di rispetto a Perla e cose simili. Ma a essere colpita dalla shitstorm più dura è Greta. Ci sono migliaia e migliaia di commenti sotto questo post, sotto i successivi post di Greta, sotto i successivi post di Mirko, su tutti i social in generale, in cui Greta Rossetti viene etichettata come la bambola di plastica. Greta viene derisa pesantemente per il suo aspetto e viene accusata di aver fatto uso evidente di chirurgia estetica, manco fosse il reato. Inoltre Greta viene continuamente confrontata in modo sprezzante a Perla, considerata al contrario suo una bellezza naturale e giudicata superiore a Greta in quanto a bellezza. Perché era esattamente questo il punto, no? Chi sia più bella tra Perla e Greta. Insomma, a questo punto Mirko difende Greta. E come la difende? Pubblicando questa storia. Sentite. Raga, comunque vi volevo dire che ho cambiato idea. Mi piacciono le ricotte. Questa era una citazione di Romeo e Giulietta, se non sbaglio, secondo atto o giù di lì. Ma Greta viene anche accusata di essere alla ricerca di visibilità. Lei non sarebbe davvero innamorata di Mirko, lei si sarebbe messa con lui solo per cavalcare l'onda mediatica del momento. Ora, per dimostrare questa teoria, gli investigatori del TikTok scavano nel passato di Greta e scoprono che in passato sta ragazza abbia avuto niente meno che una frequentazione con Michele Morrone. E chi è Michele Morrone? Vi chiederete voi. Un modello è un attore, dicono, e quindi siccome è un attore e modello, allora Greta stava con lui per cercare visibilità. Ma non finisce qui. Greta a quanto pare sarebbe uscita anche con Eugenio Colombo. E chi è Eugenio Colombo? Un ex tronista di Uomini e Donne. Quindi guarda caso tutte le frequentazioni di Greta sono sempre con personaggi famosi, dicono questi investigatori.
obbligatori. Sì ragazzi, ma non sarà che invece si vengono a sapere solo le sue frequentazioni con i personaggi famosi perché nessuno lancia lo scoop sui giornali quando Greta Rossetti esce con Paolo il Fattorino? Cioè magari ci è pure uscita lei con Paolo il Fattorino, capito? Ma nessuno è interessato. Insomma ragazzi, a questo punto Greta arriva al limite e risponde a queste maldicenze. Sentite come risponde. Possiamo smetterla con questo racconto che Greta vuole solo visibilità, basta. La frequentazione con Michele siete voi che la state tirando fuori. Io l'ho vissuto in maniera totalmente privata e siete voi che continuate a parlare delle mie cose. Se avessi voluto visibilità l'avrei tirata fuori già da tempo e soprattutto io in primis, non credete? Quindi sono io che cerco visibilità o siete voi che non avete una vita? Nel frattempo Perla posta questa storia su Instagram, sta baciando Igor come vedete, mi sembra che si stia consolando bene, dopo tutto. Se Greta sta affrontando un'ondata di cyberbullismo, Perla dal canto suo è la favorita della situazione, viene per lo più osannata dal pubblico, soprattutto quando lancia le frecciatine, perché il 31 agosto 2023 Perla lancia una frecciatina che segnerà l'inizio di una molto matura guerra di frecciatine. Perla infatti pubblica questo TikTok: quando tutti mi ripetete che la loro relazione è finita. Per mettere i puntini sulle i, Greta allora pubblica prima questo TikTok in cui scrive: doveva essere solo una cotta estiva e invece mi sa che me la porterò dietro per un bel po', quindi chiarisce che con Mirko non sia affatto finita per il momento. Dopodiché Greta posta un altro TikTok in cui apparentemente risponde a Perla, alla frecciatina di Perla. Infatti scrive Greta: quando non hai altri contenuti da portare se non quelli in cui parla di te. Non me ne frega un cazzo. Al che Perla le risponde con quest'altro TikTok in cui canta la canzone che fa Sore Makita mai cagato, che diciamo la traduco per gli amici che vivono lontani dalle pendici del Vesuvio: mia cara, non ricordo di averti mai degnato della mia attenzione, cordiali saluti. Dopo 2 giorni Greta pubblica questo nuovo TikTok in cui scrive: lei quando mi vede dal vivo dopo aver detto è tutta rifatta, e in sottofondo si sente una donna che piange disperata. Ed ecco altre presunte frecciatine che Greta avrebbe mandato a Perla su TikTok. Quando vogliono far finta di essere superiori ma non fanno altro che parlare di te. Non c'è bisogno di vendetta, le persone cattive si distruggono da sole. Qui Greta sta facendo riferimento probabilmente a degli insulti che Greta le rivolgerebbe in privato, questo lo vedremo tra poco. Stessa cosa questo TikTok: Greta potrebbe far scoppiare la terza guerra mondiale perché avrebbe dei messaggi compromettenti salvati sul cellulare, ma non lo fa perché, come dice qui, è una signora. Dal momento che però continua a lanciare frecciatine a Greta, secondo me non lo fa non tanto perché è una signora, ma più perché non vuole essere denunciata per violazione della privacy, come accadrebbe se pubblicasse le chat private. Concludo con questa chicca, ragazzi. Durante Temptation Island Perla si lamentava del fatto che Mirko non si facesse toccare neanche i capelli da lei, cioè che proprio non volesse essere toccato da lei perché diceva che odiava che gli venissero toccati i capelli. Ebbene, Greta posta questa storia in cui mette un sondaggio: chi si ricorda cosa odia Mirko? Che gli si tocchino i capelli oppure che lo disturbi mentre guarda la partita? Ebbene, Greta in questa storia gli tocca i capelli e Mirko si fa accarezzare sommessamente come uno Yorkshire. La guerra delle frecciatine, ragazzi, la sta vincendo Perla. Perché? Perché i commenti sotto i TikTok di Perla sono principalmente favorevoli. Ve ne leggo solo alcuni che li rappresentano quasi tutti. Hai vinto, sei di un altro livello, sei la migliore Perla. Ecco, i commenti più frequenti sono questi e di solito includono le emoji della corona, quindi sono tutte frasi che alludono a una competizione tra Perla e un'altra donna, ovvero Greta. In questa competizione una perde e l'altra vince. E che cosa vince? La stima. Greta invece sotto molti TikTok ha dovuto disattivare i commenti. Dov'è che non sono disattivati? Leggiamo principalmente commenti come questi. Team Perla:
Perla tutta la vita, Perla, 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 Perla ti magna, sei una bomba al silicone, nemmeno un pelo di Perla, siamo tutti team Perla, Perla ti supera alla grande. E a questo punto Greta la fa fuori dal vaso perché cade nel tranello della triangolazione in cui deve dimostrare di essere migliore di Perla, in quanto ormai la sua autostima dipende in gran parte da questo, dall'essere migliore di Perla. E così il 5 settembre Greta Rossetti lancia una frecciatina molto infelice a Perla Vatiero. Il 5 settembre Greta pubblica questo TikTok in cui scrive in sovrimpressione: POV, passa la sua ex. Sentite come dice di reagire Greta quando vede passare la ex di Mirko, si suppone, ovvero Perla. Oddio che brutta, oddio! Cosa hai visto, Paracuru? Ho visto la morte Gianluca sotto forma di ragazza, una ragazza così brutta che doveva passare i caschi uccelli dagli alberi col traccio. Ah, Fabiana! Ecco qui ragazzi, con questo TikTok Greta ha praticamente detto al mondo: sono talmente insicura della mia relazione che ho bisogno di screditare Perla per ricordare a Mirko e agli utenti che io sono migliore di lei. Inoltre mi sento costantemente in competizione con Perla, quindi visto che siete tutti unanimemente dalla sua parte, io la sminuisco per cercare di riprendere il controllo della mia immagine e cerco di farvela percepire più brutta, meno desiderabile di me, così da spiccare io per contrasto. Questo TikTok solleva un piccolo scandalo, una bufera assurda ragazzi, e ovviamente molte persone sono andate a scrivere a Perla: ma ti rendi conto? Cioè, dai una risposta a Greta, di qualcosa, perché non è giusto che ti vengano rivolte certe frecciate così tanto velenose, non solo il danno, pure la beffa, che cosa ne pensi tu? Al che Perla aveva risposto con queste storie: vi sto leggendo un pochino tutte che mi mandate TikTok, mi dite che devo rispondere, ma vi dico già che non ho assolutamente intenzione di rispondere, anche perché i video miei, raga, sono stati fatti solo ed esclusivamente così per ridere, ma vedo che la cosa sta un pochino esagerando e non ho intenzione di abbassarmi ai suoi livelli. Vi ringrazio tantissimo a tutti perché siete dalla mia parte. Niente, penso che comunque anche lei magari abbia notato che facendo dei video riferiti a me le sue visualizzazioni si alzano e quindi dà sfogo un pochino a questa sua, diciamo, ossessione. Detto questo, raga, io vado a letto perché veramente sto KO. Un bacio. Prima che Greta disattivasse i commenti, perché ha dovuto disattivare i commenti sotto questo TikTok, qualcuno le aveva commentato: ma con che coraggio l'ha scritto, Perla è stupenda. E così Greta aveva usato questo commento per rispondere con un TikTok in cui diceva: ma infatti Perla è stupenda, lo penso pure io, e il video non era riferito a lei, siete tutti pazzi. Sentite. Meraviglie mie. Assolutamente sì, ma certo, ma lo credo anche io. Ma infatti non è per nessuno, è semplicemente un TikTok. Era scritto così, l'ho fatto così, era generale. Quindi Greta dice: ogni riferimento in quel video era puramente casuale, è stato un errore di comunicazione. Allora, Greta io non credo che sia così ingenua, per non dire poco intelligente. Cioè, pubblicando questo video lo sapeva benissimo che il pubblico avrebbe pensato che lei stesse parlando di Perla. È normale, perché sei uscita da meno di un mese da Temptation Island con uno dei fidanzati di un'altra, è chiaro che se dici la sua ex è ovvio che il pubblico interpreterà la frase come riferita a Perla. Nell'immaginario collettivo tu ancora sei, diciamo, la tentatrice di Temptation Island. Quindi Greta, negando questa assoluta evidenza, sta mettendo in atto, secondo me, una forma di gaslighting, perché sta portando il pubblico e soprattutto sta portando Perla a dubitare della percezione della realtà, no? Sta evitando di prendersi la responsabilità delle sue parole e in questo modo Perla non può neanche dirle nulla. Ma d'altra parte, ragazzi, mi sento fino a un certo punto di colpevolizzare Greta, la quale da quando è finito Temptation Island è finita in un gioco sporco molto più grande di lei. Greta Rossetti sta subendo un vero e proprio linciaggio virtuale da quando è che è uscita da Temptation Island. Ma perché tutto questo odio rivolto verso di lei? Mirko è un adulto ed era lui quello impegnato in una relazione, era lui quello che nel gioco di Temptation Island doveva resistere alle tentazioni. Ricordiamo, ragazzi, che il programma si chiama Temptation Island, quindi era l'isola della tentazione, e Greta era Temptation Island nel ruolo di
tentatrice, il suo obiettivo non era quello di promuovere una battaglia femminista, ma di avvicinarsi a uomini come Mirko, già coinvolti in relazioni, e testare la loro fedeltà. Poi siamo umani, è chiaro che se ti avvicini tanto a una persona, anche se lo fai per lavoro, diciamo sul luogo di lavoro, puoi iniziare a provare dei sentimenti se scopri di avere qualcosa in comune con questa persona. A Greta è successo questo, si è innamorata di Mirko, si è presa una cotta per lui, ma che a Temptation Island possa nascere una storia tra concorrenti e tentatori, si sa ragazzi, c'è successo centinaia di volte nella storia di Temptation Island, quindi che senso ha condannare Greta a questo linciaggio per avere causato la rottura di una coppia in un programma che si basa sulla dinamica della tentazione e sul tentativo di mettere alla prova le relazioni di coppia? Cioè, loro erano lì per questo, ragazzi. Perla ha scelto consapevolmente di partecipare a Temptation Island, di fatto accettando il rischio che il fidanzato potesse cedere alle tentazioni. Perla si è prestata a questo gioco volontariamente, nessuno l'ha costretta. È Temptation Island, non Hunger Games. Non è che Maria De Filippi una volta l'anno pesca un bigliettino da una teca e la coppia che esce è costretta a partecipare a sto reality e vince chi sopravvive. Mirko e Perla hanno fatto dei casting e hanno pure sperato di essere presi a Temptation Island. Se pensiamo che sia sbagliato poi quello che è successo, dovremmo boicottare Temptation Island, non lo dovremmo guardare, non è che dovremmo boicottare Greta. Cioè, evidentemente è il concept del programma a essere immorale per noi, senza contare che anche Perla ha delle responsabilità nella rottura, dato che, non so se ce lo ricordiamo, ma ha denigrato pesantemente le palle di Mirko fin dall'inizio della trasmissione. In ogni caso, torniamo alla domanda originaria: perché Greta viene linciata in questo modo? Cosa ci spinge a tanto odio nei suoi confronti? Secondo me la motivazione è questa: il pubblico si identifica con la fidanzata abbandonata. Se siamo stati lasciati per un'altra persona, o se siamo stati traditi, o se abbiamo paura che possa accadere, è molto facile empatizzare con Perla. Cioè, obiettivamente, chi è che empatizza con Greta? Perla nella narrazione è diventata simbolo della donna abbandonata per una bella femme fatale, ovvero una tentatrice avvantaggiata rispetto alla povera fidanzata. Avvantaggiata da cosa? Dall'inganno, la chirurgia che l'ha resa più bella. Quindi in qualche modo è come se Greta avesse barato. Ecco perché viene tanto denigrata per l'uso della chirurgia. Viene percepito come un vantaggio, un privilegio che Perla non ha avuto, vuoi per scelta personale, vuoi perché non aveva i soldi per rifarsi i connotati. Quindi Greta nella narrazione è la tentatrice ingannatrice che noi temiamo possa incontrare il nostro uomo e che possa portarcelo via senza che noi ci possiamo fare niente, non ne avremmo il controllo, perché appunto agisce con l'inganno. L'unica cosa che possiamo fare per illuderci di avere un minimo di controllo è disprezzare pubblicamente Greta in massa, disonorare il suo nome, così da spingere tutte le donne a non provarci con gli uomini impegnati, perché se quelle come Greta vengono biasimate la minaccia si riduce, perché meno donne saranno propense a comportarsi come lei. Ma questo ragionamento si basa sull'idea che se la tentatrice non avesse sedotto un uomo già impegnato, Mirko e Perla starebbero ancora insieme e Perla non starebbe soffrendo. La domanda è così? Cioè, se non fosse stato per Greta, Mirko e Perla starebbero ancora insieme? Mirko veramente è così passivo da lasciarsi trascinare da ciò che le donne decidono per lui? Io penso che Mirko avrebbe potuto lasciare Perla lo stesso, cioè a prescindere da Greta, ma solo il tempo ci darà risposte, ragazzi, e infatti andiamo avanti. Il giorno dopo aver negato che le sue frecciatine fossero rivolte a Perla, Greta si autosmentisce pubblicando questo TikTok in cui scrive: il vero problema è che voi non vivete la mia vita privata e non vedete chi è lei in realtà. Facile fare le vittime online quando poi in privato sei una vipera. Greta dà a Perla della vipera, ragazzi. Cioè, però io ho delle domande. Domanda 1: quando esattamente Perla avrebbe fatto la vittima online? Me lo sono persa. Domanda 2: perché portare sui social le questioni private? Cioè, se Perla è una vipera in privato, rispondile in privato. Cioè, Temptation Island è finito, andate in pace. Comunque Greta continua ad attaccare Perla scrivendo:
accusate me di hype, ma io sui social ci lavoravo anche prima della TV. Lei è spuntata a fare i TikTok parlando di me solo dopo aver fatto il programma. Ma quando è che Perla ha fatto TikTok parlando di Greta? Cioè, ha fatto solo questo TikTok in cui menzionava un pettegolezzo in base al quale il suo ex Mirko e la sua nuova fiamma si fossero lasciati, rispondendo non me ne frega un cazzo. E di lì in poi Greta è stata un fiume in piena di frecciatine contro Perla che sono scadute nell'insultare il suo aspetto fisico, o comunque l'aspetto fisico di una ex. Tutti abbiamo ovviamente pensato a Perla, ma diciamolo, cioè alla fine poteva anche essere Anna Maria. Comunque insultare l'aspetto di una persona, di una donna, solo perché è stata con l'uomo con cui ora stai tu, è poco educato, ed è anche insultarsi da sole, perché insomma, se evidentemente i suoi gusti, i gusti del tuo uomo quelli sono. Oh, piccola parentesi ragazzi, ho trovato finalmente una frecciatina che Perla aveva mandato a... non a Greta, perché lei non manda frecciatine a Greta, ma ancora una volta alla coppia Mirko e Greta. Cioè praticamente Mirko e Greta, sempre pochi giorni dopo la fine di Temptation Island, avevano pubblicato delle stories in cui limonavano al volante, cioè Mirko guidava e limonava Greta nel frattempo, la guardava e in tutto ciò dimenticava totalmente di guardare la strada. Ovviamente queste storie avevano sollevato un polverone, tale per cui i due, una volta giunti a destinazione, si erano dovuti scusare con il pubblico, nonché con la polizia stradale, i carabinieri. Insomma, Perla pochi giorni dopo aveva pubblicato delle stories in cui era in macchina con Francesca, un'altra concorrente stracornuta di Temptation Island, e mentre Francesca guidava, Greta la baciava, imitando palesemente Greta e Mirko. Però insomma anche questa parodia ha distratto Francesca dalla guida, quindi neanche questa frecciata è stata tanto intelligente. Vabbè, è andata bene ragazzi, immaginate morire investiti da Mirko e Perla perché si dovevano lanciare le frecciatine. Comunque prosegue Greta: siete tutte accecate dalle sue lacrime di coccodrillo, e lo capisco, ma quali lacrime di coccodrillo? Cioè forse mi manca un pezzo ragazzi, ho fatto un sacco di ricerche e non ho trovato nessuna lacrima, se non quando Perla piangeva a Temptation Island, insomma, comprensibilmente di fronte al suo fidanzato che passava la notte sulla spiaggia con un'altra. Non sono la persona che volete far credere e incomincio a essere un po' stanca. Ho fatto un TikTok che mi faceva molto ridere e che per inciso usano tutte per parlare male delle ex. Allora, era generico, era goliardico e non ho mai avuto paura a dire pubblicamente che Perla per me non è brutta, ma a voi fa più comodo credere che io sia la cattiva della storia. Io rispondo e sono pronta a scommettere che se voi foste stati al mio posto avreste fatto anche di peggio, considerando tutto quello che io sto subendo in privato senza fare scandalo in pubblico. Ma la realtà è che io dall'altra parte non ho una persona che vuole giocare pulito e io al suo gioco non sono disposta a starci, quindi scopriamo tutti gli altarini senza paure. Oh, finalmente ragazzi sta scoprendo gli altarini. Prima o poi uscirà fuori la persona che è. No, come? Non stavi scoprendo gli altarini? Ci ho ripensato. Infatti Greta scrive: prima o poi uscirà fuori la persona che è e vi renderete conto che non è così santa, casta e pura come immaginate. Io purtroppo ho questo brutto vizio di essere autentica. Se ho qualcosa da dire, la dico senza paura delle conseguenze, che poi a conti fatti sono solo mie e me le gestisco io. Ogni cosa ha il suo tempo e io sono tranquilla e serena con la persona che sono perché sono sempre stata trasparente, cosa che purtroppo non si può dire di lei. Greta ha appena buttato una palla di fango su Perla, incolpandola di qualcosa senza però specificare cosa, cioè cosa ha fatto esattamente di sbagliato Perla, non si è capito. Prima o poi uscirà fuori, prima o poi la verità verrà a galla. Greta è stata molto ambigua, anche questa è una forma di gaslighting, perché un'accusa così generica ma così pesante autorizza il pubblico a immaginare quello che vuole. Io potrei immaginare
immaginare che Perla abbia fatto quella che per la mia personale sensibilità è la cosa più grave che lei potesse fare ai danni di Greta. Un'altra persona immaginerà che Perla invece abbia fatto tutt'altra cosa che per lei magari è più grave. Di conseguenza Perla avrà torto per tutti, perché stiamo decidendo noi con la nostra individuale fantasia quale sia la sua colpa, e Perla non può difendersi dalle accuse di Greta, perché se non dici all'accusato cosa abbia fatto di sbagliato, non gli offri la possibilità di difendersi in modo adeguato, soprattutto se Perla vuole mantenere privata la questione. Dunque, ho fatto una pausa pranzo e qualcosa è andato storto, mi sono sporcata la maglietta di sugo. Quindi, considerato che mi devo cambiare, ve lo dico subito: se volete altre magliette come questa qui che indosso, belle, simpatiche, antimacchia spero, le trovate su Pumpling, così come felpe, pigiami, tazze, mutande. Mi raccomando, usate il codice Babilonia, perché utilizzando il codice Babilonia potrete avere delle calze gratis come queste a vostra scelta. Scegliete voi le calze che vi piacciono, con il codice ce le avete gratis. Tra l'altro adesso con questo microfono non si vedono più tanto bene le magliette. Ecco, cambio di maglia e torniamo a noi. C'è un'unica persona in Italia che può convincere Mirko e Perla a vedersi, a parlare ed eventualmente a fare pace: Maria De Filippi. L'11 settembre nello studio di Uomini e Donne Mirko e Greta siederanno davanti a Perla e Igor e saranno tutti disarmati, tranquilli, anche se, vabbè, Perla è cintura nera di karate. L'obiettivo è semplice: Mirko e Perla si devono confrontare una buona volta dopo gli eventi di Temptation Island, cosa che ancora non hanno fatto. Ora, mentre Mirko si prepara, pubblica questo TikTok: il mio outfit al confronto con Perla, e utilizza gli hashtag Mirko, Greta, Perla. Il fatto che non abbia messo hashtag Igor mi spezza. Mirko entra in studio insieme a Greta, dopo fa il suo ingresso Perla accompagnata da Igor, e proprio a questo punto succede qualcosa di inquietante. Gli investigatori del TikTok iniziano a indagare le espressioni facciali di Mirko, le quali dovrebbero dimostrare inequivocabilmente che lui sia ancora innamorato di Perla. Infatti una grossa fetta di commenti sono di questo tipo: lui tutto il tempo aveva occhi solo per Perla, voglio che il mio ex mi guardi come Mirko guarda Perla, Mirko è ancora innamorato, si vede, ma come fa Greta a non accorgersi che Mirko ama ancora Perla? Sicuramente sarete curiosi di vedere questo sguardo innamorato di Mirko, quindi vi faccio vedere la scena che più di ogni altra è stata oggetto di discussione, la scena che più di ogni altra ha fatto infuocare i fan, ovvero quella in cui Perla è entrata e Mirko per la prima volta dopo Temptation Island l'ha vista dal vivo. Siamo pronti a farli entrare? Come no? Ok, lei è con Igor, ovviamente. Certo. Facciamo entrare Perla con Igor. A me sembra che la stia guardando normale, cioè come la doveva guardare, con gli occhi chiusi. Non è che sia stato lì, non so, ad alzare le sopracciglia, a leccarsi le labbra. Vabbè, comunque, da questo momento in poi non importerà più quante volte Mirko dirà di non provare più niente per Perla, di essere innamorato di Greta, di amare Greta e non amare Perla. Comunque su TikTok la gente continuerà a dire che lui mente, capito? È solo arrabbiato, ma in fondo glielo si legge negli occhi che ama Perla, e vedremo montaggi improbabili di Mirko e Perla che evocano una presunta tensione romantica tra i due. È la stessa dinamica di Selena Gomez e Justin Bieber: la gente è affezionata alla coppia e quindi ha bisogno di crearsi una realtà parallela in cui Mirko e Perla si amano ancora e Greta è la cattiva della storia che ostacola il vero amore. Qualunque cosa faranno i protagonisti verrà usata per confermare questa narrazione. A questo punto Mirko e Perla vengono intervistati circa le loro situazioni sentimentali attuali. Mirko e Greta si presentano come sempre super iper mega innamorati, loro si amano più di Romeo e Giulietta, più di Lancillotto e Ginevra, più di Jack e Rose, più di Bella Swan ed Edward Cullen, e inoltre brillano di più di Edward Cullen.
Ancora, tuttavia, non convivono. Greta vive a Monza e Mirko vive a Rieti, quindi relazione a distanza. Ora, Perla invece spiega di avere passato sì del tempo con Igor durante l'estate, ma solo pochi giorni, niente di più, perché si è ritagliata molto tempo da sola per elaborare la fine della relazione con Mirko, perché lei non riesce a catapultarsi subito in una nuova relazione senza risolvere prima interiormente la fine di quella precedente. Dopodiché Perla dice: per me è stata una cosa vergognosa non avere avuto questo confronto con Mirko lontani dalle telecamere. Mi sembra vergognoso perché dopo una relazione di 5 anni, di cui 4 di convivenza, ma non erano 3 di convivenza, come sono diventati 4? E oltretutto, dice Perla, io ci rimango male nel vedere Mirko che sembra un ragazzino innamoratosi per la prima volta dopo tutto quello che abbiamo passato insieme. Anche questo per me è irrispettoso. E Mirko dice: no, sei stata tu a non avere il rispetto per la nostra relazione, tu che hai parlato dei nostri problemi durante Temptation Island. Scusa Mirko, ma di cosa doveva parlare? Dei problemi di Belen e De Martino, del meteo, dell'oroscopo? C'eravate a Temptation Island, un programma che insomma è un viaggio nei sentimenti, non è che eravate all'isola dei famosi, quindi dovevate parlare proprio dei vostri problemi, eravate lì per affrontare i vostri problemi di coppia. Forse ti sei confuso. Vabbè, probabilmente Mirko intende dire che Perla avrebbe dovuto parlare dei loro problemi di coppia con toni più delicati, evitando per esempio di accanirsi sulle sue palle. Sì, ma non hai avuto né tatto né rispetto nel farlo. Per me ho avuto tatto, No, non è che certo, ho fatto, questo carattere, cos'è che ho ma- fatto? O sul fatto che non bombassero abbastanza. Mirko a questo punto comincia a criticare Perla per il suo carattere dominante e lei lo asfalta così. Sentite. Mirko, però questo carattere ti è piaciuto per 5 anni, questo carattere lo hai stimato per 5 anni e ti è piaciuto perché in determinate situazioni questo carattere ti è servito. Come magari dei lati tuoi del carattere a me servivano, ma servire non in modo brutto. Quindi Perla vuole dire: il mio carattere è sempre stato questo e prima ti piaceva, io non sono mai cambiata, sono sempre stata coerente con me stessa. Quindi se da un giorno all'altro il mio carattere che inizialmente ti piaceva poi non ti è piaciuto più, il problema sei tu, non il mio carattere. Magari sei cresciuto, ti sei evoluto, hai realizzato di avere esigenze diverse rispetto a quelle che avevi prima, però non dare la colpa a me. Cioè, sei autorizzato a lasciarmi, però mi devi dire: il problema non sei tu, sono io. In tutto ciò, durante l'incontro, Perla dice di non avere niente contro Greta, non si rivolge mai contro di lei, ma si limita a discutere con Mirko. Per lo più saluta Greta con tranquillità, come se niente fosse, come se Greta non le avesse dato della vipera davanti a tutti i suoi followers. E dal canto suo, Greta non coglie l'occasione per dire a Perla in faccia che la trovi una vipera, o per affrontare Perla per le cose spiacevoli che sono che sarebbero successe dietro le quinte, no? In privato. Anzi, Greta dice che anche lei non ha alcun problema con Perla. Meno male che dovevano venire fuori chissà quali altarini. Ma meglio così, ragazzi. A questo punto sembra intravedersi un po' di pace tra Perla e Greta e paradossalmente quando Maria dice di apprezzare questa solidarietà, questo atteggiamento di rispetto di Perla verso Greta, Mirko si intromette e dice: sentite, È meglio farlo anche nei social, però questo, non solo davanti alle telecamere. Quindi nel momento in cui Maria De Filippi cerca di incentivare la complicità tra le due donne, Mirko interviene immediatamente per rinnovare i dissapori. Tra l'altro con una certa dose di gaslighting, visto che da quanto mi risulta sui social ad essere stata più aggressiva è proprio Greta, perché è lei quella che ha mandato più frecciatine a Perla e non il contrario, come si continua a far intendere. E non capisco perché Perla non affronti la cosa e non lo dica. Oh, ma vedi che sei tu che mi hai detto che sono brutta come la peste, è Greta che ha detto che sono una vipera, è Greta che ha detto che io non sono autentica, non sono trasparente a differenza sua. Cioè, parliamone, carte in tavola. Dopo il confronto con Perla, Mirko torna a casa e si sfoga su Instagram raccontando la sua verità. Mirko infatti dice: a questo punto io vi devo dire la verità, Perla ha definito Greta come una le ha detto che è una escort e, dice Mirko, lei andava in giro a raccontare ad altre persone tutte queste cose qua.
Ma non finisce qui, dice Mirko, un membro della famiglia di Perla mi ha minacciato di venire a Rieti a farmi del male e conclude: ma cosa ho fatto io di male? Ho fatto solo quello che ha fatto lei, ovvero fidanzarsi con un'altra persona e stare meglio. Mirko quindi sta denunciando di avere subito azioni molto gravi da parte di Perla, stiamo parlando qua di minacce addirittura, oltre che di insulti. La cosa alquanto strana è che Greta proprio a questo punto pubblica questo video in cui chiede pubblicamente scusa a Perla per le frecciatine che le ha lanciato sui social. Sentite. Ascoltatemi 5 minuti perché devo fare un discorso per me davvero importante. Volevo mettere un punto a tutta questa guerra mediatica che è successa in questo ultimo periodo, perché non mi appartiene, perché non mi sta facendo star bene, e quindi io in primis voglio mettere un punto chiedendo scusa. Scusa Perla, scusa se qualsiasi mia parola, video, gesto ti abbia potuto far del male, non era mia intenzione, mi hanno fatto male parole che mi sono state dette, magari ho reagito in malo modo, non dovevo assolutamente, però siamo giovani, siamo ragazze, sbagliamo, siamo umani, l'importante è riconoscere i propri sbagli. Io ho riconosciuto i miei e ci ho messo un punto. Quindi ad oggi per me è un capitolo chiuso, voglio pensare all'altro, voglio pensare alla mia vita, voglio pensare a ciò che mi fa star bene, non voglio far star male nessuno, assolutamente, perché sono una persona talmente tanto buona che mi dispiace. Questo è il momento in cui ho realizzato che Greta è quel tipo di persona che non perde occasione per farsi complimenti da sola. Fateci caso, in ogni discorso che fa si fa i complimenti da sola. Qui dice: io sono una persona talmente buona che... Perché sono una persona talmente tanto buona che mi dispiace. Ma anche quando fa finta di stare parlando dei propri difetti, no? In realtà si fa i complimenti da sola, come poco fa quando diceva: ah, purtroppo ho questo brutto vizio di essere autentica. Chiaramente essere autentica non è un difetto, tutti apprezzano l'autenticità in una persona, quindi Greta non sta puntando a riconoscere un proprio limite, come fa sembrare, ma ci sta mettendo al corrente del fatto che abbia delle virtù, cioè lei è autentica ed è anche modesta, cioè sta fingendo di vederlo come un difetto per non fare capire che in realtà si stia semplicemente vantando. Insomma, questa cosa Greta la farà molto spesso, lei da questo punto di vista è un po' Jamie Lynn Spears. Vi ricordate Jamie Lynn che si fa i complimenti da sola? Comunque al video di scuse Perla risponde così. Allora ragazzi, il video delle scuse di Greta ovviamente l'ho visto, apprezzo tantissimo le sue scuse, anche se ecco, anche io se magari con qualche mio atteggiamento o il mio comportamento ho potuto ferire la sua sensibilità, ma ci tengo a precisare una cosa, che io e lei non abbiamo mai avuto nessuna conversazione in privato. Penso che comunque entrambi siamo due persone mature e che nella vita ragazzi si può sbagliare, perché nessuno è perfetto, ma la cosa importante è che comunque ognuna riconosce i propri errori. Quindi Perla, ragazzi, mette i puntini sulle i, perché comunque non dimentichiamo che Mirko e Greta hanno più volte alluso a dei presunti insulti che Perla avrebbe rivolto in privato a Greta. Mirko dice che Perla avrebbe dato alla sua fidanzata avrebbe raccontato in giro che lei faccia la escort nella vita, e inoltre ricordiamo che Greta in questa storia aveva scritto: sono pronta a scommettere che se voi foste stati al mio posto avreste fatto anche di peggio, considerando tutto quello che io sto subendo in privato, intendendo proprio da parte di Perla. Quindi Perla ci tiene a sottolineare che lei e Greta in privato non si sarebbero mai sentite. Ma in effetti, ragazzi, ripeto, se è vero che Perla ha insultato Greta in privato, l'ha denigrata, ha addirittura fatto minacciare Mirko, Greta non avrebbe alcun motivo di scusarsi con lei pubblicamente, o no? Cioè mi sembra che qui si stia tentando disperatamente di mandare avanti questa soppopera inventandoci un colpo di scena al giorno. E infatti, colpo di scena, Mirko e Igor fanno a botte. Questa proprio non me l'aspettavo. Ebbene, Mirko un giorno pubblica questo video in cui racconta che mentre si trovava in discoteca a farsi i fatti suoi, Igor si sarebbe avvicinato a lui e lo avrebbe insultato con l'aria da bulletto. Infine Igor gli avrebbe toccato la faccia prima di venire buttato fuori dalla discoteca. Sentite ragazzi la versione di Mirko. Allora, vi voglio raccontare un episodio che è accaduto ieri sera abbastanza vergognoso, di cui io mi dissocio completamente, tant'è che, ripeto, ero a ballare con i miei amici in discoteca e
in maniera molto tranquilla e Igor ha avuto la brillante idea di avvicinarsi con un'aria da bulletto, insultandomi e nonostante io gli dicessi che non volevo rotture di coglioni e di andarsene, insomma, lui ha continuato, tant'è che dopo che sono stato anche toccato in faccia è stato buttato fuori. Io mi dissocio completamente perché sono situazioni veramente brutte che non mi sono mai permesso di fare una cosa del genere. Dopodiché Mirko pubblica lo screenshot delle chiamate ricevute in seguito da Igor alle quali lui non avrebbe risposto. Infine Mirko scrive: ragazzi, io ho poco da rispondere, chi ha avuto modo di conoscermi sa l'educazione che ho nello stare con le persone. Ieri sera per fortuna hanno visto tutti il mio comportamento nel non voler stare in quella situazione. Il fatto che lui sia stato portato fuori e io no dice tutto. Può dire quello che vuole e soprattutto le cose non si risolvono con modi da bulletto dentro una discoteca nei confronti di una persona che stava passando una serata in tranquillità, visto che tra l'altro non è nuovo a situazioni del genere. Quindi Mirko insinua che Igor Zetti ce l'abbia per vizio di fare il bulletto, ma a questo punto Igor interviene e dice: no, non è andata come la racconta Mirko, e pubblica un video in cui ci narra la sua versione dei fatti. Igor dice: io mi sono avvicinato a Mirko, è vero, ma l'ho fatto pacificamente, cioè io sono venuto in pace. E perché l'ho fatto, dice Igor? Perché nei giorni precedenti aveva detto in giro di avere ricevuto minacce da persone di Roma e in molti avevano pensato che questa persona di Roma fossi io, quindi io volevo un chiarimento su questa cosa. Ma Mirko, dice Igor, per come mi sono avvicinata a lui si è messo sulla difensiva e una persona in discoteca ci ha fatti allontanare per evitare che finisse male, ma non c'è stato alcuno scontro fisico tra di noi, dice Igor. Sentite. Sì, buongiorno a tutti, devo rispondere assolutamente, purtroppo prima ero impegnato e non potevo. Volevo dirvi che non è assolutamente vero quello che è successo, anche se mi sento in difficoltà a fare questo video, a dover fare queste cose, perché non è una cosa che a me piace, però giustamente mi state scrivendo tantissime persone per chiedere le cose come sono andate. Io ieri non è la prima volta che Mirko fa questo, come potete già potuto vedere sulle sue dirette che mi arrivavano altri screenshot, altre situazioni dicendomi che gente di Roma l'aveva minacciato e quindi molte persone si sono credute che io ero la persona chiamata in causa. Ieri, avendolo visto all'Eden, mi sono semplicemente avvicinato a Mirko chiedendogli, come lo sto dicendo in questo momento, perché hai detto quelle cose, perché sempre le persone credono che io ti abbia minacciato. Ti ho detto delle cose io a te. La sua risposta è stata: ma che sei ubriaco? La sua prima risposta che è stata questa. A quel punto io ho detto: guarda, io non voglio discutere perché l'ultima cosa che voglio fare è discutere, quindi non mi interessa, però visto che sono successe queste cose e non è la prima volta, non voglio discutere. Lui nuovamente mi fa una battutina su Perla, io nonostante ciò continuo a ripetere: non voglio discutere, gli do per dargli la mano, lui non mi dà la mano, si gira e se ne va. Visto ciò, sono arrivati perché si stava creando una situazione un po' scomoda, non perché io abbia messo mani in faccia o fatto altro, che non è assolutamente vero. Sono arrivati un amico che conosciamo che lavora dentro il locale e ci ha detto: ragazzi, allontaniamoci, e siamo usciti fuori al bancone a stare con questo amico. Dopodiché la chiamata che avete visto fuori, che lui ha mostrato, è stata fatta semplicemente per avere un chiarimento, perché a me non serve fare cose sul social per denegare una persona o per farla passare in un modo che non è, visto che è la prima volta che rispondo e sono già successe tante volte che lui mi nomina e oppure fa situazioni come minacciato da Roma e tutti credono che sono io, ma dopo di questa devo per forza rispondere. Scusate se ho risposto solamente adesso, ma non potevo rispondere prima. Purtroppo non sono cose che sono abituato a fare, mi dà anche fastidio fare queste cose qua sul social. Lui ha la sua vita, io la mia vita, non mi interessa niente. Detto ciò, qualsiasi cosa succederà da adesso in poi, ci saranno risposte o rispostine, io non vorrò più rispondere su questo argomento. Chi dirà la verità? Mistero. La maggior parte degli indizi, ragazzi, propendono per Mirko. Non ve l'aspettavate. Lui è Daniele, altro concorrente che ha partecipato a Temptation Island insieme a Mirko.
gran bella storia anche la sua. Daniele mostra nelle stories una chat. Questi sarebbero i messaggi che Mirko, uscito dalla discoteca, avrebbe subito scritto all'amico e compagno di disavventure Daniele. Se questi messaggi sono autentici, Mirko non solo ha detto la verità, ma addirittura ha omesso molti dettagli per non sputtanare troppo il nostro Igor. Infatti in questi messaggi leggiamo: Fra, non puoi capire cos'è successo, Igor mi è venuto sotto la faccia così, dal nulla. Io sono ancora dentro il locale, lui l'hanno portato fuori dal tavolo, ma adesso vado via anche io. Ma stavo chiacchierando, mi ritrovo lui col suo modo da bulletto insieme ad Alberto che mi inizia a dire: ma che cazzo parli di me? Che ti ho minacciato? Cose mai dette da me? Glielo dico: ma che vuoi da me stasera? Non mi rompere i coglioni, non mi piacciono ste cose. Ad una certa mi stringe la guancia e mi dice: non parlare di me. A quel punto mi sono messo a sedere sui divanetti per evitare sceneggiate. Mi è venuto dietro e ha continuato a parlare, ma io non gli ho risposto. Poi un buttafuori l'ha portato via da lì, non so dove, ma una sceneggiata senza senso. Ha fatto una grande figura di merda perché l'hanno visto tutti, sto scemo. Ora, Daniele è amico di Mirko. Potrebbe star proteggendo in qualche modo il suo amico. E allora parliamo di Andrea della Cioppa. Andrea è, come Igor, un ex tentatore di Temptation Island, quindi conosce Igor, e proprio Andrea della Cioppa ha dichiarato: onestamente la cosa mi interessa poco, tuttavia penso che per quel poco che ho conosciuto Igor e Alberto, per quanto possano essere dei bravi ragazzi, non mi risulta così strano che abbiano potuto avere degli atteggiamenti un po' esagerati nei confronti di Mirko. Quindi Andrea dice: effettivamente Igor e Alberto hanno un temperamento, come dire, compatibile con la versione di Mirko. Se è vero, ragazzi, Perla è passata dalla padella alla brace. Comunque andiamo avanti, perché a questo punto c'è un altro colpo di scena. Alla fine di settembre si tiene a Milano la Fashion Week. Diversi ex concorrenti di Temptation Island occupano un posto alla sfilata, tra i quali Perla e Mirko. Ovviamente ognuno è per conto suo, però insomma si rincontrano lì. Perla registra delle stories inquadrando le modelle e a un certo punto nell'inquadratura si vede Mirko. Il pubblico scopre così che Mirko e Perla si trovino allo stesso evento. E non solo il pubblico, anche Greta. Scoppia il caos, ragazzi. Queste immagini diventano virali. Da una parte c'è già chi festeggia il presunto ritorno di fiamma tra Perla e Mirko, dall'altra parte invece sorge un complotto. Ma non è che Perla e Mirko abbiano orchestrato tutto per fare hype? Non sarà che in realtà Perla e Mirko stiano solo fingendo di essersi separati? Questo pettegolezzo viene messo in giro da Deianira Marzano, la quale pubblica un DM inviatole da un follower che dice la seguente cosa: cara Deia, è arrivato il momento che la devono smettere di prendere in giro la gente. Mirko e Perla si sentono, si scrivono e torneranno anche insieme, hanno programmato tutto. Deianira commenta il DM così: lo so bene, povero chi gli crede. Che bello leggere queste cose con il senno di poi. Al che Perla prende in mano la situazione e risponde con questa storia Instagram: ragazzi, chiarisco la situazione una volta e per tutte perché mi sembra assurdo quello che sto leggendo. Arrivare a dire che Mirko e io ci siamo messi d'accordo mi sembra davvero una follia, anche perché se un minimo mi avete conosciuta all'interno del programma penso abbiate capito che io non accetterei mai che il mio fidanzato stia con un'altra persona solo per fare hype. Alla sfilata a cui ho partecipato era presente anche Mirko, ma non era con me ed eravamo entrambi con persone diverse. Non era mia intenzione quella di inquadrarlo nel video della storia, ma la prospettiva delle modelle che sfilavano purtroppo era quella, e anzi chiedo scusa a Greta se ha potuto darle fastidio. Dopo tutto quello che è successo ci siamo salutati da persone mature che hanno vissuto una storia di 5 anni, anche perché abbiamo chiarito telefonicamente proprio per poterci vivere le nostre vite e frequentazioni senza rabbia e rancori. Per Greta, ragazzi, tutto questo è una doccia fredda, perché lei non ne sapeva niente che Mirko dovesse andare a questa sfilata, tanto più non sapeva che ci sarebbe stata Perla. Quindi Greta scopre che
che Mirko e Perla si siano incontrati alla sfilata, che si siano salutati, che abbiano parlato e che abbiano chiarito telefonicamente, cosa che Perla scrive nella sua storia, ma che Greta a quanto pare non sapeva. Ma andiamo per ordine, perché noi ancora non lo sappiamo a questo punto che Greta non sapesse. Quindi la gente chiede a Greta un parere, cioè le chiede: Greta, cosa ne pensi della Fashion Week? Greta a tutte queste domande risponde con delle storie su Instagram con le quali fa capire di essersi incavolata un pochettino. Infatti scrive: mi state mandando un sacco di messaggi in merito alle persone presenti alla sfilata di ieri, quindi cominciamo benissimo, ragazzi. Greta non li chiama manco per nome Mirko e Perla, si riferisce a loro come le persone presenti alla sfilata. Andiamo avanti. Mi state mandando un sacco di messaggi scrivendomi che è stato fatto appositamente per fare hype. Non lo so e neanche mi interessa. Sono fatti loro. E quindi, ragazzi, da questo capiamo che Greta non abbia parlato con Mirko. Io mi dissocio da tutto ciò, sicuramente non ho voluto crearlo io l'episodio di ieri, perché non ero presente in quanto in buona fede sono andata allo stadio con mia nonna. Per me non c'è nessun problema che due ex siano nello stesso posto, anzi sono io la prima, ve l'ho sempre detto. Alt, in che senso ve l'ho sempre detto? A cosa si riferisce Greta? Dobbiamo fare un passo indietro, ragazzi, perché un mese prima Greta era stata avvistata al ristorante seduta con il suo ex Eugenio Colombo e i suoi figli. La foto era andata virale e si era parlato di corna a Mirko. A quel punto Greta si era giustificata pubblicando queste stories. Vediamole insieme. Io ho un buonissimo rapporto con tutti i miei ex, quello con cui sono stata 4 anni, un mese, 2, buonissimo. Odio chi assio con gli ex fidanzati, perché io quando lascio per me una cosa è finita e non sono tendenzialmente una che torna indietro mai sui suoi passi, ma non capisco perché portare rancore, anche perché io e Eugenio non è stata una storia di 5 anni, oddio, che ci siamo lasciati male. Quindi che cosa significa? Che se si tratta di una storia di 5 anni finita male non ci puoi restare amico con la tua ex, capito Mirko? Noi siamo rimasti in buonissimi rapporti, ci sentivamo tutti i giorni, lui mi parlava delle sue frequentazioni, io delle mie, ma perché siamo amici, cioè qual è il problema? Non è perché c'è stato qualcosa tra due persone, poi due persone non possono diventare amici. Io ho un bellissimo rapporto con tutti, lui ce l'ha con la mia famiglia, con mio fratello, con me. Ma qual è il vostro problema? Perché sono venuta a Firenze per venire a trovare una delle mie più care amiche e sono andata a mangiare un boccone in un posto oltretutto fantastico con Eugenio e i bimbi. C'è tutto questo casino, ragazzi, ma se avessi qualcosa da nascondere, secondo voi io andrei in un posto pubblico? Assolutamente, state tranquilli che io non ho niente da nascondere. Comunque nei giorni seguenti Greta era stata di nuovo più volte avvistata con il suo ex Eugenio Colombo e così si era vociferato di una rottura tra lei e Mirko, ma al che Mirko aveva messo a tacere i pettegolezzi con queste stories in difesa di Greta. Sentite cosa diceva Mirko, ragazzi. Chiaramente io sono ed ero a conoscenza di tutto. Ho conosciuto Eugenio, che è una bravissima persona e un papà meraviglioso. Ho conosciuto i bimbi in videochiamata l'altra sera a cena. Oggi al McDonald's ero in chiamata con quindi ragazzi, io e Greta stiamo benissimo insieme. Lei mi ha sempre parlato delle sue amicizie, io le ho sempre parlato delle mie amicizie, io mi fido di lei si fida di me, stiamo benissimo insieme, quindi potete dire tutto quello che volete. Ciò che dice Mirko mi risulta essere verità. Punto primo, esistono foto che testimoniano il fatto che Mirko sia stato in Sardegna insieme a Greta ed Eugenio, o forse Eugenio è stato in Sardegna con Mirko e Greta. Comunque, punto secondo, Mirko dice: io ero in videochiamata con Greta durante la sua cena con Eugenio. E in effetti, ragazzi, ho trovato questo commento sotto un TikTok di Claudia Mariani in cui una certa Ludovica, riferendosi proprio alla presunta videochiamata, scrive: confermo, li ho interrotti io per fare una foto. A questo punto gli utenti avevano chiesto a Perla cosa ne pensasse del fatto che Mirko permettesse tanta libertà alla sua nuova fidanzata Greta, addirittura la libertà di frequentare gli ex, e Perla aveva risposto così: io penso che una persona non smetti mai di conoscerla, perché nella vita può cambiare, ed evidentemente Mirko ha cambiato lati del suo carattere, perché sta facendo cose che prima non avrebbe mai fatto. Ognuno è libero di vivere i rapporti come meglio crede, e se a lui ora sta bene
bene questa cosa, non vedo perché dovrebbe essere un problema per gli altri. Torniamo adesso al Fashion Week Gate, perché se da una parte Greta dice per me rimanere amici con l'ex è una cosa normale, non mi crea problemi, dall'altra parte dopo la cosa della Fashion Week si incazza. Qualche giorno dopo Mirko pubblica una storia con la quale fa capire inequivocabilmente che Greta gli stia tenendo il broncio. Prima di leggerla però, ragazzi, vi dico quello che racconterà Mirko più avanti, perché penso che possa essere interessante. Mirko, dato che Greta non gli rispondeva al telefono perché era arrabbiata con lui per la questione della sfilata, l'avrebbe a questo punto raggiunta in hotel, perché lei si trovava in un'altra città, non ricordo quale. Considerate che sto andando a memoria perché non ritroverò mai la clip in cui Mirko raccontava questa cosa specifica. E insomma, mi ricordo che Mirko ha detto: io ho chiesto a Greta se potevo salire, lei al che si è arrabbiata perché non si aspettava questa sorpresa da parte mia, non mi ha fatto salire e ha preferito scendere lei per parlare con me. E niente, ragazzi, a questo punto i due avrebbero litigato e Mirko se ne sarebbe andato. Immagino l'addetta alle pulizie che apre l'armadio di Greta in hotel e si ritrova Eugenio. Comunque a questo punto Mirko scrive su Instagram: è una situazione che non mi fa stare bene, anzi ci sto di merda e la mia priorità era chiarire la situazione con Greta e farle capire la semplicità della dinamica di quanto accaduto. Sempre per Greta mi sono accertato di non andare all'evento nello stesso orario di Perla proprio per evitare fraintendimenti e gossip, ma non avrei mai immaginato di dover giustificare niente del genere. E conclude Mirko: se questo basta per creare dubbi su di me dopo che ho acconsentito a cene ed uscite con ex ed averla comunque difesa a mie spese, va benissimo, ma ancora una volta mi sento di poter andare a testa alta. Ma il Fashion Week Gate non finisce qui. Greta infatti risponde e dice: è vero, sono incavolata con Mirko, ma non perché Mirko ha incontrato Perla, sono incavolata perché lui mi ha tenuto nascosto il fatto che stesse andando all'evento. È diverso, lui non mi ha detto niente. A questo punto però, dice Greta, ho un altro motivo per essere arrabbiata, e cioè il fatto che Mirko stia sbandierando ai 420 il nostro litigio. E c'è di più, ragazzi. A questo punto Greta dice: non è neanche la prima volta che Mirko mi nasconde qualcosa che riguarda Perla. Infatti lui e Perla si erano sentiti su WhatsApp e lui aveva cancellato la chat. Io mi fido della persona che ho accanto, però quando poi mi dicono le bugie, la fiducia la perdi in un attimo. E la cosa peggiore è che lui, invece che chiamarmi più e più volte, sì è vero, l'ha fatto 2 giorni, per l'amor di Dio, ma oggi invece che chiamare me va a mettere una storia, a infangare me, a parlare dei nostri problemi sui social. Ma proprio, cioè, per me non esistono queste cose. Scusate, non mi va di parlarne, quindi per favore non fatemi sapere più niente, non mandatemi più niente di quello che mettono o scrivono, non mi interessa più, voglio veramente pensare a me. In altre parole, ragazzi, Greta e Mirko si lasciano. Nello stesso periodo Perla pubblica questa storia. Parlando ora della mia frequentazione con Igor, mi sembra giusto che io vi metta al corrente della nostra situazione, che comunque siamo in crisi già da 15 giorni. Cioè tipo da metà della loro storia. Ecco, quindi tra noi è terminata, diciamo, è finita questa frequentazione perché comunque ci siamo resi conto di essere incompatibili a livello caratteriale. Ma è una persona a cui io voglio un mondo di bene e ci tengo tantissimo. Lui mi è stato tanto vicino in determinate situazioni e per qualsiasi cosa io ci sarò sempre. Non abbiamo motivo di litigare oppure odiarci. Per come sono fatta io, non mi va di spiegare nei minimi dettagli le motivazioni, perché penso che determinate cose sono private. Ogni riferimento a Greta e Mirko che sputtanano sui social i dettagli dei loro battibecchi è puramente casuale. A questo punto, ragazzi, anche Igor pubblica la sua storia Instagram per comunicare la fine della sua relazione con Perla, causata praticamente dalla distanza. Questo fa capire Igor. Infatti scrive Igor: le cose succedono, i presupposti per una storia bellissima c'erano tutti, ma la distanza e i diversi impegni professionali non hanno permesso di viverci appieno, mettendo in risalto ancor di più equivoci ed incomprensioni caratteriali che ci hanno reso incompatibili. Purtroppo l'amore non può essere part-time, restano i bei ricordi e le giornate trascorse passate insieme, ma adesso dobbiamo guardare avanti e provare a vivere le nostre vite con maggiore serenità. Non è un discorso di chi dei due meriti di più, entrambi meritiamo il meglio.
l'affetto resta. Quindi entrambi dicono: non abbiamo motivo di avercela l'uno con l'altra, ci vogliamo bene, ci vorremmo sempre bene. Circa 10 giorni dopo Perla pubblica questo TikTok in cui scrive: quando diceva di essere innamorato e dopo 2 settimane già sta con un'altra. La frecciatina è riferita probabilmente proprio a Igor, che non molti giorni dopo ufficializzerà la sua relazione con la modella Giulia Colacchi. Che dire, Perla, evidentemente lasci un vuoto così grande nella vita degli uomini che lo devono per forza riempire subito per non impazzire. Nello stesso periodo in cui accade tutto ciò inizia il Grande Fratello. Ora, questo Grande Fratello inizia con un buon proposito, cioè Alfonso Signorini finalmente sembra avere ascoltato il consiglio che io gli do da anni. Non vuole farlo più VIP, cioè lui dichiara: questo Grande Fratello sarà solo Grande Fratello, non sarà più Grande Fratello VIP. Bene, benissimo, ottimo proposito. Tra l'altro questa questione si è legata alle volontà dell'erede di Berlusconi, il figlio Pier Silvio, che ha deciso che Mediaset dovesse essere un po' meno trash, quindi tutti quanti abbiamo detto fico, finalmente il Grande Fratello smetterà di essere trash e tornerà ad essere come era agli inizi, no? Un semplice esperimento sociale che consiste nel mettere una manciata di persone sconosciute, che non si conoscono tra loro, che nessuno tra il pubblico conosce, che non sono abituati alle telecamere, all'interno di una casa e vedere come interagiscono tra loro, che cosa combinano, quali dinamiche creano. Il buon proposito dura un mese cacato, dopodiché entra Mirko come nuovo concorrente e si torna ai cari vecchi teatrini. A questo punto inizia un nuovo capitolo di questa vicenda, il Grande Fratello. È il 16 ottobre quando nella casa del Grande Fratello fa il suo ingresso Mirko Brunetti per presentarlo a quella minuscola ma colta fetta di pubblico che non ha seguito le sue vicende a Temptation Island. Viene mostrato un video di presentazione in cui vengono anche ripercorse le fasi della sua relazione con Perla. Dopodiché Alfonso Signorini spiega che Mirko e Greta ormai si siano definitivamente lasciati e che Mirko stia entrando nella casa del Grande Fratello da single. Mirko sta entrando single, ragazzi, super single. Considerate che Alfonso Signorini a questo punto dice a Mirko: lo sai Mirko, molte ragazze della casa non vedono l'ora di incontrarti, e praticamente lo sprona ad andare a conoscere nuove tipe. Come reagisce Greta alla partecipazione di Mirko al programma? Come la prende? A quanto pare la prende perché Mirko non l'aveva informata neanche di questo, cioè non si era neanche degnato di farle sapere che sarebbe andato in TV a sputtanare i loro fatti personali. Greta, ragazzi, scopre la notizia come tutti noi sui social. Durante le giornate dentro la casa del Grande Fratello Mirko parla di Greta, dice di essere ancora innamorato di Greta, poi dice che è confuso su quello che prova. Insomma, alla prima occasione, durante la puntata del 22 ottobre, Greta viene invitata nello studio del Grande Fratello e le viene concesso il falò di confronto con Mirko. No, scusate, non il falò, quello è Temptation Island, il confronto. Le viene concesso il confronto con Mirko. Greta rinfaccia a Mirko di non avergli detto del suo ingresso al Grande Fratello, gli rinfaccia il famoso messaggio inviato a Perla e a questo punto Alfonso Signorini pone a Greta una domanda scomoda, cioè le chiede: Greta, ma secondo te il fantasma di Perla aleggia ancora tra voi? Greta dice sì, secondo me Mirko non ha ancora elaborato la rottura con Perla e quindi sì, il fantasma di Perla aleggia ancora tra noi. Tutto mi aspettavo da questa storia tranne i fenomeni paranormali. Tra l'altro c'è da dire che precedentemente ricordo che in alcune storie Greta aveva risposto a degli utenti che le chiedevano: ma tu hai paura che Mirko possa tornare con Perla? Lei aveva risposto tipo no, insomma aveva fatto capire di essere molto sicura della sua relazione con Mirko e dei sentimenti che Mirko provava nei suoi confronti. Vi rispondo una volta per tutte a questa domanda, perché tanto la maggior parte delle domande c'è questa
frase qui, ragazzi, io non ho paura assolutamente di niente, a parte che sono molto sicura di me e sono molto sicura di quello che do e quello che ricevo, quindi non l'ho mai pensato minimamente, non l'ho mai pensato minimamente, non l'ho mai pensato minimamente, non l'ho mai pensato minimamente. Scopriremo che mentiva sapendo di mentire. Rispondendo alla domanda sul fantasma di Perla, Greta è cascata nel gioco di signorini. Infatti sui social si scatena il caos. Se prima, essendo sia Mirko che Perla impegnati con altre persone, non c'era apparentemente speranza che i due si potessero riavvicinare, adesso che Perla e Igor si sono lasciati e adesso che Mirko e Greta si sono lasciati, adesso che la stessa Greta ha confermato che il fantasma di Perla vive ancora dentro Mirko, per quanto horror possa suonare questa cosa, i fan della vecchia coppia formata da Mirko e Perla tornano a fantasticare su un possibile ritorno di fiamma appunto tra Mirko e Perla. I fan che sperano in questo ritorno di fiamma da questo momento in poi si daranno il nome di Perletti, nome nato dall'unione di Perla e Brunetti, cioè Brunetti sarebbe il cognome di Mirko. Perletti is the new Gelena. Già nei commenti sotto questa clip troviamo commenti di questo tipo. Lui quando sente il nome di Perla gli si illuminano gli occhi. Cosa dovrebbe fare Mirko quando sente il nome di Perla, scusate, per dimostrare che non vuole più stare con lei? Dovrebbe svenire, dovrebbe urlare. Uah! Mirko, ma Perla... Uah! Ora ragazzi, attenzione, durante questo confronto, come vi dicevo, Greta torna a parlare del famigerato messaggio inviato da Mirko a Perla e poi cancellato. Questo messaggio incriminante è stata la principale motivazione per cui Greta ha deciso di posare Mirko, quindi la relazione tra Greta e Mirko sarebbe finita praticamente a causa di Perla, no? A causa di questo fantasma, di questo ectoplasma di Perla. Ma Perla non ci sta e così pubblica questa storia. Mi sono tenuta fuori da tutto questo, sono giorni che sento accuse e false insinuazioni, ma sono stata zitta per non creare polemiche inutili. Ancora una volta vengo tirata in ballo, quindi ora è giusto che mi difenda. Le storie possono finire, ma far passare me come la causa, o che io e Mirko eravamo organizzati, o che io abbia creato occasioni alla sfilata per incontrarlo, non va bene, mi dispiace. Era un evento pubblico, c'erano un sacco di persone, sapevamo entrambi della presenza altrui, ma non c'è stato nulla di male se non un saluto. Sono sempre stata sincera, non volevo arrivare a pubblicare questo messaggio. Aspetta, Perla sta per pubblicare il messaggio, ragazzi. Non volevo arrivare a pubblicare questo messaggio, ma non deve passare come la causa della fine di una storia. È assurdo. Trovassero motivi validi, ma non mi mettessero più in mezzo. Nella storia seguente, Perla scrive: questo è il messaggio incriminante. A voi le conclusioni, con tanto di faccina che ride. Andiamo quindi, ragazzi, a leggere questo screenshot. Allora, inizialmente Mirko aveva scritto a Perla: mi mandi l'ultimo messaggio che ti ho inviato. Perla chiede: perché? E Mirko: pensavo non ti fossi arrivato, lo avevo cancellato. E Perla: vabbè, che fa? Che ci devi fare col messaggio che hai mandato a me? E Mirko: non mi ricordo che ho scritto. Vabbè, Perla al che fa finta di non capire che sia Greta a scrivere fingendosi Mirko, e inoltre il famoso messaggio incriminante che Mirko le aveva inviato in gran segreto. Leggiamolo. Non pensare al passato, è tutta esperienza, non hai buttato niente, serve tutto per crescere e diventare grandi. Abbiamo seminato e anche se è finita così tante cose rimangono. Io me lo auguro, perché se ti vanno bene le cose per me è come aver raggiunto un traguardo. Nonostante tutto sarò contento anche io, lo sai. Effettivamente il messaggio in sé non è incriminante e non dovrebbe causare una rottura, a meno che il mittente sesso però non lo cancelli per evitare che la fidanzata lo veda. Cioè, ed è proprio questo che Mirko ha fatto, e questo dimostra che a Mirko interessi più apparire bravo agli occhi di Greta che essere bravo effettivamente. Cioè lui comunque ha tradito la fiducia di Greta, non è il messaggio, è l'omissione cioè il non dirle che ha mandato un messaggio a Perla. Se Mirko pensava che questo suo messaggio avrebbe potuto infastidire Greta, le opzioni giuste erano due: o scriveva il messaggio a Perla
dicendolo a Greta, parlandone con lei e assumendosene tutte le conseguenze, oppure non glielo scriveva a Perla e basta, ma cancellandolo Mirko ha dimostrato di essere pronto a mentire se lo ritiene necessario. E quando è che penserà ancora una volta che sia necessario mentire alla fidanzata? Greta non lo può prevedere questo, è normale quindi che lo mandi a quel paese. Cioè, io sono assolutamente d'accordo con questa scelta, cioè se c'è una cosa che non potrei mai sopportare in una relazione sono le bugie, perché sono troppo maniaca del controllo per stare con una persona di cui non riesco a prevedere le azioni, magari mi sta dicendo una cosa e invece ne ha fatto un'altra, no, cioè insopportabile. Quindi io totalmente schierata dalla parte di Greta in questo caso, perché se non riesci a essere sincero manco su qualcosa di così banale, come posso essere sicura che sarai onesto con me su questioni più importanti? Perché prima o poi si presenteranno questioni più gravi, no? Delle quali ti dovrai assumere la responsabilità eventualmente. Capita se si ha intenzione di stare insieme tutta la vita, è un tempo lunghissimo. Un giorno Perla scrive una lettera per Mirko. La lettera viene letta durante la successiva puntata del Grande Fratello e scatena un'ondata di commozione generale. La lettera dice ciò: ciao Mirko, inutile dirti che ti seguo, che ti guardo con attenzione, spero che tu stia bene e ti senta sempre più a tuo agio in questa esperienza. Conoscendomi sai che non faccio le cose a caso, non avrebbe avuto senso fare un confronto perché non dobbiamo confrontarci sul nulla. L'abbiamo già fatto telefonicamente, siamo riusciti a farlo in maniera pacifica. Ti mando questa lettera perché tu sei dentro e non sai quello che succede fuori. Dopo la scorsa puntata ho postato lo screen con il famoso messaggio cancellato, proprio perché sai che sono una persona chiara e sincera. Sono stata più volte tirata in ballo come se fossi io la causa dei vostri problemi. Sono stata accusata di voler essere in casa per visibilità, di essere d'accordo con te e di creare occasioni per incontrarti, come alla sfilata. Non ne potevo più di queste continue accuse e proprio perché in quel messaggio io in primis non ho visto nulla di male, l'ho pubblicato. Ma non è finita qui, addirittura viene detto che io ho tagliato le chat e che non era quello il messaggio. Sappiamo benissimo che nei messaggi precedenti a quello si stava parlando di lavoro e di come procedeva il sito online. Spero vengano fuori le vere cause della vostra rottura. Detto ciò, ragazzi, Perla si apre con Mirko lasciandosi andare a uno sfogo nostalgico. Infatti scrive: a volte mi chiudo in me e mi fermo a pensare al passato, a tutto quello che abbiamo vissuto. E credimi, mi viene un magone allo stomaco, forse perché dentro di me so che ormai è tutto passato. Scusa per le lacrime, ma non riesco a contenere l'emozione. Dice così perché la legge a voce questa lettera e a un certo punto, cioè a questo punto si commuove. Spero che in questa esperienza, dove hai tanto tempo per riflettere, ti ritagli qualche minuto per pensare anche al passato. Ora è una persona diversa che ti sta parlando, una persona matura che ti augura ogni bene nonostante abbia sofferto tanto. Ad oggi mi sono resa conto che il dolore non lo superi stando con un'altra persona, lo superi stando da sola. Tu sei stato l'amore più grande della mia vita e sei importante per me. In latino importante significa portare dentro ed è proprio così, io ti porterò dentro di me. Continua a sembrare una storia di possessione. Ma andiamo avanti. Come reagisce Igor pubblica questa storia. A chi ha parlato inutilmente, stasera si è capito il motivo principale per cui è finita la frequentazione. Ricordatevi di essere sempre sinceri con le persone che vi danno il cuore e si mettono in gioco per voi. Quindi Igor a questo punto, ragazzi, cosa sta dicendo? Sta dicendo: ah, ora ho capito tutto, tu Perla mi hai lasciato perché pensavi al tuo ex. È brava la stronza. Chi lo avrebbe mai detto che mentre stavi con me, tentatore di Temptation Island, non avevi ancora dimenticato il tuo ex che ti aveva lasciato un minuto prima di metterti con me? Sono davvero incredulo di fronte a questa bizzarra scoperta. E invece Mirko come reagisce alla lettera? Mirko, ragazzi, dice: Perla rimarrà sempre una delle persone più importanti della mia vita, ma bisogna essere maturi e bisogna capire che l'amore certe volte non basta. Bisogna avere obiettivi in comune, bisogna avere pensieri in comune e insomma bisogna andare d'accordo per stare insieme. E sapete con chi Mirko va d'accordo? Con Angelica.
E chi è questa Angelica? Lei, Angelica Baraldi, è una concorrente del Grande Fratello. Angelica in teoria è innocua in quanto è già impegnata fuori dalla casa con il fidanzato Riccardo, detto Rick. Questo Rick tuttavia sembra non esistere, non si fa vedere, non si fa sentire, non si trovano foto di loro due sui social e per di più Angelica si comporta come se fosse single, cioè non parla molto di lui, di conseguenza a un certo punto il pubblico si convince che Riccardo faccia parte della dinastia Caltagirone o al massimo della dinastia dei Coppi. Se non sbaglio c'era proprio un Riccardo Coppi nell'albero genealogico, che sia lui il fidanzato di Angelica. Comunque sta di fatto che Angelica di Angelico ha solo il nome, ma apparentemente non le intenzioni, perché fa gli occhioni dolci a Mirko, i due si tengono per mano, qui vediamo Mirko che si avvicina a lei e la prende per ballare. Qui vediamo Mirko farle un massaggio mentre Angelica è in topless e in un'occasione Angelica deve ballare con Mirko, no? E prima di ballare con lui si va a cambiare, si cambia i vestiti e indossa questo vestitino, un vestitino corto e leopardato, dopodiché torna da Mirko e balla con lui. In questo spavaldo cambio di outfit Greta ci vede la malizia e sbrocca. Greta pubblica su Instagram delle storie in cui dice: croccantini per le gatte morte ne abbiamo. E prosegue, ragazzi, con un video, con delle stories, insomma, video, in cui dice: ringrazio mamma di avermi fatto educata, cosa non si fa pur di essere salvata dalla nomination? Mirko, adesso svegliati. Viva le gatte morte. Sì ragazzi, ovvio che sto guardando la diretta. Comunque l'ho sempre odiata da quando sono piccola. Cioè se vuoi una cosa, dilla, non ti nascondere, perché quando ti nascondi sei una gatta morta. Io se voglio qualcosa lo dico, se mi nascondo sono una gatta morta, perché dietro ogni gatta morta c'è una, non dico la parola, viva. Greta tuttavia dimentica di spendere due parole per commentare anche il gatto morto, cioè Mirko. Anche lui ha partecipato al massaggio, ai balletti, agli avvicinamenti. Non è che Angelica lo stia viziando senza il suo consenso, quindi non capisco perché scagliarsi solo contro Angelica, soprattutto quando, punto primo, Mirko in teoria in questo momento è single e punto secondo, tu 2 mesi fa eri a Temptation Island a tentare Mirko, quindi non dico che ti dovresti accollare il fatto che Mirko faccia il piacione con un'altra, però magari potresti essere solidale con Angelica. Cioè ragazzi, analizziamo la situazione. Il mondo si divide in 2 squadre di pensiero. Squadra di pensiero numero 1: una donna non dovrebbe cercare di sedurre un uomo già impegnato poiché è moralmente scorretto causare la fine di una relazione e di conseguenza causare la sofferenza di un'altra donna, è mancanza di solidarietà femminile. Squadra di pensiero numero 2: una donna ha il diritto di mostrare interesse per chi vuole, poiché la responsabilità di respingere eventuali avanzi e proteggere la propria relazione ricade sull'uomo impegnato. Chi appartiene a questa squadra di pensiero vede, al contrario della prima squadra di pensiero, la mancanza di solidarietà femminile proprio nel criticare la donna che seduce uomini impegnati, poiché non è giusto addossare sempre la colpa alla donna e dare alla donna della gatta morta quando ad essere vincolato da un patto implicito, cioè dalla relazione monogama è l'uomo. Non sto qui a dire che il ragionamento valga anche a parti invertite e nelle relazioni homo non eterosessuali. Questo lo sottointendo, concentriamoci su questo caso specifico. Quale delle 2 squadre di pensiero abbia ragione in questo momento mi interessa poco, però ragazzi, il fatto che Greta si allinei alla prima squadra di pensiero, cioè quella che ritiene che una donna non dovrebbe sedurre un uomo già impegnato, è incoerente con il suo stesso comportamento, visto che lei non solo 2 mesi prima ha sedotto un uomo impegnato, ma addirittura lo ha fatto per lavoro, cioè lei ha fatto richiesta
di poter sedurre uomini impegnati nella vita. Cioè, se lo ritieni eticamente scorretto metterti in mezzo a una relazione, come hai potuto farti pagare per fare proprio questo? Cioè, come fai a dire io odio le gatte morte sin da piccola quando il tuo lavoro 2 mesi prima era fare quella che tu con le tue parole e non certo con le mie definisci una gatta morta? Cioè, se Angelica è una gatta morta, tu allora che cosa sei stata? Un allevamento di felini? A Greta viene fatta notare la sua incoerenza, ma Greta cade sempre in piedi perché lei è una gatta viva a differenza di Angelica. Ho sbagliato maglietta di Pampling, dovevo mettere quella del gatto che cade in piedi. E infatti Greta risponde così. E voi mi direte, anche tu l'hai fatto, sì è vero, ma io l'ho fatto nel momento in cui ero single. Io non ero fidanzata, perché io se sono fidanzata non faccio così con un altro ragazzo. Ho rapporti con i miei ex, ma non gli do la mano in questo modo. Il dilemma etico quindi risiederebbe, secondo Greta, non tanto nel fatto che Angelica ci stia provando con il fidanzato di un'altra, che poi non sono fidanzati in questo momento, ma vabbè, ma nel fatto che Angelica sia fidanzata, e non è giusto. Cioè, se sei single fai quello che vuoi, ma se sei fidanzata non ci provare con il fidanzato di un'altra. Scoppia a questo punto il gatta morta gate, che ci crediate o no. Il 6 novembre al Grande Fratello Greta entra per confrontarsi con Angelica e Greta dice ad Angelica faccia a faccia la seguente cosa. Sentite. Per me quello sei una gatta morta. Io ho tanti amici maschi e non mi cambio il vestitino per ballare con loro e me lo metto in guinale e prendo per farli ballare. Quella è una tattica da gatta morta in guinale, sì. La casa l'hanno visto fuori, ma fai benissimo a metterti quello che ti pare, io ti giudico per quello che sei. Non è una mancanza di rispetto darti della gatta morta, è descriverti semplicemente. Lo tocchi, lo fai, lo dici. È una dinamica che tu hai creato per non essere eliminata nella puntata, perché sai che lui è un buono, è ingenuo. Quindi Greta giustifica Mirko dicendo che lui è buono e ingenuo e colpevolizza Angelica, la quale sarebbe una gatta morta, nonostante si stiano comportando esattamente allo stesso modo. E poi, se proprio vogliamo dirla tutta, anche Mirko ci sta provando con una ragazza fidanzata, quindi perché non te la prendi anche con lui? Anche lui è un gatto morto. Le parole di Greta sono così sessiste che quasi quasi mi sento di eleggerla presidente del consiglio. Perché, ragazzi, etichettare una donna come gatta morta significa dire il valore di una donna è legato al suo comportamento con gli uomini, i quali però al contrario possono comportarsi con questa donna come vogliono, come credono, senza essere giudicati, perché sono ingenui, sono buoni, sono uomini. E la donna è solo la donna che deve limitare la propria sessualità, che deve fare delle scelte razionali corrette, perché l'uomo, poverino, è una creatura di modesto intelletto, incapace di non cedere alle tentazioni di una bella ragazza. Si sa che Dio ha creato la donna dalla costola dell'uomo e non certo dai neuroni, perché non ne aveva. Comunque, cosa risponde Angelica a Greta? Angelica dice: io con Mirko non ho secondi fini e non ho intenzione di mettermi in mezzo tra voi due. Ci credo? Io no, ragazzi. Secondo me Angelica con Mirko ha secondi fini, ma anche terzi, quarti e quinti. Però insomma, cosa doveva dire davanti a Greta che l'attaccava? Miau, avrebbe potuto dire miau. Il mondo l'avrebbe ricordata come un'eroina. Come reagisce Mirko? Mirko, ragazzi, inorridisce di fronte al comportamento di Greta e dice, sentite cosa dice: io ho visto una bruttissima scena, sono molto rattristito e turbato. Non mi sono piaciute le parole che sono state usate nei confronti di Angelica, perché non abbiamo fatto niente di male se non parlare, conoscerci e divertirci. La parola gatta morta è brutta e chiedo scusa io ad Angelica. A questo punto Greta si confronta direttamente con Mirko e dopo 20 secondi di battibecco limonano duro. Vabbè, mo che famo? Greta, volete dei croccantini? Sì, adesso glieli lancio. Dopo qualche lungo imbarazzante minuto di limone, Alfonso Signorini li interrompe così: Basta! Greta? Sì? Il filler alle labbra è ancora a posto? Il filler è migrato verso il basso, mi sa, perché
Ne ho veramente le palle piene. Mirko e Greta tornano ufficialmente insieme, sono di nuovo una coppia. Ma il fidanzato di Angelica, Riccardo, cosa ne pensa di questo teatrino? Ebbene, durante lo stesso episodio Riccardo entra in casa, Riccardo esiste, un vero colpo di scena. Inizialmente quando Signorini ha detto che stava per entrare Riccardo, mi aspettavo spuntasse Pamela 2 mascherata, no? Travestita tipo con una felpa, o Pamela Prati. E invece Riccardo esiste, ragazzi. Riccardo raggiunge Angelica e la difende a spada tratta dicendo una frase iconica. Sentite. Io non accetto la morale da una persona che ha fatto la tentatrice a Temptation Island. È paradossale. Ciò che salta all'occhio è che tra Riccardo e Angelica, in tutto questo confronto, in tutto questo incontro, non scatti neanche un misero bacio. Una volta rientrata in casa, Angelica spiegherà come mai non si siano baciati, ovvero Angelica dice questo, abbiamo le parole testuali, un attimo. Non siamo neanche baciati, hai visto? Ma perché non l'hai baciato? Perdonami ogni tanto, là non te la boggio. Ma no, ma... Un bacio, qui. Rischi di non vederla per un'altra 2 mesi e vabbè, ma per me non era importante il bacio, per me era importante la nostra connessione di cervelli, capito? Ok, allora su una cosa sono d'accordo con Angelica, ragazzi, i baci sono sopravvalutati. Change my mind. Angelica, ragazzi, ammetterà che in realtà lei e Riccardo, sebbene stiano insieme da 2 anni, non si siano mai detti ti amo. Si fanno poche foto, non si baciano in pubblico, non si chiamano amore, il che è ironico visto che Angelica chiama Mirko cucciolo di foca. Insomma, sono una coppia molto riservata, lei e Riccardo, che si dimostra l'amore con i gesti, senza troppi sentimentalismi e senza ostentare. Loro non amano ostentare. L'esatto opposto di Mirko e Greta, che invece non si creano problemi a limonare in diretta, e proprio questa differenza tra le due coppie verrà scherzosamente sottolineata dai concorrenti talvolta. Ora, dato che foto di Rick e Angelica sui social non se ne trovano, il pubblico continuerà a credere che la loro relazione sia fake. Rick sarebbe un attore pagato. Ed è strano, ragazzi, perché, cioè, ci troviamo un po' di fronte a una situazione interessante. È più falsa la relazione tra Riccardo e Angelica perché sui social non ci sono prove, perché questa cosa che non vogliano ostentare è sospetta? O ci sono più possibilità che sia falsa la relazione tra Greta e Mirko proprio perché ostentano troppo i loro sentimenti e quindi è come se compensassero, no, la mancanza di qualcos'altro? In generale io credo nell'aurea mediocritas, però credo molto anche nel fatto che ognuno fa il cacchio che vuole. Dicevo, gira voce che Rick sia un attore pagato e al che verrà intervistato da Fanpage questo Rick e rivelerà insomma alcuni dettagli sulla sua relazione con Angelica. Rivela per esempio come si siano innamorati. Ebbene, a quanto pare lui e Angelica si sono innamorati, a detta di Rick, alla sagra del tortellino. Non lo so, Rick, cioè sembra veramente che quando gli hanno fatto la domanda come vi siete innamorati tu e Angelica, Riccardo è andato nel panico, si è guardato intorno, ha visto il piatto di tortellini. Idea. Tra l'altro Rick rivela che quando lui e Angelica uscivano insieme i primi tempi, lui era fidanzato da 5 anni, giusto, con un'altra donna. Quando è stata rivelata questa cosa, penso che a Greta sia venuta una crisi di nervi. Ma torniamo a Perla. Perla, durante una diretta in cui risponde alle domande degli utenti, commenta tutto questo teatrino. C'è il teatrino di Greta che entra nella casa e dice ad Angelica sei una gatta morta. E dice Perla, Riccardo è stato un signore. Che figura, vi dirò la verità, io ho rifiutato ben 2 volte un confronto con Mirko. Poi la gente chiede a Perla, ma tu entreresti al Grande Fratello come concorrente? E lei risponde, non lo so. Non lo escludo. Perla a questo punto decide di accettare il confronto con Mirko e infatti si collega in videochiamata con la casa del Grande Fratello e parla in videochiamata con Mirko. Durante questa videochiamata il conduttore Alfonso Signorini chiede a Mirko quanto tenga a Perla da 1 a 100 e Mirko reagisce così. Alfonso, io ti dico 1000, perché per Perla
ripeto, sarà sempre tra le persone più importanti della mia vita. Mi emoziono perché comunque è emozionarsi. È stata una storia importante. Per Perla, se domani mattina mi dice scala una montagna, io lo faccio perché gli voglio bene, come lo faccio per qualsiasi persona. E allora perché sono fatto così. Se davanti a Perla Mirko si commuove e si dichiara pronto a scalare le montagne per lei, davanti al videomessaggio che gli manda la sua fidanzata Greta ha una reazione meno alpinistica. Nel videomessaggio di Greta, che viene trasmesso sul maxi schermo della casa, Greta alterna messaggi amorevoli rivolti a Mirko a nuove invettive contro Angelica, cioè ancora una volta aggredisce Angelica. Vi faccio direttamente sentire. Angelica, te l'ho detto di persona, te lo ripeto qui per l'ultima volta, smettila di spiegarmi, stai al tuo posto, è troppo facile farlo quando non mi hai davanti. Amore mio Mirko, ti prego, non cadere in questi giochetti. Ancora una volta Greta ripete il suo schema, cioè lei critica duramente la donna accusandola di tentare l'uomo, mentre allo stesso tempo giustifica il comportamento dell'uomo, come se lui scappasse dalle attenzioni di questa morbosa seduttrice, come se Mirko fosse trascinato in questo gioco di tentazione contro la propria volontà. Gioco di tentazione. E a questo punto, ragazzi, davanti a questo paradosso, che ho capito, Greta non è stronza, tutt'altro, perché a questo punto a me sembra evidente che Greta stia usando un meccanismo di difesa psicologica noto come proiezione, altresì detto il bue che dice cornuto all'asino. In psicoanalisi, meccanismo di difesa per il quale il soggetto attribuisce ad altri sentimenti, desideri, aspetti propri, che rifiuta di riconoscere in se stesso. Greta sta rimproverando ad Angelica ciò che lei stessa ha fatto: sedurre un uomo impegnato. E perché? Perché lo sta facendo Greta? Perché forse in cuor suo, in base alla propria morale, ritiene che ciò che lei ha fatto a Temptation Island sia sbagliato. Greta forse ritiene che la sua relazione con Mirko sia sbagliata, forse si sente in colpa nei confronti di Perla, non si è perdonata, e questo senso di colpa potrebbe essere amplificato dai commenti negativi che riceve quotidianamente sui social, che sono veramente una pioggia inarrestabile. Tra l'altro, la teoria del senso di colpa è accreditata da una cosa che recentemente Greta ha rivelato, e cioè che dopo le puntate di Temptation Island, quando poi lei e Mirko le rivedevano in televisione, i due litigavano perché Greta scopriva davanti alla televisione che praticamente Mirko, dopo i falò, le raccontava cose molto diverse da quelle che realmente erano accadute. Non so i dettagli. Quindi Greta potrebbe aver scoperto con orrore davanti alla televisione di essersi comportata in un modo in cui non si sarebbe comportata se avesse saputo la verità, se fosse stata a conoscenza della verità. Non sto dicendo che per me quello che Greta ha fatto a Temptation Island sia sbagliato, perché lei ha soltanto ricoperto un ruolo, si è fatta il suo percorso. Però, ripeto, se ciò che lei ha fatto non è coerente non con la mia ma con la sua di morale, questo potrebbe farla stare molto male, farla sentire in colpa. Ma ne parliamo adesso di cosa significhi agire in modo contrario rispetto alla propria morale. Ora, agire in modo contrario alla propria morale causa una dissonanza cognitiva. Cosa è la dissonanza cognitiva? Io ho un bagaglio di valori, di convinzioni personali, ma me ne fotto di essi e agisco in modo incompatibile con i miei stessi valori, al che il mio onorevole cervello si sente in imbarazzo, mi giudica, perché non ci può proprio credere di essere collegato a un corpo così depravato come il mio. Disagio. Questo disagio il mio corpo lo percepisce fortissimo e aumenta nel momento in cui le mie azioni, che io stessa già reputo immorali, vengono scoperte e vengono giudicate negativamente anche da un grande pubblico. Niente, a quel punto la mia autostima crolla come i followers di Chiara Ferragni dopo il Pandoro Gate. Un disastro, e l'onorevole cervello al che dice: ok, io devo fare qualcosa per ridurre questo disagio che io stesso sto provocando, perché mi piace fare le cose a cazzo di cane. Quindi che faccio? Mi assumo la responsabilità di quelli che io ritengo essere i miei errori, lascio questo signor Mirko, faccio questo sacrificio emotivo e torno a vivere in pace con i miei valori. Fossi matto, troverò
però una soluzione alternativa è molto più stressante. Nel caso di Greta, ragazzi, la soluzione alternativa offertale dal suo onorevole cervello potrebbe essere stata la proiezione, fare il bue che dice cornuto all'asino. Greta ha visto Angelica comportarsi in un modo simile a come lei stessa si è comportata a Temptation Island, al che, siccome lei è arrabbiata con se stessa, non si è perdonata, allora ha canalizzato questa rabbia che ha per se stessa nei confronti di questo suo alter ego, questa persona esterna a sé però. E adesso Greta sta pubblicamente criticando in modo duro, offensivo, pesante questa persona e sta dimostrando disprezzo verso questa persona, sperando che tutti da casa vedano quanto lei, Greta, in realtà ritenga sbagliato quello che fa Angelica, ritenga sbagliati i valori di Angelica. I suoi valori sono più elevati rispetto a quelli di Angelica, dove Angelica è lei stessa. Greta non sta facendo altro, secondo me, che cercare di recuperare un po' di autostima perduta e di rimediare a un senso di colpa opprimente, però giustamente non si rende conto che dall'esterno sembra fuori come un balcone, cioè tu, bue, che ora dici cornuto all'asino, hai comunque tentato il fidanzato di un'altra, gli hai scritto i messaggini sulla sabbia, hai pianto per lui dicendogli che lo avresti aspettato fuori proprio un attimo prima che lui andasse a confrontarsi con la sua fidanzata, e te lo sei pure tatuata. Quindi adesso cosa fai la morale ad Angelica perché chiama il tuo quasi ex ragazzo cucciolo di foca? Ma almeno fai la morale a lui, che non è in grado di stabilire confini chiari e inequivocabili con le altre donne, perché io non credo che Mirko sia interessato ad Angelica, però secondo me lui non riesce ad esprimere chiaramente il suo disinteresse. È come se mantenesse sempre questa ambiguità nelle sue interazioni con le donne che lo vogliono, che lo desiderano. Lui non chiude mai le porte che gli si vogliono aprire, ci mette sempre un piedino dentro, lasciandosi la possibilità di riaprire quella porta in caso di necessità. Questo tipo di comportamento in Mirko lo vedremo molte altre volte, ragazzi, ma andiamo per ordine. Greta, dopo aver visto il confronto tra Perla e Mirko, chiede l'aiuto del pubblico scrivendo su Instagram: ragazzi, ho bisogno del vostro aiuto, come si manda un aereo nella casa? Ma nel senso, c'è proprio per prenderla in pieno? Non seguendo assiduamente il Grande Fratello, ci ho messo un po' a capire che Greta intendesse questo tipo di aereo. Pensavo che volesse fare un attentato terroristico. Allora, Greta chiede come si manda un aereo nella casa. Dunque, Greta, mi sono informata, ecco il tutorial. Vai sul sito Ryanair, clicca su prenota un volo, prendi quel volo e scappa in Lussemburgo, dove Mirko non ti può trovare, che ti stai intossicando inutilmente. Il 16 novembre Perla Vatiero entra nella casa del Grande Fratello. La reazione di Mirko è uno shock controllato, se lo aspettava come ti aspetti un aneurisma, e il loro incontro fomenta più che mai i perletti. Guardate. Da questo momento in poi Mirko e Perla fanno sognare il pubblico da casa con i loro abbracci, i loro sguardi, la loro ritrovata complicità. Già pochi minuti dopo l'ingresso di Perla i due sono in confessionale a ridere insieme allegramente. Tra l'altro Alfonso Signorini sbaglia e chiama Perla Greta. Sentite. Mirko, Greta. Mirko a questo punto aspetta che Perla esca dal confessionale, si avvicina quatto quatto alla telecamera e dice: Dì a Greta che la amo. dite a Greta di valutare il Lussemburgo, è bello, ci sono i castelli. La gente impazzisce per Mirko e Perla, e quando dico che impazzisce, ragazzi, intendo che si manifestano scene di questo tipo. TikTok pullula di meme, pullula di gente che si ritiene ossessionata da Mirko e Perla e che si vanta di passare 24 ore su 24 davanti alla diretta del Grande Fratello solo per vedere come si comporta Mirko con Perla e come si comporta Perla con Mirko. Sì, io sono stata tra loro. Ma TikTok pullula anche di clip in cui vediamo Mirko e Perla che si abbracciano e si scambiano parole affettuose.
che non riesce a staccare gli occhi di dosso a Perla. Mirko che segue Perla per casa. Mirko e Perla che ballano e per poco, pertanto così ragazzi non si baciano. La percezione che si ha è che tutto il mondo speri nel ritorno di Mirko e Perla. L'ossessione dei fan però tocca il vertice più alto quando una ragazza nota su TikTok come Esme realizza una canzone che fa pressappoco così. Mirko e Perla, Perla e Mirko Brunetti, sono innamorata dei perletti e dei loro fottuti sguardi. Questa canzone diventa virale, viene pure caricata su Spotify dove ha una durata di oltre 4 minuti. E insomma TikTok si riempie di video in cui viene utilizzato questo audio. Tra l'altro la stessa Esme si inventa pure il balletto per questa canzone, come se la canzone non fosse stata abbastanza, pure il balletto. Sotto i TikTok in cui viene usato questo audio, la canzone dei perletti, qualcuno scrive: io la canto a mio figlio per farlo dormire. Il vino di Lussemburgo è una specialità, Greta, pensaci, io vengo con te. Ma a proposito di Greta, la situazione per lei si complica, il suo fidanzato è sempre più vicino alla sua ex Perla e così Greta esprime il proprio stato d'animo nelle storie Instagram postando video in cui fa la faccia triste. Ma a complicare le cose ci sono anche i fan, ragazzi, i perletti, perché i perletti a questo punto sono talmente fomentati che il cyberbullismo nei confronti di Greta si intensifica più che mai. Le due ragazze, Greta e Perla, vengono continuamente messe a confronto, messe l'una contro l'altra. Si alimenta un clima teso, un clima di gelosia, di invidia e l'obiettivo sui social diventa quello di fare sentire Greta una nullità, inferiore in ogni campo rispetto a Perla. L'atmosfera sui social somiglia più che mai a quella che ha coinvolto Hailey Bieber e Selena Gomez. Ne abbiamo parlato nella Justin Bieber saga, se ve la siete persa ve la lascio in un rettangolino grigio oppure giù nell'info box. Vi faccio un breve recap. Per anni i fan di Justin Bieber hanno creato ostilità tra Hailey Baldwin, cioè la nuova moglie di Justin Bieber, e Selena Gomez, la sua ex fidanzata storica, fomentando un clima di odio inarrestabile nei confronti di Hailey Bieber. Tutto ciò, ragazzi, in nome di quella che ritenevano una specie di guerra santa, cioè loro incoraggiavano con l'odio il ritorno all'amore, cioè il ritorno dell'amore seppur tossico e sofferto tra Justin Bieber e Selena Gomez. Allo stesso modo oggi il pubblico italiano vuole il ritorno della relazione tra Mirko e Perla, per quanto i due si siano sputtanati, cornificati e giurati rancore eterno davanti a Filippo Bisciglia, e quindi siccome speriamo nel ritorno di Mirko e Perla, Greta va eliminata, va annientata, perché lei viene vista come l'ostacolo che impedisce questo ritorno e il modo più veloce per annientarla a quanto pare è il cyberbullismo. Forse così si farà da parte da sola, in un modo o in un altro. Dietro il cyberbullismo ci sono spesso delle dinamiche molto simili a quelle mafiose, cioè ti aggrediamo, ti spaventiamo, così
magari ti fai da parte da sola. Ci sono vari modi in cui quello che inizia come uno scherzo si può trasformare in bullismo, in questi casi cyberbullismo. Ecco, uno di questi scherzi che può sfociare nel bullismo, ragazzi, è la derisione, no? Commentare l'aspetto fisico di una persona, prendere in giro le sue paure, umiliarla con le parole. Tutto questo diventa bullismo quando diventa un comportamento ripetitivo che perdura nel tempo. E io adesso vi leggo solo alcune delle centinaia di migliaia di commenti di odio che ogni giorno da quest'estate fino a oggi compaiono sotto i post che raffigurano Greta Rossetti. Regia, mi serve una musica, un sottofondo horror, per favore. Che schifo, l'audio troppo, non ce la faccio, falsa, schifosa, non capisco perché ti sei fatta 2 gommoni al posto delle labbra, eri molto più bella senza silicone. Rosichi, per l'apoteosi, te la nullità. Oltre al fatto che lei è bellissima al naturale, te non sei né naturale né tantomeno bellissima. Lo vedi, il botulino ti ha storto la bocca, è bruttissima, tutta plastica. Poi le gatte morte sono altre, mi sa che i croccantini erano i tuoi. Lei scioccata per cosa? L'hai conosciuto facendoti pagare per fare la guastafamiglia in diretta nazionale. A questo commento tra l'altro Greta risponde complimenti, quindi questo ci dovrebbe far capire che lei li legga i commenti. Cesso di femmina, ringraziamenti per i 500.000 like di persone di cui più della metà ti seguono per insultarti, gli altri sono viscidi che ti apprezzano solo per le tue foto, so che ci guadagni comunque ma ne vale veramente la pena. Basta, non vali niente per Mirko. Ma che bocca ha? Terrificante. Scusa, dove hai preso la sagoma della bocca? Da un ciclista? Ma perché c'ha ste labbra? Un transessuale. Tra l'altro usare transessuale come insulto è accettabile solo se sei nato negli anni 20 e i tuoi genitori ti picchiavano se dicevi mi piace il rosa. In questo caso fai pena, in qualunque altro caso fai solo schifo. Perla ci ha fatto piangere, tu ci hai fatto imbarazzare. Differenza. Questi commenti che sto per leggervi si riferiscono al riavvicinamento nella casa tra Perla e Mirko. Potete notare che questi commenti si concentrano spesso sul deridere le paure di Greta e questi utenti tentano di amplificarle le sue paure. Il karma, e mi dispiace, continua pure a fare storie dove si vedono i tuoi capezzoli, i capelli al vento e le unghie corte uguali a Perla. Mirko non sa neppure più della tua esistenza, ma a te non emozionano, a me tanto. Hai visto anche il ballo di Perla e Mirko o vedi solo quello che ti fa comodo per restare ancora la fidanzata di Mirko? Un altro tipo di scherzo che può sfociare nel bullismo è l'imitazione. L'imitazione fatta al fine non di omaggiare la persona imitata, ma di umiliarla, di deriderla con un gruppo di persone che la detesta e che, insomma, la ritiene la sua esistenza fastidiosa. Ebbene, a questo punto su TikTok compaiono diversi video di utenti che fanno uso di questo filtro. Come vedete, questo filtro aggiunge al viso dell'utente delle labbra a canotto. Ecco, questo filtro viene usato da centinaia di utenti per prendersi gioco di Greta e dei suoi connotati facciali, deridendone la faccia, ragazzi, e facendole il verso. Avete presente il video in cui si mostra triste per quello che sta facendo Mirko dentro la casa con Perla? Ecco, guardate ora le parodie. Ma questo non è nemmeno l'unico filtro che viene usato contro Greta su TikTok. No, ragazzi, ne viene addirittura creato uno ad hoc. Questo, il filtro quiz in cui, muovendo la testa, devi rispondere alle domande che compaiono sopra di te. Ve lo faccio vedere direttamente, facciamo proprio un test. Ok, la prima domanda è: Mirko è innamorato di Greta o Perla? Guardate cosa succede se indico Greta. La segna come risposta sbagliata. Mirko non si lascia andare con Perla perché ama Greta o prima o poi cederà? Se indico prima o poi cederà, la segna come risposta corretta. Greta ama davvero Mirko? Sì, assolutamente no. Se segno sì, la segna come risposta sbagliata. L'altra era la risposta corretta. Assolutamente no, Greta non ama Mirko. Mirko e Perla torneranno insieme? Sì è la risposta corretta, no è la risposta sbagliata. E infatti il mio punteggio è venuto fuori basso perché ho dato tante risposte sbagliate. Cioè alla fine ti dà pure il punteggio quanto
non ho capito, cioè quanto sei un perletto o quanto conosci la verità, cioè quanto... Io aggiungerei anche un'altra domanda. Dovremmo farci una vita? Opzione A, sì, dovremmo. Opzione B, dovremmo proprio e non ci sono altre opzioni. Alla luce di questi continui attacchi subiti da Greta interviene Jessica Notaro. Jessica Notaro è un'attivista che nel lontano 2017 fu sfregiata dal suo fidanzato con l'acido. Il 24 novembre Jessica pubblica questa storia su Instagram in cui condivide una delle foto di Greta, una di quelle sotto le quali sono stati lasciati commenti velenosi, e scrive: tutti voi ridicoli e ridicole che state massacrando questa ragazza sul social come fate con tante altre, mi raccomando, domani che è il 25 novembre ricordatevi di disegnarvi il segno rosso sulla faccia per prendere un po' di like, siete dei poveretti. Probabilmente Jessica si è indignata in modo particolare di fronte a questo tweet, come d'altronde tutti noi. Praticamente una tizia il cui nickname è Sara Perletti era scrive su Twitter un bel giorno: vi giuro non potete capire quanto odi Greta, ma non poteva incontrare un turetta in vita sua anche lei? Almeno non sarebbe entrata in casa e non ci avrebbe rovinato quei bei momenti tra Mirko e Perla. Per chi non lo sapesse, perché non so, sta sbarcando ora sulla Terra dal suo viaggio su Marte, Filippo Turetta sarebbe l'uomo che qualche giorno fa è stato arrestato per avere assassinato l'ex fidanzata con 20 coltellate perché non accettava la fine della loro relazione. Quindi Sara Perletti si sta rammaricando per il fatto che Greta non abbia avuto un ex fidanzato che l'abbia tolta di mezzo. E adesso se volete potete tornare su Marte, come darvi torto d'altronde. A questo punto in difesa di Greta interviene direttamente sua madre, Marcella, anche detta suocera. Suocera Marcella pubblica su Instagram una storia in cui si rivolge direttamente alle donne cattivelle che offendono sua figlia e sentite cosa dice suocera Marcella. Vi faccio sentire direttamente le sue parole. Questo lo dico alle donne, perché siete proprio un popolo di cattivelle, pomonelle. Le donne devono essere piene di carattere, sentirvi piene di voi stesse, amarvi di più e avere un'autostima, si chiama autostima. Quindi l'invidia, ma cancellatela, perché non serve. Toglietevi questa cosa che vi logora, con questi TikTok demenziali che fate. Tanto ricordatevi una cosa, che la cattiveria prima o poi la pagate, ricordatelo, tutto torna al mittente. Un beso. Ma Marcella ci tiene anche a dirci, ragazzi, cosa ne pensi lei del comportamento di Mirko e delle attenzioni che sta riservando alla sua ex dentro la casa. Ebbene, Marcella pubblica questa storia in cui tagga la figlia, Greta, e scrive in sovrimpressione: meriti di più, amore mio. In sottofondo mette la canzone Il coraggio di andare di Laura Pausini, una canzone che, insomma, già dal titolo sembra incoraggiare la figlia ad andare in Lussemburgo, lontano da Mirko. Meno delicato invece è stato il fratello di Greta, Josef, nell'esprimere la sua antipatia nei confronti di Mirko. Infatti, durante una diretta a Josef viene chiesto come la prenderesti se Mirko e Perla tornassero insieme e lui risponde così: come prenderesti un ritorno tra Perla e Mirko? Esulterei. Questa clip di Josef viene divulgata dai Perletti per deridere Greta, perché fa ridere, no? Che addirittura il fratello di Greta faccia il tifo per Perla e Mirko e non per sua sorella. In questo TikTok leggiamo proprio in sovrimpressione: il fratello di Greta è come noi. Quindi qui abbiamo un noi addirittura, un gruppo coeso di persone. Al che Josef si affretta a mettere i puntini sulle i pubblicando queste storie. Che facile che è far abboccare i pesci comunque. Io ieri in diretta ho detto esulterei come battuta proprio perché tutti voi continuavate a fare nomi di terze persone che sinceramente nella mia diretta contano poco e niente, e quindi per stare al vostro gioco ho detto esulterei. Poi sicuramente mia sorella, arrivato ad oggi, dico che si merita di meglio, ma era una battuta, mi spiace per voi. Josef quindi, ragazzi, ritiene che Mirko non sia all'altezza di sua sorella. Sembra ieri che tutti e tre, Mirko, Perla e Josef, facevano insieme il rewatch di Temptation Island.
Doveva essere romantico vedere Perla piangere per lui e Greta, con Greta accanto sul divano. Il fratello di Greta comunque è un personaggio controverso in questa storia. Vi ricordate quando Rick, il fidanzato di Angelica, aveva detto non accetto la morale da una che fa la tentatrice, riferendosi a Greta che aveva appena dato della gatta morta alla sua fidanzata? Ebbene, Joseph al tempo era intervenuto in questa polemica ed era intervenuto dicendo ciò, premettendo che a me del Grande Fratello e dei reality non me ne frega niente, però quando mi toccano mia sorella, male. Ho visto che il tipo di quella cessa, Angelica lì, che ci sta provando con il fidanzato di mia sorella, ha detto che non stavano insieme, lei lo aveva lasciato a Mirko. Vabbè, Angelica, quella cessa che ci sta provando con il fidanzato di mia sorella, ha detto che lui non accetta critiche da una che ha fatto la tentatrice. Zio, ma la tua tipa ci sta provando con il fidanzato di quella che ha fatto la tentatrice, quindi di cosa parli, zio? Tienila al guinzaglio che è meglio. Il parere di un uomo che per contestare il comportamento di una donna le dà della cessa ed esorta il suo fidanzato a metterle il guinzaglio va buttato direttamente nel bidone dei rifiuti pericolosi. Joseph a quel punto infatti si era attirato molti commenti negativi ai quali aveva risposto sempre e solo tirando in ballo i parenti. In che senso direte voi? Per esempio un utente gli aveva scritto: Angelica sarà anche cessa, ma tua sorella è una bambola di plastica. Risposta di Joseph: tua madre. Sotto una foto di Joseph e Greta insieme invece un altro utente gli aveva commentato: metti lei al guinzaglio, zio. Risposta di Joseph: metto tuo padre. Sotto lo stesso post qualcuno aveva commentato, rivolgendosi a Greta: fatti anche tuo fratello adesso. E Joseph al che aveva risposto: già fatto, amo. Non è un colpo di scena che mi aspettavo, ma va bene, cioè i Cesaroni mi sono sempre piaciuti. Ma andiamo avanti, passano i giorni dentro la casa del Grande Fratello, Perla e Mirko sono sempre più complici e bisogna dire che sono davvero molto carini ragazzi, lui, lei e Angelica. Angelica è il terzo incomodo, non li lascia mai da soli, è sempre in mezzo a loro a vigilare, cioè sembra quasi volersi assicurare che non abbiano mai un attimo di privacy. Ed è iniziato tutto già il giorno dell'ingresso di Perla. Torniamo a quel momento. Angelica aveva accolto Perla nella casa con un grande calore, forse un po' troppo. Addirittura, siccome Angelica fino a quel momento condivideva il letto con un'altra concorrente, Beatrice, a quel punto aveva preso Beatrice in disparte e le aveva chiesto il permesso di poter dormire nel letto con Perla e non più con lei, con Beatrice, dicendole tipo: dai, Perla è appena arrivata, non voglio lasciarla a dormire da sola, capiscimi. Vi faccio vedere questa scena. A proposito, possiamo chiederti un favore enorme? Ma io mo vorrei mettere il pigiama, No. Perché? Così mi dici? Perché? Perché mi dici questo? Perché, insomma, adesso che magari possiamo trovarci bene a dormire insieme. Che cattiveria. Perché sennò è da sola. Ma sta vicino a Mirko, sta nel letto quello di... No, ma dormirebbe da sola. No, vabbè raga, non è che voglio essere, cioè nel senso, se no dormo da sola. No, dai, Anci, che cattiveria. Non è cattiveria, vedi, perché sarà da sola. E beh, non è meglio che dormi da sola. Non ho letto matrimoniale. Ma dai, è appena arrivata. Vabbè, certo, ora che me lo dici non posso che dirti sì, perché è chiaro che poi sentirei un... I concorrenti al che avevano subito iniziato ad avere dei sospetti e a ciuciulare. Ah, Angelica sta facendo la furba, si sta avvicinando a Perla solo per poterla tenere sotto controllo, solo per poterla tenere lontana dal suo love interest Mirko. E in effetti Angelica sembra star giocando proprio a questo gioco, bisogna dirlo. Per esempio, qui vediamo Perla, Ciro, Mirko e Angelica sul letto a chiacchierare e per tutto il tempo Angelica fa i grattini sulla gamba a Mirko, guardandolo con lo sguardo da cerbiatta. Parliamo di tipo 2 ore e mezza di grattini, ragazzi, da gatta morta a gratta morta. È stato un attimo. Qui Perla e Mirko parlano da soli, sul letto, vicini, occhi negli occhi. Perla gli sta rimproverando pure il tatuaggio che si è fatto con Greta dopo 2 settimane, quindi da questo capiamo che stessero facendo discorsi molto personali. Vi faccio sentire. Tatuaggio l'ha fatto lo Mirko. Le occhi la mia culo. Perfetto. Ma il tatuaggio che dice un simbolo dell'isola, che dice vabbè, i occhi la mia culo, Chiara.
Ma quando la telecamera stacca e inquadra il resto della stanza, vediamo che per le Mirko non sono soli, c'è Angelica nel letto con loro, Angelica che li fissa. Qui vediamo per le Mirko che fanno colazione insieme da soli, che carini. Poco dopo Angelica arriva e si aggiunge a loro. È un cacchio di pop-up questa ragazza, spunta continuamente a disturbare la fruizione di questo film, il film dei perletti. Quando Mirko è sotto la doccia, Angelica lo raggiunge e fa la doccia con lui, cosa che a quanto pare non ha mai fatto con nessun altro concorrente. Solo con Mirko le fa certe cose Angelica, c'è un accanimento in corso, o un aggattimento direbbe Greta. Qui vediamo che non appena Perla si allontana, Angelica va ad abbracciare Mirko, il quale tra l'altro è a petto nudo perché si sta allenando, quindi potrebbe essere un tantinello inappropriato. Ciao Mirko, ma potrei fare senza di te? Sono pure venuta a dormire vicino a te. Poi un altro concorrente del Grande Fratello dice in confessionale: ma Angelica all'inizio del gioco diceva sempre Rick, Riccardo, Rick. Non appena è entrato Mirko nella casa, però guarda caso Angelica non ha più nominato Rick. Evidentemente, ragazzi, non se lo ricorda più. In tutto ciò Angelica si dice divertita da questo rumoreggiare su di sé. Allora, io ho una mezza teoria, ragazzi, e cioè la mia teoria è che siano stati gli autori a suggerire ad Angelica di avvicinarsi a Mirko per creare dinamiche di gelosia. Me lo auguro, perché non ci posso credere che una ragazza così tranquilla possa nascondere l'invadenza di una suocera. Una delle concorrenti, cioè Beatrice, dice: io l'ho capita Angelica ha le manie di controllo, controlla sempre tutto in casa, controlla il frigo, controlla gli alimenti, tanto che noi la chiamiamo Sergengi, scherzosamente, e allo stesso modo adesso secondo me sta cercando di controllare Mirko e Perla, vuole sapere cosa fanno, cosa si dicono. Tuttavia Angelica, messa al corrente dei sospetti dei suoi compagni, dice: boh, vedetela come vi pare, io sono team Perla. Lei è team Perla, ragazzi, lei diventa grande amica di Perla. Eppure qualche sera dopo, parlando da sola con Mirko, gli rivela che a lei l'ingresso di Perla sia dispiaciuto, perché da quando c'è lei, da quando c'è Perla, lui non è più se stesso, lui non è più quel lui da solo, lui non scherza più con le altre dentro la casa, e le altre sarebbero Angelica, immagino. Guardate questa scena. È dispiaciuto dell'ingresso di Perle che ora non sei più tu qua, capito, da solo. Cioè? Nel senso che sei entrato al GS come Mirko, ok? Facciamoci conoscere, così dopo Temptation, insomma, uno si fa meglio un'idea di come sei, perché da là secondo me non sei uscito come sei davvero tu, ma qua invece lo stai dimostrando ed è stupendo. E poi entra Perla e quindi di nuovo subentra il discorso Mirko-Perla, e questo un po' mi è dispiaciuto perché siamo di nuovo lì, capito? Non so se mi sono spiegata. Sì, però io comunque nei confronti vostri non sto cambiando, e poi i discorsi, anzi a me farebbe piacere affrontare anche altri discorsi, altri discorsi. Sto parlando di te qua dentro, che magari ti vuoi comportare in determinati modi. Ora che è entrata Perla forse sei un po' più condizionato. Ad esempio scherzare con le altre è una cosa che ovviamente non facciamo più perché c'è Perla, capito? Cioè prima eri da solo, quindi totale libertà di fare quello che ti pare, divertirti, scherzare. In tutto ciò l'atteggiamento di Mirko è sempre lo stesso, l'ambiguità, cioè lui comunque non chiude la porta quando Angelica l'apre un pochettino, non stabilisce dei confini chiari. Vabbè, nonostante Angelica il pop-up, Mirko e Perla sono sempre più vicini, si abbracciano, si dicono di volersi bene, e ad un certo punto, mentre sono abbracciati sotto le coperte, il che è già di per sé una cosa estrema da fare con l'ex, Perla lo chiama amo per sbaglio, sentite. No, ma veramente fai? No. Dite a Greta che la amo, disse. Perla e Mirko rimangono a coccolarsi sotto le coperte a lungo, mentre gli altri concorrenti della casa stanno così. Tutto il mondo è in attesa del bacio, ragazzi. Mirko e Perla sono talmente vicini che potrebbero baciarsi da un momento all'altro, ma all'improvviso
Arriva Angelica a portare le tisane per tutti e tre e si mette sotto le coperte con loro. Ma come si fa? Una mattina Mirko va a svegliare Perla portandole la colazione. Perla racconta di come per istinto gli abbia preso la mano e gliel'abbia tenuta a lungo, perché capito, quando vivevano insieme Mirko la svegliava, poi si tenevano per mano per un po'. Quindi quella mattina il cervello di Perla le ha giocato uno scherzo, si è confusa, pensava che fosse il 2019 e solo una volta realizzata la gaffa ha lasciato la mano a Mirko. In tutto ciò però Mirko non l'ha respinta, cioè ha lasciato che gli tenesse la mano, a quanto pare. Poi una sera Perla e Mirko ballano insieme un lento e si sfiora ancora una volta il bacio. In confessionale Perla racconta di quanto sia stato emozionante per lei ballare con Mirko e Mirko dice sì, è stato un ballo carico di emozioni che di certo non fai con un'amica, dice Mirko, quindi Perla non è solo un'amica per lui. In un'altra circostanza vediamo Mirko dire a Perla che quando ha fatto il confessionale in pigiama e struccata era bellissima e glielo dice accarezzandole il viso. Quindi Mirko, ragazzi, si sta mostrando disponibile, non sta mettendo dei limiti con Perla, non le sta dicendo apertamente di non avere intenzione di tornare con lei per non illuderla, anzi le sta inviando centinaia di segnali che urlano ti voglio ancora, mi manchi, ricominciamo da dove avevamo lasciato, ricominciamo dal tenerci per mano la mattina e dite a Greta che la lascio. E Greta, in tutto ciò, Greta lancia frecciatine. Dapprima, infatti, a quanto pare, mette il like al post di un utente che scrive Greta da fuori fa più dinamiche di Perla che oltre a sollevare 2 pesi, farsi la colazione da Garibaldi, che sarebbe un altro concorrente, e mettersi il pigiama, altro non fa. Comodina. Sotto vediamo appunto il like di Gre Rossetti, che sarebbe il nickname di Greta su Instagram. Non contenta, Greta pubblica un TikTok insieme a suo fratello in cui i due dicono comunque amore, i leoni coi leoni. Il resto della frase finitela voi. I leoni coi leoni, il resto della frase finitela voi. E il resto della frase, ragazzi, immagino che sia i cani coi cani, le gatte morte con le gatte morte, i tuoi occhi con la mia cura. A questa provocazione risponde la sorella di Perla, Lorena, che pubblica questa lunga storia. Non mi sono mai intromessa in queste dinamiche. Mia sorella ha sempre risposto e fatto tutto di testa sua, ma ad oggi sento di doverla difendere dalle offese gratuite che sta ricevendo. Precisiamo una cosa che forse ancora non è chiara. Lei, si riferisce a Greta, Lorena, si definisce leonessa, ma ancora non ha capito che le dinamiche che crea sono frutto della storia di quelli che vuol far passare indirettamente come i cani. A mio parere è un complimento, perché i cani sono molto meglio delle persone. Inoltre definisce mia sorella un comodino. Io però fossi in lei ringrazierei per tutta la visibilità che sta avendo. Ora vuole passare da vittima per una storia di neanche 3 mesi e far passare anche mia sorella per quella illusa da Mirko o sottomessa a lui. Starà utilizzando una nuova tattica. Ha dato della gatta morta per un ballo, ha fatto un casino per mezzo messaggio cancellato e ora per tutti gli sguardi e la complicità che sta emergendo con Perla, silenzio stampa. Forse non conosce il significato della parola amore, che va oltre il pubblicare una foto insieme al proprio partner. Per amore si fanno pazzie, si abbatte l'orgoglio, si dà fiducia, ci si sostiene, ci si dà del tempo, si ha stima per l'altra persona con cui si sta. E se tutto questo non è avvenuto è semplicemente perché non è mai esistito. Ma torniamo un attimo dentro la casa del grande fratello. Perla e Mirko a questo punto si confrontano sulla loro rottura per la prima volta. No, non è la prima volta, vabbè, per la prima volta da soli, cioè insomma se da soli si può definire mentre si è guardati da tutta l'Italia. Perla è talmente provata che dimentica le basi della lingua italiana mentre parla con Mirko e a una certa se ne esce con un congiuntivo sbagliato, Mirko la corregge. In generale comunque la proprietà di linguaggio di Mirko e Perla è veramente ridotta, cioè se volete tutti potete parlare come Mirko e Perla. Vi faccio un tutorial, basta semplicemente costruire ogni frase inserendo queste parole, cioè devono esserci tutte nella stessa frase.
Fondamentalmente, ad oggi, vuoi o non vuoi, io Mirko oppure io Perla, in base al genere in cui vi identificate, determinate cose, dopo 5 anni di fidanzamento di cui 25 di convivenza, e poi ci potete aggiungere quello che volete, così avrete il vostro discorso da per letto. Facciamo una prova. Allora, fondamentalmente ad oggi Perla si è aperta con Mirko e, vuoi o non vuoi, si è messa a piangere, rivelando i motivi della sua frustrazione, perché dopo 5 anni di fidanzamento di cui 25 di convivenza, determinate cose, parlando con lui, a lei Perla fanno venire gli occhi lucidi. Vi faccio sentire qualche estratto del loro confronto. Diciamo che io, voi non vuoi, anche lì all'interno io non ho mai parlato di sentimento, non ho mai detto, non ho mai provato determinate cose, non ho mai... Me lo posso spiegare? In qualsiasi situazione non ho mai detto parole così pesanti, perché non mi vengono, non ho mai. Io con te ho amato. Io a te ti ho amato più della mia vita. Anche io, Perla, il non ho mai. Io non avevo niente lì dentro, non facevo nulla, eppure venivo apprezzato, ma anche dagli stessi ragazzi, senza fare nulla, soltanto essere me stesso, che io dicevo non ho mai. Non erano riferite solo esclusivamente a una questione amorosa, l'amore, a una questione di paragone tra ragazze. Tornavo da Avezzano, andavamo a Roma, da Roma tornavamo a Rieti, facciamo tu oggi ti rendi conto quello che abbiamo fatto e che ho fatto io per te. Io me ne rendevo conto già lì e io non ho mai detto che Perla per me non ha fatto niente, non l'ho mai detto. Io senza Perla non riuscivo a diventare quello che sono oggi. A un certo punto però siamo diventati il contrario, ci facciamo solo del male. Se una persona dentro casa si sveglia la mattina e si sente un nulla, e si addormenta che si sente un nulla, no? Cioè io mi rendo conto che del male che faccio a quella persona che sta dentro casa con me, che non mi rendo conto. Lo sai, ti dicevo lasciami. Aspetta, aspetta. Chi c'è stato vicino a te 4 anni, tutti i giorni, e non ha mai mollato un secondo la presa? Tu. Ok, tu piangevi e c'ero io e mandavo giù, facevo quello forte, in realtà non lo sono mai stato perché mi sentivo in colpa che stavi lontano dai tuoi, non volevo dare il pensiero ai tuoi, mi sono preso tutte io le responsabilità. Poi sono sbottato perché ho 26 anni, non ce n'ho 50. Mirko a questo punto sembra veramente volere tornare con Perla. A un certo punto dice in confessionale, piangendo a dirotto: mi manca svegliarmi la mattina e sapere che quando tornavo a casa comunque la rendevo felice. Quindi Greta, ormai vuoi o non vuoi, fondamentalmente sembra un capitolo chiuso per Mirko. Addirittura a un certo punto, parlando con i suoi compagni, Mirko fa vedere i propri tatuaggi, sta facendo vedere tutte le cose che si è tatuato e dice: allora, questo l'ho fatto con Perla, questo invece l'ho fatto con quella nuova. La chiama così Greta. Sempre sulla questione tatuaggio, Mirko racconterà in un'altra occasione che lui in realtà si volesse tatuare con Greta solo una palma, una semplice palma, lasciando intuire che sia stata Greta a preferire una dichiarazione d'amore indelebile come "i tuoi occhi la mia cura". Ma non solo, Mirko dice anche che durante l'ultimo confronto con Greta l'abbia baciata un po' controvoglia, quindi il limone durato 25 minuti lui gliel'ha dato controvoglia. Capito? Il love bombing nei confronti di Greta è terminato. Questo è. Greta passa improvvisamente dal vedere Mirko sbandierare al mondo intero il proprio incontenibile amore nei suoi confronti all'essere definita quella nuova. Sta totalmente svalutando il sentimento nei confronti di Greta, così come ha fatto con Perla, dopo che la storia d'amore con Perla si accingeva a finire. Quindi tipo lui diceva a Greta: mi sento con te come non mi sono mai sentito con nessun altro, svalutando la storia d'amore precedente.
precedente, quella con Perla. Faccio queste piccole osservazioni, poi uniremo i puntini alla fine, verso le conclusioni. Ma Mirko con Perla ci vuole ritornare, sì o no? Sebbene tutto nelle sue azioni faccia pensare di sì, quando la domanda gli viene posta in modo diretto da Alfonso Signorini, Mirko risponde no. Cioè lui nega categoricamente che ci sia la benché minima, lontanissima possibilità che lui e Perla tornino insieme, in questa vita o in un'altra. Quindi Mirko sta illudendo Perla, cioè la sta trattenendo in un limbo, inviandole segnali contrastanti. Da un lato le fa le coccole, la guarda in un certo modo, le dice belle parole, le sta sempre appiccicato, dall'altro lato dice a gran voce di non volere tornare con lei. Mirko sta manipolando Perla emotivamente, sta giocando con lei. Il suo comportamento infatti fa credere a Perla di avere una possibilità con lui, di conseguenza Perla, invece di voltare pagina, cercare di elaborare la rottura con Mirko, andare alla ricerca di nuovi manzi, si sente ancora coinvolta nella relazione con lui, quindi continua a cercare la sua approvazione, continua a cercare il suo affetto, continua a provarci sostanzialmente. E invece Mirko non intende tornare con lei, cioè lui nella sua situazione dovrebbe tracciare dei confini, dovrebbe essere chiaro con Perla, le dovrebbe dire io non intendo tornare con te e comportarsi in modo coerente con le sue parole affinché Perla possa farsi il suo piantino e dopodiché possa voltare pagina. E invece Mirko non lo fa, ragazzi, lui non traccia nessun confine, anzi quando cala il buio lascia pure che Perla si metta nel suo letto e i due passano la notte a chiacchierare. E durante la notte parlano anche di Greta, cioè Mirko parla con Perla di quanto Greta sia bella. Greta è bellissima, le dice ammettilo che è bellissima, almeno questo lo devi ammettere. E in tutto ciò Perla, invece di alzarsi dal letto, recarsi verso la Porta Rossa, uscire, prendere un Uber e andarsene a dormire in hotel, gli risponde: ma sei tutta rifatta, Mirko. Io sono più bella di Greta perché sono più naturale. Non saprei dire chi sia più tossico a questo punto, se Mirko che spiega alla sua ex quanto sia bella la donna con cui l'ha rimpiazzata, o se Perla che sminuisce Greta per cercare di convincerlo del fatto che lei sia più bella. Ma Greta, che fine ha fatto Greta in tutta questa situazione? Dov'è Greta? Greta già da prima dell'ingresso di Perla aveva pubblicato diverse stories in cui diceva di essere dalla parte di Mirko, io lo sosterrò sempre, e aveva in tutti i modi cercato di attirare l'attenzione di Alfonso Signorini e degli autori del Grande Fratello, perché sperava che Mirko venisse messo al corrente dell'amore che Greta all'esterno stava professando per lui, del fatto che lei fosse dalla sua parte, voleva che in qualche modo gli facessero arrivare il suo supporto. Ma siccome Alfonso è un perletto, la ignora. Così a questo punto Greta critica la redazione del Grande Fratello dicendo: io ho fatto tutto quello che potevo, ragazzi, non ci posso fare niente se Alfonso Signorini non mostra a Mirko le mie interviste, i video che faccio per lui, le frasi in cui gli esprimo il mio supporto. Insomma, se la prende un pochettino con la produzione. Dopo l'ingresso di Perla, ma soprattutto quando Perla comincia ad avvicinarsi un po' troppo a Mirko, Greta sceglie di fare silenzio stampa, sopporta con pazienza balli, sguardi, coccole, parole dolci, ma quando Mirko sistema una calza a Perla, Greta perde la calma e posta una storia in cui inquadra le proprie calze e scrive: amore mio, se vuoi venire a sistemare le calze anche a me come ti ho insegnato io, ti ringrazio. Ma in che senso? Greta a questo punto ammette di guardare la diretta della casa 24 ore su 24 e dice: fino a quando non sarà Mirko stesso a dirmi che non vuole più stare con me ma con un'altra persona, io sarò qui a guardarlo, a sostenerlo e a difendere la nostra storia, perché lo amo, ma soprattutto perché non saprei proprio come cacchio coprire questo tatuaggio. Greta non vuole farsi da parte e così il cyberbullismo nei suoi confronti si esaspera più che mai, perché ormai ci siamo, ormai Mirko e Perla a momenti ritornano, quindi Greta, fatti da parte, basta. La gente le scrive di farsi da parte, di lasciare Mirko perché Mirko ama Perla e lei lo deve lasciare libero. Insomma, Greta un giorno pubblica questa storia: basta, mi avete rotto, ma chi siete voi per dirmi come, cosa e quando lo devo fare? La mia decisione io l'ho già presa e come e quando e soprattutto se vorrò dirla lo deciderò solo io. Mirko è liberissimo di stare con chi vuole, provare l'amore con chi vuole e quando vuole, basta che
sia felice, nessuno gli ha mai messo il bastone fra le ruote, anzi, deve seguire il suo cuore e io non sto facendo nulla per impedirglielo e mai lo farò, perché l'amore è libertà e se lo riscoprirà con un'altra persona sarò contenta per lui. Ma non rompetemi più le palle però, che siete pesanti, chiedo solo sincerità e rispetto, per il resto viva l'amore con chiunque esso sia. Allora, è improbabile che una persona innamorata dica viva l'amore con chiunque esso sia. Io penso che Greta stia cedendo alle pressioni dei bulli a questo punto, penso che stia cercando di dire qualcosa che possa attenuare un pochettino l'animosità, la rabbia, insomma, che c'è nei suoi confronti. Lei si vuole ingraziare i suoi bulli, secondo me, perché non ce la fa più, è piena. Chi ha subito bullismo forse potrà capire a che tipo di esasperazione mi sto riferendo. Basta, adesso faccio quello che vi aspettate che io faccia nella speranza che mi lasciate in pace. Io, ragazzi, sono convinta che Greta a questo punto sia stata addirittura tentata da lasciare Mirko non tanto per convinzione personale quanto per non subire più la rabbia delle masse, e se ho ragione significa che l'odio che Greta sta ricevendo ormai da troppi mesi la sta ferendo più del suo fidanzato, il che è quanto dire, perché il suo fidanzato passa le notti con Perla. Ora, attenzione ragazzi, non so come sia possibile, ma io ho perso un delirio di materiale, quindi non vi posso riportare le prove di quello che sto per dire, attingerò solo alla mia memoria e scusatemi se dirò qualcosa di impreciso, tenetelo in conto che potrò essere imprecisa. In pratica io mi ricordo che c'è stato un periodo in cui su TikTok circolavano degli screenshot di post che Greta pubblicava nelle stories, cioè c'era proprio lo screenshot per dire no di una storia di Greta, e in queste storie lei diceva per esempio di tifare per Mirko e Perla, oppure si scagliava contro qualcuno, oppure circolavano screen di Gre Rossetti che aveva messo like a delle clip romantiche di Mirko e Perla. Insomma, si è diffusa la voce che Greta fosse passata al lato oscuro e che addirittura lei stessa fangirlasse per i perletti. Questa roba però era tutta fake, ragazzi, erano fotomontaggi di cui ci si serviva su TikTok per deridere ulteriormente Greta, dicendo tipo ah guardatela, evidentemente non ha mai amato Mirko, adesso fa quella che tifa per loro, tutto pur di stare al centro dell'attenzione. La tossicità del web quindi tocca il fondo. Greta a questo punto sbrocca e dice su Instagram basta, me ne tiro fuori, non voglio più avere niente a che fare con questo triangolo, voi siete completamente pazzi e io mo vi querelo pure la mamma. Ora partirà domani una diffida per i miei like falsi che sono stati pubblicati, perché quei like non sono assolutamente miei, sono giorni che vengono messi like finti e storie con la mia immagine e il mio nome riportati sotto commenti o sotto cose. Non sono assolutamente miei, perché se io devo dire qualcosa la dico in faccia. Hanno fatto fotomontaggi dei miei like e li hanno pubblicati. Questa qua è una cosa gravissima, perché ragazzi sta girando la notizia che oggi addirittura hanno scritto che sono incinta. Cioè ragazzi, ma vi rendete conto la gravità? Fanno post addirittura con la mia immagine e il mio nome, dove hanno scritto una frase, le fanno girare su TikTok, su altre piattaforme, dicendo che, cioè, ovviamente la gente crede che sono io perché c'è la mia immagine e il mio nome, ma ragazzi siete tutti fuori di testa, guardate questa storia vi sta dando alla testa, cioè non capite che dall'altra parte ci sono persone? Per favore basta, perché veramente state facendo un casino, basta, ma non so più come dirlo. Da domani, già una so dove farla partire, da domani partiranno le diffide per tutte le fake news che fate sulla mia persona, perché non è giusto, tutto c'è un limite, basta. Dopodiché Greta pubblica delle stories in cui è visibilmente provata e chiede tregua al popolo di internet, tregua dal cyberbullismo che sta subendo da mesi, usa proprio la parola cyberbullismo, ragazzi. Sono arrivata al limite, si parla tanto di bullismo, ma mi state facendo un bullismo mediatico pazzesco per il niente. Ringrazio mia mamma e mio papà di avermi fatto un carattere forte, ma al mio posto, se ci fosse stata una ragazza con un carattere un po' più debole, avrebbe fatto sciocchezze. Vi chiedo per favore, se non sapete usare i social, toglieteli, usateli solo per fare del bene, perché a me mi avete fatto male, sono sincera. Quindi da ora in poi per favore non fatemi più il mio nome, non nominatemi più, mi dissocio io, visto che tanto non si può fare altrimenti, perché è diventato tutto uno schifo. Cioè veramente avete toccato dei limiti, sono stata zitta fino adesso, non ho detto niente in merito a questa questione del bullismo per non fare vittimismo.
ma avete toccato veramente il fondo. E io personalmente, per la mia persona, mi devo dissociare, perché non posso continuare a vivere leggendo determinate cose, sentendomi sbagliata. Per che cosa? Quindi vi prego, basta, cancellate il mio nome da questa questione. Io mi faccio la mia vita. Grazie. La serie di storie di Greta si conclude con questa frase: da oggi esiste solo Greta, non associatemi più a nessuno. Quest'ultima storia mi ricordo che era stata presa ed era stata usata per sfottere Greta. Io non mi ricordo in che modo, ragazzi, inventerei, però mi ricordo proprio nitidamente di avere detto a Filippo: no vabbè, non ci posso credere, guarda questa cosa. Greta ha fatto mezz'ora di pippone sul cyberbullismo, sul fatto che sta soffrendo per il cyberbullismo, e adesso usano la sua ultima storia proprio per prenderla in giro. Questa cosa è folle, cioè io mi ricordo benissimo di avere fatto questa osservazione. Mi prendo la responsabilità di ciò che dico. Penso che gran parte di tutto questo materiale io non lo trovi più, perché magari non l'avevo salvato, l'avevo messo solo nei salvati su TikTok, e guardate quanti dei miei salvati sono misteriosamente scomparsi. Mi sa che Greta qualche querela l'ha fatta partire per davvero. Il 27 novembre Greta si presenta al Grande Fratello. È un giorno importante, è il giorno del confronto tra Greta e Perla, tra Leoni e il resto della frase continuatelo voi. Perla viene invitata da Alfonso Signorini ad uscire momentaneamente dalla casa del Grande Fratello per raggiungerlo in studio. Una volta arrivata, visibilmente emozionata, Perla parla di cosa stia provando per Mirko e dice queste parole: la rottura mi ha dato tanta sofferenza, non so quello che provo per quello che ho passato, non è facile aprirsi e spostare un po' il muro, in questo momento faccio veramente tanta fatica, non so se può far parte del mio futuro. Detto ciò, Perla scoppia in lacrime. Dopo questo sfogo, ragazzi, davanti a lei si presenta Greta. Vi faccio sentire cosa le dice Greta. Mi dispiace vederti così da donna a donna. Ti chiedo scusa se qualche mio atteggiamento che ho avuto in passato ti abbia potuto ferire. La colpa non è la tua, io non ce l'ho assolutamente con te. Mi dispiace solo questo astio che si è creato tra noi, perché non mi piace fare la guerra per un uomo, soprattutto con una donna. Vorrei mettere un punto a tutta questa situazione che si è creata tra noi, più che altro perché ti sento parlare dentro la casa ogni tanto di me. In realtà io non ho avuto mai nessun problema nei confronti tuoi. Nei confronti tuoi io ho sempre portato rispetto, perché ho sempre detto che io non ce l'ho con te e la mia delusione deriva dalla relazione con Mirko, da quello che Mirko ha fatto. Infine Greta dà ragione a Perla, cioè dice: io e Mirko effettivamente forse abbiamo corso troppo. A questo punto Alfonso Signorini chiede a Perla: ma tu lo vedi un futuro tra Mirko e Greta? Pensi che staranno insieme ancora a lungo? E Perla risponde di no. Sentenza lapidaria. Greta a questo punto dice una cosa che cambia tutto. Dice: io, Alfonso, ho capito che Mirko prova ancora qualcosa per Perla, e quindi, dice Greta, di fronte a ciò io faccio non 1 ma 800 passi indietro e mi faccio da parte. Così, subito dopo il confronto tra le due ragazze, avviene il confronto tra Mirko e Greta. Greta lascia Mirko in diretta nazionale. È il trionfo della dignità. Greta recupera il favore del pubblico italiano, che finalmente la esalta per il suo coraggio. Dura 5 minuti, dopodiché Signorini propone a Greta di entrare nella casa del Grande Fratello come nuova concorrente. Greta dice: non lo so, ci devo pensare, ci pensa 5 minuti e dice: allora io per un uomo non me la precludo un'opportunità così importante. Quindi assolutamente sì. Una scelta inaspettata, visto che poco tempo prima un utente aveva chiesto a Greta se avesse intenzione di entrare anche lei nella casa del Grande Fratello come Perla, e Greta aveva risposto così. Vi leggo la sua risposta: sto bene a casa mia, lì dentro uscirebbe la parte arrogante del mio carattere che preferirei non far vedere, quindi ahimè resterò una telespettatrice, che è meglio, fidatevi. Greta mi ricorda l'oroscopo, ti promette che le cose andranno come tu ti aspetti che vadano, poi nel caso in cui succeda il contrario
la colpa è tua che ci hai creduto. Il pubblico si scaglia di nuovo contro Greta, accusata di starsi andando a mettere ancora una volta tra Perla e Mirko. Greta viene accusata di avere montato un teatrino solo per entrare nella casa e di essere insensibile nei confronti di Perla, la quale ha già sofferto abbastanza anche a causa sua, e tutto questo Greta lo starebbe facendo solo per la fama e la visibilità che il Grande Fratello le può dare. Vi leggo alcuni dei commenti che si trovano principalmente sotto il post, cioè il video, no, di Greta che accetta di entrare nella casa, pubblicato sulla pagina ufficiale del Grande Fratello. Sei una pagliaccia, dopo tutto quello che hai detto l'ultima cosa che avresti dovuto fare era entrare al GF. Statene a casa sua, sei una bamboccia, che schifo che fai. Pov, sei maligna e il botox ti dà al cervello e quindi adesso esiste solo Greta. Tenetemi fuori da tutto. Una settimana dopo entri nella casa. Sei patetica, un'arrampicatrice sociale che pur di fare 4 soldi si venderebbe l'anima e la dignità. Perdonatela, ha bisogno di altri soldi per il filler. Cioè, ma tu davvero vuoi entrare al GF come concorrente? Ti prego, no, saresti un peso enorme per Mirko lì dentro. Stai a casa invece a guardare l'amore vero tra lui e Perla, grazie. Greta, di fronte a questa nuova ondata di odio online, pubblica questa foto su Instagram, sotto la quale scrive: d'ora in poi scelgo me, scelgo la mia tranquillità, scelgo il mio sorriso, scelgo la mia felicità, sarò io la mia priorità, nessun altro. Grazie a tutti per i bellissimi messaggi, per il sostegno e per gli insulti. Perdonatemi amici e non se non sono riuscita a rispondere a tutti, ma siete tantissimi, ve ne sarò per sempre grata. I commenti sotto questo post: piano con gli insulti, non posso mettere like a tutti. Al che ragazzi Greta scrive questo commento e lo fissa in alto sotto il suo post. Ci tengo a precisare che nessuno andrà a rubare il fidanzato a nessuno, perché io sono single e quando lascio non torno indietro. A questo punto viene divulgata questa chat. In questa chat Greta avrebbe scritto a una fan che tipo le stava scrivendo qualcosa. Greta le avrebbe risposto: farò di tutto per farli tornare insieme, promesso. Cercherò di far capire a lui che è la cosa giusta, vedrete. Ma che cosa sta succedendo? Greta si è trasformata da tentatrice di Temptation Island a Maria De Filippi di C'è posta per te. Al che la fan gli risponde: anche perché in questi giorni si stanno lasciando andare, credo sia la cosa giusta per entrambi. E Greta risponde: sì, finalmente! Che cos'è questa cosa? La settimana successiva Greta entra nella casa del Grande Fratello. No, basta, me ne vado. No, così non si può. Che ero entrato per stare da solo, tutte e due qua dentro. No. Vabbè, ma mettiti un attimo nei panni miei. Ma nei panni miei chi ci si mette? Questo voglio capire, quindi me ne vado. Le avete voi due, poi. Ma poco dopo il suo ingresso a Mirko viene comunicato che solo una tra Greta e Perla potrà restare dentro la casa. Tocca a lui decidere chi. Mirko sceglie Perla. Ma a questo punto Alfonso Signorini rivela a Mirko che era tutto uno scherzo, entrambe resteranno nella casa ovviamente. Sei contento Mirko? Era solo un modo per vedere chi avresti scelto e per fomentare un altro po' la competizione tra queste due donne, che ormai è diventata una gara come le lotte clandestine dei cani. Vediamo chi sopravvive, tanto per farci due risate. Lo stesso giorno in cui Greta entra nella casa, al televoto viene eliminata Angelica, la quale incontra Riccardo. I due si baciano e per la prima volta nella storia della loro relazione si dicono: ragazzi, ti amo. Una storia d'amore migliore dei perletti. Fuori dalla casa, Angelica e Riccardo compariranno spesso sui social per rispondere alle tante domande dei followers e a un certo punto Angelica spiegherà che c'è un motivo se lei era sempre attaccata al culo di Mirko e Perla, e cioè che erano loro, gli stessi Mirko e Perla, a chiederglielo esplicitamente in quanto si sentivano in imbarazzo a restare da soli. Non credo che possa esserci un colpo di scena più inaspettato di questo. A questo punto il triangolo convive sotto lo stesso tetto. Come si comporta Mirko? Mirko prende immediatamente le distanze da Perla. Il periodo degli abbracci, dei baci, delle allusioni è finito. Game over. Improvvisamente, ragazzi, finisce. Perla affronta la situazione piangendo a dirotto tutto il giorno. Dice che cosa peggiore di questa non le poteva capitare, che non si aspettava che le schiaffassero Greta in faccia, che le sembra di essere tornata a Temptation Island quando li vede insieme a parlare. Giocando?
con dei sentimenti. Mentre contemporaneamente Greta dall'altra parte della casa fa amicizia con i nuovi compagni e inizia a farsi conoscere dal pubblico non più come la fidanzata di Mirko, ma come essere autonomo. Viene fuori che ha un poliambulatorio estetico, perché prima ancora non si sapeva. Scopriamo che è un'appassionata di calcio, ma soprattutto di ex calciatori. Scopriamo che ha condotto programmi TV. E insomma, Greta in tutto ciò ha sempre un atteggiamento molto sorridente, molto aperto, molto estroverso. Così gran parte del pubblico rivaluta Greta. Perla, perennemente in lacrime, viene etichettata come musona e paragonata alla raggiante Greta. A questo punto si formano due schieramenti ben definiti. Da una parte abbiamo il team Perla, i cui slogan sono: Greta è rifatta, Greta si è messa in mezzo alla coppia, Greta pensa solo ai soldi e alla fama, Perla invece è più bella di Greta perché è naturale, è semplice, è così naturale che la sera si strucca con le sue lacrime, guardate. Dall'altra parte abbiamo il team Greta, che difende l'ex tentatrice dicendo: Perla è una musona, Perla è falsa, Perla è tossica, diceva brutte cose su Mirko, si strusciava lei con i... Greta è meglio di Perla perché è sempre allegra, è più affascinante, sarà anche finta fuori, ma almeno è vera dentro ed è questo che conta. Ben presto Greta e Mirko si fanno una lunga chiacchierata in giardino, durante la quale inizia ad emergere un nuovo aspetto di Greta, un lato di lei che, devo dire ragazzi, non mi aspettavo proprio per niente. Greta dice a Mirko: io non provo più dolore nel vederti insieme a Perla, perché tanto il peggio io l'ho già vissuto fuori, ho già sofferto, adesso voglio solo che tu segua il tuo cuore, fai finta che io non ci sia. In pratica gli dice: Mirko, pensati libero. Mirko cerca di spiegare a Greta come si senta lui, ma lei lo interrompe, ride in modo inappropriato, lo insulta, il tutto sempre con un sorriso un po' sadico che si scontra con il tono serio di Mirko. Vi faccio vedere questa strana scena. Il punto è stato messo la settimana scorsa, da parte tua, e poi vabbè, anche da parte. L'abbiamo fatto. Ma quindi non capisco il motivo per poi ributtarsi dentro una situazione. Io non mi sono ributtata dentro di voi. Voi prendete solo le situazioni, perché poi comunque, cioè, per quanto riguarda me, non è un problema. Non la puoi fare così facile, perché tu lo so come ragioni e tu lo fai molto semplici in certe situazioni. Ma sì, perché i problemi della vita sono altri, però non sono queste cazzate, scusatemi il termine. Per me, te che giri per casa, Perla che gira per casa, e io che dormo qua e c'ho a sinistra, quella è una cosa che farà ridere, l'ho detto pure prima, a me non mi fa ridere, è una cosa veramente imbarazzante, un gioco, questo è tutto un gioco, è un gioco, per me è vita. Se sei qui anche per questo, lo sai bene. L'ho detto, okay. Guarda, sono il primo che ha detto questa cosa, se sto non piangiamoci addosso, non tornerei mai con te, quindi non ti devi sentire in imbarazzo. Poi c'è come parla Greta dentro e come parla Greta fuori. Come parla Greta dentro è questo che ti ho appena detto. Come parla Greta fuori? Ridere perché c'è la faccia di... È difficile capire le cose a uno limitato. Non si capisce se le reazioni di Greta si debbano al nervosismo, se sia totalmente disinteressata a Mirko, scusate, o se sia un po' bricconcella la ragazza. E in effetti ci saranno vari momenti che supporteranno questa opzione. Passiamoli in rassegna velocemente. Qui Greta pronuncia una frase profondamente inquietante, sentite. Sapevo che ti facevi male il nervosismo. Io sono così, a me piace manipolare il cervello di una persona nel momento in cui so che posso fargli del male. È brutta come cosa, però tu mi avevi fatto del male. È pesante. Sì. Ma è legale questa cosa? Cioè dovrebbe essere reato secondo me. Manipolare intenzionalmente qualcuno con l'obiettivo di ferirlo è un comportamento un tantinello, come dire, irrispettoso, egoista. Cioè secondo me non esiste un contesto in cui possa essere giustificato un comportamento simile. Tuttavia, paradossalmente, dopo mesi e mesi di cyberbullismo e insulti basati sull'aspetto fisico e sulle scelte di vita di Greta, proprio ora che ci sarebbe un buon motivo per contestare il suo comportamento, sembra che per la prima volta Greta stia ottenendo vagonate di consensi. Internet è pieno di sorprese, ma vediamo ora quest'altra clip. Ti vedevo troppo confuso e io una persona confusa nella mente non la voglio, perché il mondo è pieno di pesci, perché io devo tenermene uno confuso, pesce rosso confuso, ne lo butto e ne prendo uno nuovo.
Allora, io ho iniziato a preparare questo video con l'intenzione di difendere Greta no matter what, però devo dirlo che non mi piace il modo in cui si esprime, cioè secondo me non è normale considerare le persone come oggetti da poter buttare via così a piacimento, in particolare se il motivo è che sono semplicemente confuse, cioè manco perché ti maltratta. Mi sembra un linguaggio poco rispettoso delle emozioni altrui, che tiene poco in considerazione la sfera emotiva altrui, ma a parte ciò, qui stiamo parlando di buttare via manco un oggetto, no, un pesce, un animaletto, poverino, perché è confuso. Ora, capisco che possa essere stato un modo di dire, però che modo di dire crudele, ma come fa a venirti in testa un'immagine così spietata? Ma che inclemenza! Ma chi lo butterebbe mai un pesce rosso perché è confuso? Miranda Sings lo farebbe. Ecco chi. In quest'altra clip vediamo Greta che improvvisamente rimprovera a Mirko di vestirsi male, dicendogli: oh, non sono riuscita a insegnarti niente in fatto di stile. Sentite. Anche nei miei panni, che nel momento in cui che una relazione Adesso è un po' meglio in puntata. Qui invece Greta dice a Mirko: magari ora ti innamori di un'altra in 15 giorni, chi può dirlo? La vita è strana. O magari io esco di qui incinta. Non di te sicuramente. E poi tu vivi tutto amplificato, quindi magari ti innamori in una settimana e ci fai altri tatuaggi. Che lo sa, la vita è strana. Magari uno esce e sei incinta, magari esco incinta io. Non di te sicuramente. A suonarmi inquietanti però non sono tanto le parole che pronuncia Greta, quanto il suo tono e la sua faccia un po' compiaciuta, un po' indifferente. Mi suggerisce sadismo, spero di sbagliarmi, credo anche di sbagliarmi, però sembra proprio star cercando di ferirlo intenzionalmente. Qui invece sentiamo Greta dire che a causa dell'assenza di suo padre lei non riesce a stare senza un uomo, motivo per cui non è mai stata single nella sua vita. Lei deve sempre avere un ragazzo, ma di base, cito Greta testualmente: a me di quelli che frequento non me ne frega niente. Vedo due possibilità io, ragazzi: o Greta sta facendo la dura di proposito perché si trova in una posizione vulnerabile e vuole nascondere il proprio malessere fingendosi lei il malessere, oppure vuole distruggere la terra. Ora, se ci fate caso, Greta talvolta dice a Mirko cose del tipo: lo sai che non posso parlare, non posso dire questa cosa, insomma fa allusioni a cose che non può dire per le telecamere, e certe volte sembra che lei e Mirko parlino in codice, e così nasce una nuova teoria del complotto. Mirko e Greta avrebbero approfittato di Perla per architettare la loro finta rottura e garantire a Greta l'ingresso in casa, che non sarebbe mai avvenuto se fosse rimasta semplicemente la fidanzata di Mirko. Dovevano fingere di lasciarsi, dovevano creare un po' di dramma. La teoria del complotto cascherà miseramente nel momento in cui Greta comincerà a provarci con più di un ragazzo nella casa del grande fratello e ci scapperanno anche dei baci. Quindi penso sia abbastanza definitivo che Mirko e Greta si siano lasciati. Ma che aria tira tra Perla e Greta? Dal momento che Perla e Greta sono costrette a convivere, Greta decide di avvicinarsi a Perla e chiarire una volta e per tutte con lei. Le dice: sappi che il mio sentimento per Mirko sta scemando, io non tornerei mai con lui. Stai tranquilla, cioè io non ho nessunissima intenzione di tornare con lui, forse lui prova ancora qualcosa per me, ma io personalmente, io Greta non tornerei mai con Mirko. Cioè, se sulla faccia della terra rimanessero soltanto lui e Alfonso Signorini, chiederei a Signorini di darmi una possibilità. Io e Mirko siamo troppo diversi e comunque io non tornerei con lui. Minchiate, Mirko e Greta stanno sempre insieme ed emarginano Perla. Quando passa Perla addirittura tra loro due cala il silenzio. Mirko dice addirittura che il fatto che Perla gli passi vicino mentre lui parla con Greta, cito più o meno testualmente, gli fa girare il cazzo. In questa occasione Mirko scherza e ride con Greta, non accorgendosi di Perla che passa alle loro spalle. Ebbene, quando Mirko se ne accorge, si congela. Freeze. Un giorno i concorrenti del Grande Fratello giocano al gioco della bottiglia, al che Mirko pesca la carta Bacio Mikado e deve girare di nuovo la bottiglia, e la persona indicata dalla bottiglia Mirko la dovrà baciare con il Mikado in bocca. Vabbè, immagino sia un gioco sponsorizzato da Mikado a occhio e croce.
Prego, mi cado per la pubblicità gratis. Comunque la bottiglia indica Perla, che cool. Ma Mirko si gioca il jolly e rifiuta il bacio con Perla. E a un certo punto Mirko spiegherà di non voler più tornare con Perla. Dice: io le voglio bene come a una sorella, non voglio che soffra, ma non voglio tornare con lei. Anche Greta, tra l'altro, a un certo punto piangerà dicendo: io soffro troppo perché sento la responsabilità di non fare soffrire Perla. Ora, nonostante Mirko dica chiaramente di non voler tornare con Perla quando parla con gli altri, nel momento in cui Perla se lo chiama in privato, lo mette con le spalle al muro e gli dice: senti Mirko, tu mi devi dire che intenzioni hai, io voglio che tu prenda una decisione, tu devi prendere una cacchio di decisione, Mirko torna a essere quel pesce confuso che anche a me francamente a questo punto viene voglia di buttare. Arriva la puntata successiva del Grande Fratello. Durante la puntata Alfonso Signorini chiede a Greta: Greta, ma tu sei ancora sicuro che Mirko provi qualcosa per Perla e che voglia sentirsi libero di vivere questo sentimento per Perla? A questa domanda Greta, sorridendo un pochettino, così imbarazzata, risponde: no, io e Mirko ci siamo guardati negli occhi e noi quando ci guardiamo negli occhi ci capiamo e ho capito che forse prova ancora qualcosa per me. Mirko, ragazzi, conferma di provare ancora qualcosa per Greta, conferma che il sentimento non sia svanito del tutto, ma nient'altro, cioè comunque non dice voglio tornare con Greta, voglio tornare con Perla. Mirko continua a non essere chiaro su ciò che vuole. È come se a questo punto entrambe le relazioni siano aperte, entrambe le relazioni sono sospese e per colpa sua, perché è lui che mantiene un'atmosfera di ambiguità. Greta è abbastanza categorica quando dice che non tornerebbe con Mirko manco se glielo chiedesse in ginocchio tra 1000 anni, anche se secondo me non è così. Cioè, secondo me se Mirko le dicesse: senti Greta, voglio tornare con te, lei non gli farebbe manco finire la frase e tornerebbe con lui. Perla invece dal canto suo è chiarissima nel fare capire che tornerebbe con Mirko seduta stante. Quindi spetta a Mirko a questo punto chiarire le sue intenzioni. Cosa vuoi dalla vita? Cosa c'è nel tuo futuro? Vuoi tornare con Greta? Vuoi tornare con Perla? Vuoi tornare con entrambe? Vuoi chiudere con entrambe? Che vuoi fare? Questo chiarimento però non arriva mai. Mirko la butta sempre sul vago, si lascia la porta aperta con entrambe ma rimane sempre sulla soglia. Mirko, ma io infatti non penso ci sia mai una clip dove io ho detto è svanito il sentimento con Greta, perché non è così. Non sa manco lui che cosa vuole. Un giorno ti ama e si tatua il tuo nome sul braccio, il giorno dopo ti dice che il sentimento non è del tutto finito. Ma e questo è il massimo dell'amore che prova per te. Il mio sentimento non è finito nei tuoi confronti. Wow, ne sono veramente onorata. Ma cosa sono queste briciole di amore? Cosa ti sembra un piccione? Mirko dice di provare ancora qualcosa per Greta, qualcosa che non è sufficiente a essere pronto a tornare con lei. Stessa cosa per Perla, prova ancora qualcosa per Perla ma non abbastanza da volerci tornare insieme. Insomma, sta illudendo due donne, sta tenendo sveglio il sentimento di due donne, dispensando loro briciole di amore, una briciolina per Greta, una briciolina per Perla, ma le briciole non saziano, non siamo formiche. Nel dubbio Mirko si avvicina a Monia e visto che un punto a questa storia non lo riescono a mettere le due ex fidanzate, sempre disponibili a quanto pare a farsi trattare come se fossero nella lista d'attesa del signor Mirko Brunetti, e il pubblico a rivoltarsi contro Mirko. Il pubblico, al grido di Mirko Brunetti ci sei scaduto, nella puntata successiva lo elimina dalla casa del Grande Fratello. Il popolo ha parlato e ha deciso che Renato Zero faceva bene che non lo voleva considerare il triangolo. Nei giorni seguenti succede qualcosa di imprevedibile ma meraviglioso. Greta e Perla si avvicinano, o meglio Greta si avvicina a Perla e inizia a sfogarsi. Le dice: Mirko mi diceva cose terribili su di te quando stavamo insieme, ti dipingeva come un mostro, era impossibile avere una buona considerazione di te dopo tutto quello che sentivo dire a Mirko. Ma non è tutto, ragazzi. Greta dice a Perla di rendersi conto solo ora di quanto le cose che faceva Mirko con lei e che inizialmente le sembravano romantiche fossero in realtà delle red flag. Ebbene, ragazzi, Greta dice a Perla: certe volte io dicevo a Mirko che avevo paura che tornasse con te, perché
effettivamente io temevo che lui pensasse ancora a te. E al che lui, dice Greta, mi dava dimostrazioni d'amore esagerate, tanto esagerate da essere inappropriate. In pochi mesi di relazione, dice sempre Greta, Mirko ha fatto cose per me che di solito le coppie fanno dopo 10 anni, come per esempio darmi le chiavi di casa, ma anche molto peggio. Perla ovviamente al che le chiede di cosa diamine stai parlando, Greta, e Greta le risponde che a tempo debito le racconterà tutto, le racconterà dei folli retroscena che hanno caratterizzato la sua storia con Mirko. Perla però non si rassegna, lei è troppo curiosa a questo punto, non vuole aspettare, quindi insiste, le chiede ma scusami, ma cioè di cosa stai parlando? Ti ha chiesto di sposarlo? E Greta le risponde no, peggio. Vi faccio vedere questa clip e vediamo se voi capite quello che ho capito io e quello che credo tutta la nazione abbia capito. Se voleva andare a convivere, che voleva fare? Anche cose più pesanti. Ci voleva sposare? Pesanti, però pesanti che, ok ti lascio, basta, devi tornare con Perla, mi devo tutelare, ok ti dimostro in questo modo. Andare a convivere subito voleva farlo, ma ha fatto anche cose, credimi, che ad oggi se ci penso dico, io non sono normale che lo assecondate, lui non è normale che l'ha fatto, ma proprio, credimi, pesante. Quindi ragazzi, Greta sembra volere fare intuire che Mirko volesse fare un figlio con lei e soprattutto ci convinceremo di questa cosa quando Greta in seguito racconterà di nuovo questo fatto ad altri concorrenti. Sentite cosa dice Greta. Lui mi diceva cose molto importanti come, tanto mai l'ho detto, andiamo a convivere così ti dimostro che sei la donna della mia vita. Io farei un figlio con te ora. Ed è successo. E lui il posto giocare su mia mamma ha detto l'ha fatto senza preoccuparsi. Quindi Greta, ragazzi, ribadisce più volte che la cosa folle che Mirko avrebbe fatto per lei non sarebbe stata una parola, una frase, un pensiero, ma un gesto, un'azione. Mirko non ha detto qualcosa di folle, ha fatto qualcosa di folle, secondo Greta. Quindi non ha solo detto di volere fare un figlio con lei, avrebbe tentato di farlo, le avrebbe proprio farcito la torta volontariamente. Ad esempio, come avete sentito, Greta dice, la cito testualmente, lui mi diceva cose molto importanti come andiamo a convivere, così ti dimostro che sei la donna della mia vita, io farei un figlio con te ora. Ed è successo. E qui giustamente per scrupolo ci chiediamo, ma è successo nel senso che è successo che te l'ha detto, voglio fare un figlio con te, o è successo che ha tentato di metterti incinta? La risposta, ragazzi, apparentemente arriva poco dopo, quando Greta dice io avevo paura che lui pensasse ancora a Perla, ma, cito testualmente, poi succedono questi fatti qua che sono importanti, perché un conto è quando passi a dirlo, un conto è farlo, e non è che lo fai per un incidente, lo fai per scelta. Quindi, dice Greta, davanti a una tale dimostrazione d'amore, io ci credevo, continuavo a crederci, facevamo progetti. Ora, in un altro momento ancora, Greta racconterà ancora una volta lo stesso fatto, pronunciando queste parole. Sentite. Dico mica, se mi dimostra una roba del genere, la fa pure. Avete sentito bene, ragazzi? Greta dice se mi dimostra una roba del genere e la fa pure, ragazzi. Ancora una volta Greta lascia intendere che Mirko le abbia farcito la torta per fare un bel dolcino. Ma Greta dice anche una cosa importante, e cioè dice se mia madre lo sapesse mi taglierebbe le gambe. Sua madre quindi non sa niente, a detta di Greta. Quantomeno fino a questo momento, insomma, adesso lo sanno tutti. Nella puntata successiva Mirko entra dentro la casa del grande fratello e con voce tremante, cioè si vede che è proprio provato, dice Greta ha detto che noi volevamo un figlio, che volevamo fare un figlio, ma non è assolutamente vero. O meglio,
Mirko dice: c'è stato un momento in cui io e Greta abbiamo avuto paura che lei potesse essere incinta e che potesse essere successo per sbaglio in un momento di passione, e io ho detto che nel caso mi sarei preso le mie responsabilità di padre. Questo è successo, dice Mirko davanti a tutta Italia. Non crederete mai a cosa gli risponde Greta. Sentite. Non ho mai detto una roba del genere, non ho mai detto che volevamo un figlio. Io ho detto che avevamo dei progetti futuri importanti che lui mi promette, cioè ci promettevamo cose importanti, ma io ho detto che io cercavo un figlio col mio ex. Non ho mai detto verso Mirko. Va bene. Greta, per favore, sposta il tuo naso da qui. Ma a questo punto, ragazzi, spero di non sbagliare la cronologia, la mamma di Greta, suocera Marcella, pubblica queste stories. Sentite cosa dice. A te, Mirko, ti dico solo una cosa. Racconta la verità della storia di questo figlio che hai cercato tu, perché, sai, a quanto mi pare è l'uomo che decide poi, no? In un momento intimo. Quindi racconta veramente quello che hai fatto, non che ti sei voluto. Io non so perché lei abbia risposto così, non l'ho capito, ma non lo stavi neanche ascoltando perché stavi parlando di altro. Quindi Mirko, racconta quello che hai fatto, sei la donna della mia vita. Io ti dimostro in questo modo che, racconta, non che stai buttando fango dove sei stato ospite mio per 2 mesi forse? O probabilmente avevo ragione io quando ti ho detto in faccia che tu avevi uno scopo? Mi sa che ti sei comportato un po' troppo male con noi, non credi? Ma prima o poi quella tua maschera da buono verrà fuori. Marcella quindi sostiene che Mirko abbia mentito e che Greta in qualche modo lo abbia solo coperto durante la puntata, cioè Marcella dice non lo so perché lei ha detto così. Addirittura suocera Marcella lascia intendere che Mirko abbia preso la decisione in un momento intimo, quindi lei comunque, cioè a quanto pare era presente. Però scusate, a prescindere da quale sia la verità, se Greta in puntata ha negato e ha deciso eventualmente di coprire Mirko, è il caso che il genitore, in questo caso la madre, sovrasti la decisione della figlia, che evidentemente ha deciso di chiuderla qua e non parlarne più. Cioè è giusto prevaricare la figlia e discutere di un argomento così delicato sui social, e tra l'altro in assenza di Greta che non può dire la sua perché è rinchiusa al Grande Fratello. Cioè in fondo sempre della sua torta stiamo parlando, ragazzi. Io penso che Greta e Mirko siano gli unici ad avere il diritto di divulgare determinate informazioni sensibili. Sicuramente Marcella da mamma potrebbe aver agito per rabbia, però penso che in una situazione del genere, prima di tutto, per proteggere la figlia, bisognerebbe partire dal proteggere la sua privacy, che già è messa a dura prova. Mentre fuori infuria il dramma familiare, Greta se la spassa. Per giorni Greta si avvicina a Vittorio, stanno spesso abbracciati, a un certo punto gli chiede un limone e poi tipo si baciano sott'acqua, credo per un gioco. Insomma, sembra che stia scattando qualcosa. Nel frattempo Greta un po' scherza anche con Federico, quello del bacio Mikado. Fino a qui Greta, ragazzi, diva totale, cioè se ne sta sbattendo proprio di tutto e di tutti, fino a quando però improvvisamente Greta dice: Mirko mi manca, nel mio futuro voglio lui e senza di lui sento un vuoto assurdo. Greta, secondo me, è solo fame. Mirko dal canto suo, fuori dalla casa, sembra avere finalmente più chiara la situazione. Probabilmente aveva bisogno di vedere il quadro completo dall'esterno per prendere una decisione, e infatti durante la puntata del 23 dicembre Mirko entra nella casa del Grande Fratello per parlare con Greta. Lui è in imbarazzo, la saluta appena, non sembra particolarmente interessato a lei perché non l'abbraccia, non si preoccupa molto, manco la guarda in faccia all'inizio. Insomma, l'unica cosa che dice Mirko è di essere dispiaciuto per il fatto che lei parli male di lui. Fine, ragazzi. In ultima istanza tra Greta e Mirko non c'è più niente, cioè i due confermano la loro situazione di rottura. The end of Mirko e Greta's era. Dopodiché entra in casa la mamma di Greta, suocera Marcella, ovviamente non come nuova concorrente, cioè sarebbe troppo persino per signorini, ma per andare a trovare la figlia e per devastarle l'umore, purtroppo, perché Greta si accorge subito di quanto la sua mamma sia dimagrita e si preoccupa
preoccupa, cioè le chiede come mai, cosa è successo. Così Marcella le dice con le lacrime agli occhi: amore mio, fuori stanno succedendo cose, te ne renderai conto quando uscirai, non ti preoccupare adesso. La nonna è stata male, le si è alzata la pressione tantissimo, però ora sta bene, tranquilla, stanno tutti bene, siamo tornati dall'ospedale, stiamo tutti benissimo, io sono stata malissimo, sto benissimo, tranquilla amore mio, tranquilla, stai tranquilla e non pensare a niente. Greta si confonde, improvvisamente sua madre tira in ballo Mirko, comincia a parlare di Mirko, il quale si collega subito con la casa dallo studio e comincia a litigare con l'ex suocera. Insomma, a Greta viene un breakdown, comincia a piangere in modo incontrollato perché lei sperava di potersi godere il momento con la madre, supplica la madre di non parlare più di Mirko, di non parlare più con Mirko, quantomeno davanti alle telecamere, e la prega di non rispondere sui social alle provocazioni, urlandole: Mirko per me è un capitolo chiuso. La madre le dice: Mirko non è un capitolo chiuso. Come, scusa? E poi tipo per il resto le cala la testa, le dice sì, tranquilla, sì, tranquilla, non rispondo più, sì, tranquilla. Durante la stessa serata Mirko entra di nuovo per incontrare Perla. I due si confrontano ancora una volta su chi abbia sbagliato di più dei due, ma a questo punto Mirko ha preso una decisione. Dice Mirko: quel sentimento di protezione, quell'affetto non svanirà mai, perché, ripeto, è frutto di quello che ci siamo dati. Però è anche giusto dire che più di quello che è questo affetto che abbiamo non ci può essere ancora altro. Punto. Mirko quindi ha preso la sua sudata decisione, finalmente ha posato entrambe e se ne va mettendo in guardia Perla da Greta. Vabbè, ci sono state cose importanti che ha detto a me, le chiavi di casa. Ti fa ingannare. Nonostante l'avvertimento di Mirko, Perla e Greta diventano amiche. Qui le vediamo mentre passano la notte insieme a chiacchierare, per esempio, qui mentre si fanno i capelli a vicenda, e spesso le cogliamo in preda a grasse risate. Sicuramente è un'amicizia di circostanza, cioè non penso che uscite da lì andranno a fare aperitivo insieme, però è pur sempre meglio scegliere di convivere pacificamente che convivere con rancore. Ma per cosa poi? Per un uomo che probabilmente già è dal tatuatore. Ora, ultimamente, da quando è che è uscito Mirko, Perla si sta avvicinando a un certo Giuseppe Garibaldi. Sul serio? Giuseppe Garibaldi si chiama così. Tra i due è scattata una certa complicità e che dire, ragazzi, Perla ha proprio bisogno a questo punto di uno come Giuseppe Garibaldi che sceglie lei anche tra mille. Mirko nel frattempo ha scritto una letterina a Perla per il suo compleanno. Niente di che, questa lettera è tipo molto semplice, le dice: cara Perlì, comincia così la lettera: cara Perlì, sono felice che tu ti stia divertendo, goditi l'esperienza, insomma tutto molto tranquillo, se non che Mirko sulla lettera ha spruzzato il proprio profumo. Le cose che io facevo a 11 anni, ragazzi, per il mio fidanzato immaginario. È come se Mirko, pur non volendo tornare con Perla, abbia paura di essere dimenticato da lei e quindi fa per lei questi gesti sdolcinati. Cioè, secondo me lui non sopporta l'idea che prima o poi non farà più parte della vita di Perla e che prima o poi Perla non proverà più niente per lui. Ecco perché spruzza il suo profumo sulla lettera, cioè vuole che Perla in qualche modo resti legata a lui, che continui a pensare a un eventuale futuro con lui, che continui a sentire quella magia quando lo pensa. Il problema è che in questo modo Mirko continua a illudere Perla, la quale infatti se ne sta in giardino con Letizia ad analizzare la lettera alla ricerca di significati nascosti. Cioè Mirko comunque continua a tenere un pochettino aperta quella porticina e a questo punto, ragazzi, il profilo psicologico di Mirko a me personalmente è diventato molto chiaro. Ecco, facciamo il gioco dei profili psicologici, ma facciamolo per gioco, attenzione, tanto per spremere quanto più possibile questo caso e tirarne fuori il succo, la vitamina, cioè quel qualcosa di utile che giustifica il fatto di aver passato tutte queste ore
a parlare dei perletti. Ovviamente, ragazzi, considerate che qualunque cosa dirò sarà solo il mio personale punto di vista, mi potrei sbagliare, anche perché mi baso sui pochi fatti che abbiamo visto in TV, che non è tutta la vita di una persona. Quindi io potrei sbagliarmi, voi ditemi la vostra opinione nei commenti. Ricordatevi di moderarvi, di non insultare i personaggi coinvolti. Allora, Mirko, a me viene da pensare che Mirko abbia una grande fottuta paura dell'abbandono, perché mette in atto comportamenti finalizzati a trattenere le persone. Rivediamo quali. 1. Il tatuaggio di coppia con tutte le fidanzate. Il tatuaggio è un modo per avere la garanzia di rimanere per sempre nella vita dell'altra persona, ed è anche un modo per autoconvincerti che quella persona rimarrà con te per sempre, in un modo o in un altro. 2. I segnali contraddittori a Perla. Da un lato Mirko si comporta come se volesse tornare con lei, dall'altro non ci torna con lei. Questo potrebbe essere un segno della sua difficoltà nel chiudere con le persone, nel chiudere una relazione. Tipico disagio di chi ha la paura dell'abbandono. Non voglio perderti, manco se non voglio stare con te, manco se non ti sopporto, perché comunque non ce la faccio a togliere una persona dalla mia vita, non ce la faccio a provare questo strappo, lo vivo come un abbandono, non lo voglio affrontare. Ma non è solo egoismo, ragazzi, c'è di più. Mirko, infatti, durante il suo percorso al Grande Fratello ha fatto capire in modo veramente molto chiaro che non riesce a chiudere con lei in modo esplicito, in modo netto, perché lei gli fa pena. Detta in termini brutti, questo è, ragazzi. Anche durante la sua partecipazione a Temptation Island, se vi ricordate, Mirko aveva detto: io non ho lasciato Perla fino ad ora per compassione, perché mi fa pena, mi sento in colpa per avere fatto soffrire la mia ex e non voglio che Perla passi attraverso la stessa sofferenza. Vi ricordate questa cosa? E perché tutto questo? Perché per Mirko sentirsi abbandonati è una sensazione talmente opprimente che non vuole farla provare a Perla, perché le vuole bene, tanto che mentre noi ci rendiamo conto di quanto lui la illuda e di quanto male le faccia non lasciandola, probabilmente lui invece crede di fare una cosa buona, cioè crede di farle un favore, perché farla sentire abbandonata per lui sarebbe peggio di illuderla che un giorno potranno tornare insieme. Questo suggerisce anche una grande empatia. Mirko si mette nei panni di Perla. So comunque di avere detto qualcosa di impopolare, ovvero che Mirko abbia dimostrato una grande empatia, perché molti credono il contrario, molti credono che Mirko sia la persona meno empatica del mondo. Però sinceramente, ragazzi, io tutta questa mancanza di empatia non l'ho vista neanche una volta, cioè mai, non ho neanche una singola clip per dirvi: guardate, questo momento mi ha fatto pensare che Mirko sia poco empatico. Se voi avete notato qualcosa che mi è sfuggito, commentate, ragazzi. Tra l'altro Mirko continuava a mandare segnali contrastanti non soltanto a Perla ma anche a Greta. Anche a Greta non ha mai detto espressamente voglio chiudere con te. Anche con lei si limitava a dire il sentimento certo non è svanito, senza aggiungere altro, cioè senza dire se con questo voglia dire che vuole tornare con lei o se nonostante ciò non vuole tornare con lei. Anche con Angelica inviava messaggi contrastanti. Infine, comportamento di Mirko numero 3, finalizzato a trattenere le persone, la questione del presunto tentativo di concepire un figlio con Greta. Ovviamente non sappiamo e non abbiamo capito se la cosa sia vera, ma se questa cosa è vera potrebbe essere anch'essa un tentativo di trattenere Greta in modo definitivo nella sua vita. Una concorrente dentro la casa un giorno ha fatto notare a Greta, mentre parlavano di questo, sempre di questo episodio, di come fare un figlio non sia una dimostrazione d'amore, piuttosto un tentativo di trattenere a sé l'altra persona. Cioè, per Mirko, se come penso io ha questa difficoltà con gli abbandoni, no? La dimostrazione d'amore potrebbe proprio essere questa: voler trattenere una persona. Cioè, io ti provo che voglio stare con te non adesso, ma per sempre, in un modo o nell'altro. Perché anche se ci lasciamo, il figlio, così come il tatuaggio, resta, e così resterà per sempre il nostro legame, staremo per sempre insieme. Ripeto, in un modo o nell'altro. Quindi il profilo di Mirko secondo me è questo: niente di irrisolvibile con una sana terapia. Ma Perla
Perla è molto concentrata su se stessa, secondo me, cioè non ricordo di averla mai vista interessata a come stesse Greta, per esempio, mentre al contrario Greta molte volte le ha chiesto come stai, ha cercato di farsi raccontare la sua storia, le ha detto cose tipo ti capisco, hai ragione, è comprensibile, ha formulato frasi di questo tipo Greta nei confronti di Perla. Perla no, Perla mai, Perla non fa mai domande agli altri, cioè lei non si interessa proprio alle vite degli altri, ascolta se si raccontano, ma se si raccontano autonomamente, e infatti lei secondo me ascolta per educazione. Infatti una nota positiva è che in questo triangolo sono tutti e tre molto educati, questo va detto, non succede molto spesso in televisione, mai un accenno di maleducazione nonostante la tossicità del caso, cioè la classe con cui hanno fatto schifo, perdonatemi, è rara. E Greta mi sembra una persona che ha un bisogno morboso di ammirazione, per questo secondo me lei cerca di mostrarsi sempre gentile, sempre sorridente, per questo non riesce a fare a meno di rispondere alle critiche sui social e per questo secondo me adesso sta facendo del proprio meglio per diventare amica di Perla. Secondo me lei non sopporta che Perla la possa odiare, cioè non sopporta proprio che ci sia una persona che possa odiarla nel mondo. In generale però credo che entrambe, sia Perla che Greta, abbiano un'opinione eccessiva della propria importanza. Perla e Greta mi sembrano entrambe persone molto egocentriche, infatti Greta si racconta come se si sentisse la protagonista di un romanzo. Io sono egocentrica di mio, sicura di me a livelli estremi, forse anche fin troppo, però ne vado fiera di essere così. Abbiamo notato che si fa i complimenti da sola. Ma io non ce l'ho con nessuno, non mi interessa nessuno, sono una persona molto, talmente dolce, carina, modo. Perla pure, d'altro canto, cioè Perla pure più volte ha fatto sfoggio di un'autostima fuori controllo, tipo qui. Entrambe, secondo me, si sono comportate in modo manipolatorio con Mirko. In che senso? Allora, per esempio, Perla, durante una conversazione nella casa, ha detto a Mirko, piangendo, io quando litigavamo mi ricordo che ti dicevo sempre di lasciarmi. Quindi Perla in passato ha sfruttato la vulnerabilità più grande di Mirko, la paura dell'abbandono, che vabbè, questo è sempre nella mia testa, che questa sia la sua più grande vulnerabilità, ovviamente, c'è tutto costruito sulle mie deduzioni, senza contare tutti gli insulti che Perla ha rivolto alle sue palle. C'è chi insulta alle spalle, Perla insulta alle palle, ma anche Greta si è comportata in modo manipolatorio con Mirko, secondo me. Infatti più volte l'abbiamo vista fargli gaslighting, confondendo la sua percezione della realtà. Ha negato di aver detto cose che invece aveva detto, ha riso dei suoi sentimenti mentre la discussione era seria, lo ha insultato in modo passivo-aggressivo, ricordiamo la conversazione in giardino. Quindi ragazzi, in conclusione, in questo triangolo non ci sono buoni e non ci sono cattivi, cioè la situazione che si è creata secondo me è un triangolo tossico in cui tutti a giro sono vittime di tutti. È andata così secondo me. Inizialmente Mirko sta con Perla lo svilisce e lui la idealizza, questa partner egocentrica, proprio perché lei riesce a farlo sentire meno di lei, ma quando si sente tradito da lei perché a Temptation Island vede come lei si avvicini ad altri uomini, Mirko teme di essere abbandonato e improvvisamente la svaluta e la sostituisce per riempire il vuoto causatogli dal senso di abbandono. Questa nuova partner, anche lei egocentrica, Greta, il rimpiazzo di Perla, viene ben presto idealizzata da Mirko, molto più di Perla che ormai è diventata monnezza per lui, e così fa di tutto per non essere abbandonato da Greta. Love bombing, triangolazione e anche cambiare alcune regole della sua, cioè alcuni suoi valori. Raga, comunque vi volevo dire che ho cambiato idea. Mi piacciono i rifatti. Con Perla non ha funzionato, quindi evidentemente
le condizioni possono essere riviste e migliorate. Ma Mirko è disposto anche a mentire a Greta pur di non farsi abbandonare, molto frequente in chi ha dei tratti di personalità borderline e non ha fatto terapia. Mentire perché si ha paura di essere abbandonati è un must, cioè io voglio andare alla sfilata, so che se te lo dico tu mi dirai no, non esiste, non ci andare perché c'è la tua ex, e allora io, pur di non affrontare una lite che potrebbe, chi lo sa, portarci alla rottura, non ti dico niente. Se non lo sai non è mai successo, occhio non vede, cuore non duole, tanto io so che non ho intenzione di fare niente di sbagliato. Ovviamente le bugie hanno le gambe corte e prima o poi ciucciano fuori, e lì son cazzi, lì il partner magari ti lascia veramente, e questo è uno dei motivi per cui si dice che la paura dell'abbandono porti spesso ad autosabotare le relazioni, cioè io attuo comportamenti dettati dalla mia paura di essere abbandonato e questi stessi comportamenti mi portano ad essere abbandonata. E infatti Greta a un certo punto lascia Mirko si è autosabotato con le bugie, al che deve riempire il vuoto lasciato da questo abbandono, e che fa? Va al Grande Fratello, cerca un rimpiazzo, prima sembrava poter essere Angelica ma alla fine entra Perla nella casa e paradossalmente Mirko rimpiazza Greta con Perla, quindi a questo punto l'altra è diventata Perla. Tornando da Perla, Mirko si sente di nuovo al sicuro, non a caso lui definisce più volte un porto sicuro Perla. Perla lo ama, sa che non lo abbandonerà e lui si sente più tranquillo, sente di avere più controllo, non verrà abbandonato da Perla. Il problema è che lui non la ama più a questo punto, e se da una parte non vuole tornare con lei, dall'altra non vuole neanche staccarsi da lei per tutti i motivi che abbiamo detto, e a questo punto sono Perla e Greta a diventare le vittime di Mirko, che incapace di affrontare 2 abbandoni in una volta, confuso da tutti questi vuoti, da tutti questi abbandoni, continua a illudere 2 donne. Sipario. In questo momento Mirko è in vacanza sulla neve con Angelica e c'è anche il fidanzato Riccardo, insomma sono con un gruppo di amici. Proprio 11 ore fa Angelica ha dedicato questa storia a Mirko in cui lo inquadra mentre balla e scrive: il mio regalo del Grande Fratello, con il cuoricino bianco, bianco purezza. A chiunque abbia avanzato dei dubbi su questa situazione, Angelica ha risposto: Riccardo è l'unico uomo che voglio al mio fianco per il resto dei giorni. Non ho mai avuto il minimo dubbio su ciò che provo per lui, nemmeno nel contesto della casa del Grande Fratello. Lui è la mia famiglia, il mio porto sicuro ed il mio presente, e mi impegno tutti i giorni affinché possa essere anche il mio futuro. Riccardo, non Mirko come tanti di voi stanno scrivendo. Io e Mirko abbiamo creato una bellissima amicizia e ci vogliamo bene come fratelli, niente più di questo. Vi ricordate invece Eugenio Colombo, l'ex di Greta con cui lei usciva e con il quale era solo amica? Ebbene, ultimamente dentro la casa del Grande Fratello, chiacchierando con Perla e con altri concorrenti, Greta ha detto che sta pensando di tornare con lui, cioè lei forse vorrebbe tornare con lui, e più sì che no, dice Greta. A questo punto Eugenio Colombo durante una trasmissione radio dice questa cosa: allora vado a riprenderla, parto stasera ma la vado a riprendere. Ma allora facciamo un appello a signorini. Quindi Mirko ha capito che vuole bene a Perla, ma fondamentalmente non torneranno a essere una coppia. Perla, vuoi o non vuoi, ormai ha metabolizzato. Greta invece ad oggi, vuoi o non vuoi, fondamentalmente ha capito che vuole tornare col suo ex, e noi possiamo tornare alle nostre vite. A questo punto ditemi che cosa ne pensate voi. Secondo voi qual è stata la persona che si è comportata in modo più tossico nel triangolo, pentagono, cerchio, e perché? Avete cambiato idea rispetto all'inizio? Siete team Mirko, team Greta, team Perla, team gatte morte? Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi. Mi raccomando, se siete arrivati fino a questo punto del video, iscrivetevi, mettete like e tatuatevi sul braccio i tuoi video la mia cura, altrimenti non vi credo. Neanche io lo vedrò questo video per intero probabilmente. Se voi invece lo avete fatto, ragazzi, io vi ringrazio. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video giornale. Vi mando un bacio, un abbraccio, dite a Greta che l'amo, e a voi la linea.